Pronto? Sì. Bene. Apriamo questa sera la 39esima seduta del Consiglio Comunale di venerdì 30 settembre 2022. La seduta è aperta al pubblico. È garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione in streaming internet della Tenda TV. Da stasera la seduta del Consiglio è in diretta anche sul nuovo canale televisivo della Tenda TV, visibile sulle smart TV di tutto il Veneto. Per vederlo è necessario disporre di una connessione ad internet e di un televisore di ultima generazione. Accedere al canale è facile, basta digitare il numero 19, a seguire premere il tasto freccia in su e selezionare il logo La Tenda TV. Il Consiglio è inoltre disponibile in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Tenda TV e rimane a disposizione in modalità on demand sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Passo la parola al segretario per l'appello. Mandiana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Fagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Baraschin Gianni. Numero legale c'è. Numero legale c'è. Nomino gli scrutatori. Maurizio Gomiero, va bene. Parrella, va bene. E Dus Marco. Perfetto. Grazie. Allora, comunicazioni. Inizio io con una comunicazione. Approfittando della prima seduta del Consiglio Comunale dopo la beatificazione di Papa Luciani, avvenuta domenica 4 settembre scorso, ritengo non solo doveroso, ma anche opportuno ricordare ai colleghi consiglieri e ai nostri concittadini il legame speciale che Vittorio Veneto ha stretto con il suo più illustre vescovo, attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio 1970, prima del suo ultimo solenne pontificale di commiato dalla diocesi nella cattedrale di Ceneda. Seduto qui davanti, in mezzo ai banchi di questa aula consiliare, Monsignor Luciani ricevette dalle mani del sindaco Aldo Toffoli il dono di un crocefisso opera dello scultore Augusto Mürer, che 2 anni prima aveva realizzato il bellissimo ed assai evocativo monumento del cinquantenario della vittoria in Piazza del Popolo, e una pergamena con la motivazione del conferimento della cittadinanza onoraria che così recitava: il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, riunito in seduta straordinaria, oggi 1 febbraio 1970, delibera di conferire la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Albino Luciani, Patriarca eletto di Venezia, quale attestazione di gratitudine e di riconoscimento dovuto per le nobilissime doti di umiltà, carità e sapienza, che per oltre un decennio ha largamente profuso nel governo spirituale della città e della diocesi. La proposta viene approvata all'unanimità, per acclamazione. Vittorio Veneto, 1 febbraio 1970. Al sindaco Toffoli e al Consiglio Comunale, Monsignor Luciani rispondeva commosso così, ricordando ciò che Vittorio rappresentava allora per il nostro paese e credo di poterlo dire anche ora, rappresenta tutt'oggi.
Vittorio Veneto è nel cuore di tutti gli italiani per ciò che ricorda. L'ho provato 2 anni fa, nel 1968, in occasione del cinquantenario. Mi trovavo a predicare in Lombardia. L'essere vescovo di Vittorio Veneto mi procurò la visita di tutti gli ex combattenti di Treviglio. Essi avevano l'aria di guardarmi come una specie di sacra reliquia, qualcuno con le lacrime agli occhi. Uno chiese perfino il mio segretario: ma è proprio il vescovo di Vittorio Veneto? Gli sembrava impossibile, pensai, che un vescovo così dimesso rappresentasse una città per lui così grande. Per parte mia, andando a Venezia, porterò Vittorio Veneto nel cuore. Seguirò, se il Signore mi darà da vivere, i progressi di Vittorio Veneto nella vita religiosa e civile e le sue fortune che auguro prospere, crescenti, rapide, degne soprattutto del suo motto glorioso: Victoria Nobis Vita. Anche in quel commosso ringraziamento e saluto alla nostra città, Monsignor Luciani confermava la sua più grande virtù, che fu il motto del suo stemma, prima di vescovo, poi di patriarca e infine di romano pontefice: humilitas. Bene, se ci sono delle altre comunicazioni, prego. Buonasera, la solita comunicazione relativa al Covid. È ripartito una ulteriore ondata generalizzata. Rispetto alle ultime volte il decremento non ha portato quasi a zero il numero di positivi in città, ma nel periodo più caldo di quest'estate il numero minimo quotidiano di positivi non è mai sceso sotto le 70 persone. Adesso in una quindicina di giorni abbiamo avuto un incremento notevole, stamattina erano 163. Ricoverati quest'estate praticamente non ce n'erano, adesso ne abbiamo 4, dai 38 ai 90 anni, queste 4 persone. Quindi probabilmente la stagione più fresca favorisce una maggior diffusione del virus. Ciascuno pensi per sé a questo punto, con le vaccinazioni, chi dovesse averne ancora bisogno, e comunque con tutte le attenzioni igieniche che vengono richiesti in questi casi. Ho finito. Grazie Sindaco. Bene, se non ci sono altre comunicazioni da parte degli assessori, iniziamo il Consiglio Comunale con una interrogazione al punto 2, interrogazione e risposta orale del consigliere comunale Mirella Balliana ad oggetto Scuola dell'infanzia di San Giacomo, lavori di miglioramento sismico, oltre 2 anni e mezzo di attesa e ancora nulla. Prego, consigliere. Sì, grazie e buonasera a tutti. Scusate per la voce, ma un po' bassa. Allora, questa interrogazione l'ho presentata innanzitutto per denunciare il forte ritardo appunto dei lavori per il miglioramento sismico della scuola dell'infanzia di San Giacomo. Inoltre l'ho presentata anche per evidenziare di solito la non relazione tra quello che sono poi le affermazioni della parte politica della Giunta rispetto ai lavori che vengono fatti e realizzati. Per fare una sintesi degli eventi che si sono susseguiti, anche perché non so se tutti i consiglieri si ricordano da quando è partito il discorso della sistemazione della scuola dell'infanzia di San Giacomo, è partito l'11 febbraio del 2020, quindi più di 2 anni fa, e è partito con una perizia fatta dall'ingegner Zanetti della ditta Mezzadri Ingegneria SRL con sede a Ferrara, in cui in questa
perizia, poi datata il 20 marzo del 2020, consigliava appunto all'amministrazione di fare questi interventi in questa struttura per appunto o fare un miglioramento o un adeguamento sismico rispetto alle normative per gli edifici scolastici del 2018. Nel dicembre del 2020 fu affidato allo stesso ingegnere l'incarico di progetto, della realizzazione del progetto, del progetto preliminare definitivo esecutivo. Il 23 dicembre del 2020 il progetto di fattibilità tecnica ed economica fu approvato dalla Giunta per un importo di 200.000 euro, quindi una cifra non estremamente importante, insomma, per un edificio scolastico. Il 19 maggio del 2021 feci una prima interrogazione in cui chiedevo i tempi, nel senso che stavamo andando verso l'estate, la scuola sarebbe stata chiusa nell'estate 2021, chiedevo appunto al sindaco quali fossero i tempi per l'intervento. Il sindaco allora disse: stiamo facendo le corse per usufruire del periodo estivo per poter eseguire i lavori e premeremo sul genio civile. Allora, dopodiché, appunto, sappiamo che appunto i progetti vanno posti all'attenzione del genio civile. Tra l'8 luglio 2021, quindi in piena estate, e il 29 marzo 2022 di quest'anno, quindi per 9 mesi c'è stata una corrispondenza tra gli uffici nostri e il genio civile, in cui il genio civile chiedeva della documentazione ben specifica, chiedeva un progetto esecutivo ai sensi di determinate leggi. Detto questo, il 23 maggio 22 di quest'anno, di nuovo a ridosso dell'estate, quindi un anno dopo, però di nuovo a ridosso dell'estate, durante la discussione di un aggiornamento del DUP, io chiedevo di nuovo al sindaco motivazione, intanto rispetto al mancato intendimento tra gli uffici comunali e il genio civile. Durante la discussione io esprimevo perplessità che l'opera fosse realizzata durante l'estate del 2022, in quanto sapete benissimo che il rilascio dell'autorizzazione del genio civile e l'eventuale bando nel giro di un mese era quasi impossibile. Allorché, di nuovo, lei sindaco rispondeva: i lavori bisogna che partano, cioè stiamo parlando dell'estate 22. Ora, dato atto che il sindaco ha sostenuto che i lavori sarebbero partiti prima dell'estate 21 e poi nell'estate 22, constatato ciò non è avvenuto, chiedo con questa interrogazione di sapere se l'iter procedurale con il genio civile si è concluso per il rilascio dell'autorizzazione sismica e, in caso affermativo, a questo punto chiedo quali siano i tempi eventualmente per la realizzazione dell'opera, del miglioramento sismico. Faccio una premessa: ho già visto parte della risposta nell'articolo di giornale uscito la settimana scorsa. Grazie. Grazie consigliere. Risponde il sindaco. No, rispondo con una domanda intanto. Io qua ho una relazione fatta dal dirigente Curti. Ho qui una relazione fatta dal dirigente Curti. Se vuoi io provo a leggerla. Se vuoi aspettare che l'ingegnere arrivi dopo, può essere più puntuale nei singoli punti, certo. Come vuoi tu. Sì, per me va bene, sì, cioè nel senso sì, inutile che se la legge l'ingegnere, per me va bene, insomma. Ecco, se è fattibile da un punto per i lavori, non lo so. Allora, tecnicamente l'ingegner Curti dice, come già c'era stato anticipato, sì, che i lavori sono di una portata tale per cui tecnicamente potrebbero essere fatti anche con la presenza dei ragazzi. Nelle 2 estati scorse nelle quali si sperava di poter fare il lavoro, avevamo parlato con i genitori se preferivano questo disturbo, diciamo così, o aspettare l'estate successiva. Ambedue le volte i genitori, dico io anche giustamente, hanno preferito, certo, aspettare l'estate. Il fatto che non si sia partiti, qua è elencato tutta la serie di passaggi che non si erano completati. Alessandra, grazie. L'ingegner Curti aveva già predisposto una domanda che forse può esprimere più tecnicamente in modo corretto di me. Era più politica che... Vabbè, comunque andiamo avanti. Sì, prego.
Intanto buonasera a tutti. Io mi scuso, ero fuori, ma stavo telefonando, quindi non ho sentito cosa ha detto la consigliera, ma penso sia quello che aveva scritto. Sì, no? certo. Quindi non sto qua ad annoiarvi con tutta la storia di questo avanti e indietro di carte che c'è stato negli ultimi 2 Abbiamo anni. Arriverei alla fine. Esatto. La fine è che il 15 di settembre, se non sbaglio dato, o il 15 o il 16, ci è finalmente arrivato il parere del Genio Civile. In realtà è un parere che dice che il progetto è compatibile con le norme tecniche e quindi di fatto è approvato. Chiede alcune integrazioni, 2 integrazioni sono integrazioni che potremmo fare solo ed esclusivamente dopo aver fatto la gara d'appalto. Questo perché la procedura di presentazione dei progetti al Genio Civile prevede che sia l'impresa esecutrice a presentarli, ma chiaramente questo non può essere in un appalto pubblico, perché se io non ho il loro parere non posso fare la gara, se non faccio la gara non ho l'impresa, e quindi ecco. E quindi queste sono le prime 2 integrazioni. Le altre 2 sono semplicemente delle integrazioni di elaborati dove loro hanno già verificato che sia corretto quello che è stato fatto, ma ci chiedono di rappresentarlo in maniera più chiara, più esplicita. Detto questo, adesso il progettista sta concludendo la stesura del progetto esecutivo. Noi gli abbiamo chiesto di farlo entro novembre in modo da poter avviare la procedura di gara. Con il progettista ci siamo più volte confrontati comunque in questi mesi per individuare anche interventi, non so se l'ha già detto il sindaco questo, perché qualcosa, ecco sì, ci sono interventi che sono realizzabili anche a scuola aperta, quindi cercheremo, se troviamo un'impresa che ci fa i lavori, perché ammetto la difficoltà di avere imprese in questo periodo, di iniziare i lavori già subito con l'inizio dell'anno, non appena avremo individuato l'impresa. Quindi questa è la conclusione di questi 2 anni di carte che si sono un po' rimpallate. Bene, chiedo al consigliere se è rimasto soddisfatto della risposta o meno. Cioè, la risposta sì, sono rimasta soddisfatta. Il problema che pongo è, mi lascia un po' perplessa la difficoltà che per eseguire un lavoro di 200.000 euro all'interno di una scuola, che dovrebbe essere una priorità, ci vogliano così tanto tempo. Ora non sto accusando nessuno da parte di uffici o quant'altro, dall'ingegnere. Altra cosa, sindaco, io la pregherei però prima di fare delle dichiarazioni magari di confrontarsi con gli uffici, perché lei non mi può dire partono quest'estate e poi non partono, cioè quello volevo dire, magari prima di dire anche dare un'informazione ai cittadini dobbiamo un po' essere sicuri di quello che poi viene detto nei confronti, appunto, ripeto, dei cittadini, di chi poi ci lavora e di chi frequenta quell'asilo. Grazie. Grazie. E allora bisogna aspettare con le domande che io abbia le certezze. Ma sì, ma lei non Allora, può dire partiranno quest'estate. Dopo non scusate, chiudiamo perché soddisfatto, insoddisfatto, le motivazioni e non c'è discussione. Passiamo al punto numero 2. Scusate, 3, giusto? Grazie consigliere. Allora, servizio di gestione del calore degli edifici comunali, affidamento in house, providing a BIM Piave Nuove Energie. Prego l'assessore di illustrare. L'assessore... non c'è l'assessore. Prego, ingegnere, di illustrare la proposta di delibera. Prego. Io speravo che foste un po' più lenti in questa prima fase, perché non è ancora arrivato il collega di BIM Piave per la parte più tecnica. Comunque intanto io faccio la... No, la parte tecnica andiamo avanti. Se il collega di BIM Piave non c'è, si va avanti. Prego. Allora, come tutti voi sapete, il Comune di Vittorio,
il Comune di Vittorio Veneto possiede un numero importante di immobili destinati sia a sedi istituzionali, scuole, biblioteca, musei, sedi di associazioni, eccetera. Di tutti questi immobili, fra le altre cose, il Comune gestisce e paga il conto del riscaldamento. Quindi in tutti questi immobili ci sono impianti più o meno recenti, gestiti fino a 5 anni fa direttamente dal Comune, da 5 anni a questa parte in gestione a Bimpiave Nuove Energie attraverso un affidamento in house che fu fatto nel 2017. Allora fu fatta una forma di affidamento particolare di tipo forfettario, ossia con un prezzo omnicomprensivo, questo perché non c'era una precisa conoscenza della consistenza di tutti gli impianti. In questi 5 anni, oltre a un'analisi degli impianti, sono anche stati fatti investimenti su impianti che consentono il monitoraggio e il controllo anche da remoto di tutte le situazioni, a parte chiaramente tutte le manutenzioni ordinarie, una conoscenza precisa di tutte le esigenze dei vari impianti. Questo permette oggi di passare a un tipo di affidamento di gestione calore sul conto delle ore calore che verranno effettivamente erogate. Bisogna dire che il Comune di Vittorio Veneto, fra i moltissimi comuni gestiti da Bimpiave Nuove Energie, era l'unico che aveva ancora questa gestione forfettaria. Quindi da quest'anno passeremo a una gestione cosiddetta di contabilizzazione delle ore calore, perché abbiamo appunto finalmente la possibilità di gestire e controllare da remoto tutti i nostri impianti. Per poter fare l'affidamento in house, la norma prevede 3 condizioni. Innanzitutto prevede che l'amministrazione, il Comune nello specifico, eserciti sulla società, sul soggetto affidatario, un controllo analogo a quello che viene esercitato sui servizi del Comune. In secondo luogo, prevede che almeno l'80% dell'attività svolta dal soggetto gestore sia svolta per l'ente controllante, in questo caso per l'insieme dei comuni che partecipano a Bimpiave, chiaramente non l'80% per Vittorio Veneto. L'ultimo aspetto è che il soggetto controllato, quindi Bimpiave, non abbia partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione, dice la norma, di capitali in conformità dei trattati che non esercitino influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Quindi il controllo analogo è garantito dal regolamento per l'esercizio sulla società di gestione di Bimpiave Nuove Energie di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali. Questo è il titolo del regolamento che si è dato a Bimpiave e che garantisce a tutti i comuni di controllare e partecipare alle attività di indirizzo e controllo attraverso il cosiddetto consiglio di partecipazione. Per quanto riguarda il secondo punto richiesto, quindi che almeno l'80% dell'attività sia svolta in favore dell'ente controllante, Bimpiave Nuove Energie svolge la quasi totalità della propria attività nei confronti dei comuni partecipanti. Per quanto riguarda poi l'apporto di capitale privato, Bimpiave Nuove Energie è partecipata per il 90% dal Consorzio Bimpiave, che è totalmente pubblico, e per il 10% da Asco Holding, all'interno del quale c'è una minima partecipazione privata che incide però su Bimpiave Nuove Energie per meno dell'1% e quindi non in grado di effettuare, di influenzare in alcuna maniera l'attività di Bimpiave. Quindi diciamo che i 3 aspetti richiesti, le 3 condizioni richieste dalla normativa sono soddisfatte. Un'ulteriore condizione è di verificare la congruità dell'offerta che Bimpiave viene a farci.
e il confronto viene fatto con un servizio analogo presente in Consip. Prima di passare al confronto vediamo un attimo come si sviluppa l'offerta di BIM Piave. Voi avete visto c'è un disciplinare tecnico, al disciplinare sono allegati, 4 allegati, che individuano i servizi svolti. Vi è un allegato A che comprende la maggior parte dei nostri fabbricati, e su questi fabbricati BIM Piave avrà l'affidamento del servizio di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e manutenzione e controllo degli impianti e ruolo di terzo responsabile. Vi è poi un allegato B che comprende 3 soli strutture, che sono 3 impianti sportivi, laddove BIM Piave svolgerà un'attività di manutenzione ordinaria e controllo con figura di terzo responsabile, ma non fornirà calore. E poi vi sono gli allegati C e D, dove ci sarà il controllo e la manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione e degli impianti a pompa di calore. Allora, per quanto riguarda l'allegato B, non vi è un corrispettivo in Consip del servizio che offre BIM Piave Nuove Energie. Tuttavia, l'importo di questo allegato potrebbe essere dato comunque in affidamento diretto perché è basso. Per quanto riguarda l'allegato A, fatti i conti su tutti i fabbricati, sul servizio fornito da BIM Piave e sull'analogo servizio fornito da Consip, abbiamo sui 6 anni dell'appalto un risparmio stimato, ovviamente parliamo sempre ai costi di oggi, perché sappiamo tutti che purtroppo i costi dell'energia non sono fissi, stimato di 444.000 euro circa. Per quanto riguarda invece gli allegati C e D, abbiamo che il servizio offerto da BIM Piave rispetto all'analogo servizio presente in Consip ha un costo sempre sui 6 anni maggiore di 21.000 euro. Ciò significa che nel pacchetto complessivo nei 6 anni il risparmio che comunque ha l'ente rivolgendosi a BIM Piave è di 420.000 euro e rotti. E quindi rispetto a quello che è il monte complessivo dell'appalto stimato oggi, un risparmio di circa il 10% rispetto a quello che potrebbe fornire Consip. Quindi questo per dire che sono verificate tutte le condizioni che la norma ci richiede per poter affidare un servizio in house. Da ultimo, BIM Piave ha chiesto, ed è in corso l'istruttoria, l'iscrizione all'elenco delle società che forniscono servizi in house, perché la norma prevede che sia gli enti che affidano servizi in house, sia le società che li forniscano siano iscritti in appositi elenchi gestiti da ANAC. In particolare nelle situazioni come quella di BIM Piave, laddove non c'è un comune che controlla, ma ci sono decine di comuni che partecipano alla società, l'iscrizione di BIM Piave assorbe anche quella che dovrebbe fare il comune. E il fatto di avere in istruttoria la richiesta dà comunque titolo per poter svolgere servizi in house. Quindi rispettate le richieste della norma sul controllo analogo, sul fatto che l'attività venga svolta a favore quasi esclusivamente dell'ente pubblico e che non vi siano partecipazioni private alla società e che il servizio offerto sia vantaggioso rispetto a quello che si trova sul libero mercato, è possibile procedere con l'affidamento diretto a BIM Piave Nuove Energie. Velocemente il servizio è stato pensato in questo modo. Avendo raccolto i dati di tutti i fabbricati in questi anni, è stato possibile prevedere fabbricato per fabbricato, al di là di quella che sarà la temperatura da tenersi, ma lì credo che sarà
bassa, pensavamo di stare sui 19 gradi, poi si valuterà, più bassa in alcune situazioni, forse qualcosa in più in altre, ma insomma stiamo limando questi passaggi. Abbiamo chiesto alle associazioni, alle scuole, a chi utilizza tutti i nostri immobili di fornirci calendario e orari di utilizzo, di modo che noi adesso abbiamo per ogni edificio, per ogni impianto, sappiamo quanto tempo rimane acceso e a che temperatura deve lavorare. Questo permette di fare una previsione di spesa, un preventivo di spesa. Chiaramente queste cose non sono scritte sulla roccia, quindi c'è la possibilità di modificare sia le temperature, sia la durata dell'accensione o dello spegnimento degli impianti. Magari cercando di concordare una gestione quanto più razionale possibile, in modo magari di evitare di accendere l'impianto 4 ore al mattino e poi 2 ore alla sera. Però questo è un lavoro che dovremmo fare noi come uffici insieme a tutti quelli che utilizzano i nostri immobili. Per i prossimi anni, ovviamente, su questa base, ogni anno termico, all'inizio dell'anno termico, BIMPIAVE poi ci aggiornerà i preventivi, perché non è più possibile tenere un prezzo fisso, mi pare. È possibile poi che durante i 6 anni di appalto il Comune decida di cessare il servizio di fornitura calore di alcuni edifici. Questo senza che questo comporti alcun tipo di indennizzo nei confronti di BIMPIAVE, così come è possibile aggiungere edifici o impianti che verranno gestiti allo stesso, con le stesse condizioni previste dall'appalto che andiamo a concludere in questi giorni. Oltre a tutto ciò, BIMPIAVE sugli impianti compresi nell'allegato A, su alcuni degli impianti compresi nell'allegato A, si impegna a realizzare ulteriori opere che non sono di manutenzione ordinaria, già ricomprese invece nell'appalto, che sono l'installazione di sistemi di contabilizzazione su un certo numero di impianti, la riqualificazione e efficientamento del sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria per altri impianti e la telegestione di un nuovo impianto che ancora non è fornito di questo. Questa attività è di circa 52.000 euro e fa sempre parte dell'appalto ed è ricompresa nei costi che noi abbiamo confrontato con Consip. Ingegnere, Quindi, le chiedo cortesia di essere un po' più, perché abbiamo un pacchetto stasera. sì, anche perché il punto ultimo è il mio, quindi va benissimo. Ecco. Io ho finito come introduzione. No, basta, non so altro. Mi sembra che abbia spiegato abbastanza. Abbiamo un sacco di punti a discutere. No. Ho solo detto all'ingegnere di essere un po' più stringato. Adesso, se l'ingegnere vuole continuare, concluda pure e così accontentiamo anche il consigliere. Prego. No, in realtà adesso il consigliere mi mette in difficoltà, perché io questa parte l'ho approfondita bene. L'aspetto tecnico, adesso non so cosa intendeva per aspetti tecnici, non mi chieda come funzionino gli impianti, non lo mai capito. Ecco. Quindi Comunque gli aspetti vediamo tecnici, con le domande, perché non saprei, onestamente, con tutte le decine di impianti che abbiamo, avrei difficoltà a entrare nell'aspetto tecnico. Va bene, grazie. Allora, io ritengo che questi aspetti di illustrazione approfondita delle delibere debbano essere fatte nelle commissioni e non in Consiglio Comunale. In Consiglio Comunale, come dicevano dei miei precedenti, dei miei predecessori consiglieri, devono essere portati i problemi ormai sgrezzati, quindi non starei qua a dilungarmi sull'aspetto tecnico, perché potremmo stare qua tutta la serata. Abbiamo bilancio consolidato, documento unico, e quindi andiamo avanti. Aperta la discussione, grazie.
Ci sono delle prenotazioni? Sì. Consigliere De Antoni, prego. Sul punto delle commissioni, no, Presidente, non so se lei ha partecipato qualche volta, però in commissione non sempre ci sono tutti gli assessori. Nell'ultima commissione non c'erano. In commissione partecipano alcuni consiglieri, altri possono essere presenti, ma per riuscire a parlare comunque ogni volta bisogna chiedere al Presidente, che te lo concede anche con un po' di fatica. Nell'ultima riunione, Presidente della Commissione Urbanistica, quando io ho fatto una domanda, poi ho fatto anche la seconda, lei mi ha detto, beh calma, perché non sei il componente. Allora mi dica lei come fanno i consiglieri, 16 consiglieri, a essere informati nel dettaglio dei contenuti delle delibere che vengono presentate. Cioè è impossibile. Non ci sono gli assessori che rispondono, non possono partecipare a fare domande tutti, non so gli altri consiglieri come fanno a essere informati. Quindi ma a essere informati ci sono gli strumenti che utilizzano tutti i consiglieri, accesso a atti, si possono andare a parlare con i tecnici e mi sembra che l'avete sempre fatto, che l'abbiamo sempre fatto, certo, sono anche un consigliere. Ha visto, no? Perché l'ha firmato lei l'ordine del giorno, ha visto quanti punti ci sono all'ordine del giorno? Sì, appunto, andiamo avanti. Ha visto quante pagine ci sono in questi documenti? Cioè è il minimo. Quando aveva promesso che quando convocava i consigli non avrebbe mai fatto questi ordini del giorno così lunghi, di fatto c'è bisogno di approfondire le cose, altrimenti veniamo qua, diciamo di sì o di no, andiamo via e contenti tutti. Però non mi sembra che questo sia il nostro ruolo, nel suo. Va bene. Altri interventi? Consigliere Tonnon, prego. Sì, mi permetto anche un appunto, Presidente, perché evidentemente lei non ha mai partecipato alle commissioni in cui c'ero io, anche l'ultima volta, ma è normale, il vice sindaco a più domande ha detto vi saprò dire, ma è normale. Allora, se poi le domande qui non possiamo farle, se poi i tecnici non possono spiegare perché si perde tempo, francamente non mi pare una gestione molto, come dire, corretta per l'informazione ai consiglieri e ai cittadini. Visto che lei ha detto stasera che finalmente torna anche in qualche modo, diciamo così, la diretta TV con la tenda TV. Francamente io non ho mai sentito fermare un tecnico perché l'era di tirare la massa lunga. È la prima volta, comunque va bene. Va bene. Vado nel punto riguardo a questa proposta di delibera. Sono rimasto basito, dico la verità, quando ho visto questo punto all'ordine del giorno, perché i colleghi che erano presenti nella scorsa consigliatura sicuramente si ricorderanno qual è stata il dibattito, il contenuto del dibattito quando nel 17, esattamente il 19 luglio del 2017, c'è stata la proposta dell'allora amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere di proporre a Bimpiamo e Nuove Energie la gestione degli impianti che obiettivamente a parere degli uffici nostro risultava piuttosto carente, mi riferisco ovviamente agli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Le foto che sono anche a disposizione ovviamente dell'attuale amministrazione che sicuramente avrà visto erano piuttosto eloquenti, diciamo così. Che fosse stata fatta un'opera dalla precedente amministrazione di taglio delle spese, indubbio questo è indubbio. Solo che l'efficacia della gestione non era proprio così palese per quanto riguarda i risultati. Tant'è vero che leggo solo velocissimamente due passaggi che erano stati fatti allora, a parte quella perché si affidava a Bimpiave e non si andava in gara con BIM, visto che BIM non può partecipare alle gare, vabbè, ma quello era uno svarione, può capitare a tutti. C'è un'affermazione, si dice l'in-house è la soluzione migliore per chi poco se ne intende e cerca di scaricare su altri operatività e responsabilità. Guardo lei, Assessore Fasan, perché sono parole testuali sue. L'in-house è la soluzione migliore per chi poco se ne intende e cerca di scaricare su altri operatività e responsabilità. Sono parole sue. Non so se la pensi ancora così, francamente, o meno, perché dubito che farebbe parte di un'amministrazione che evidentemente cerca di declinare questo pensiero per cui scarica responsabilità e operatività su altri. Della serie, pilatescamente, laviamoci le mani che fa qualcun altro.
E invece mi ha piacevolmente sorpreso, ma evidentemente essendo una questione tecnica non è altro che il risultato di quello che non l'amministrazione, ma che BIM Piave con i nostri uffici ha fatto in questi 5 anni, quando leggo nella motivazione della scelta, perché correttamente il dirigente, in base all'articolo 192, secondo comma del codice degli appalti, un po' più di lei forse, recita testualmente: la motivazione della scelta è il completamento di un percorso che consolida un servizio di gestione energia completo, comprendente un controllo analitico dei parametri di consumo, conseguente a uno sforzo pluriennale, erano 5 anni, di conoscenza, studio, investimenti, monitoraggio e controllo svolto dagli uffici in collaborazione con il gestore, BIM Piave Nuove Energie, partendo da una situazione che inizialmente non permetteva la definizione e il controllo di tutti gli indicatori tecnici ora disponibili, che consentono ora una gestione efficace degli impianti, grazie anche a costanti interventi di manutenzione predittiva, pianificata in maniera efficiente, con un'oculata gestione delle risorse dell'ente che mantiene il controllo della gestione e può definire in maniera puntuale gli investimenti in ambito tecnico-impiantistico. Le strumentazioni tecniche di controllo che sono state installate, i famosi 140.000 euro che erano previsti, la riprogrammazione completa dei parametri di funzionamento, la ricezione degli allarmi, tutta roba che non c'era ovviamente prima, e la pianificazione attenta dei tempi di accensione permettono la massimizzazione dei risparmi di particolare rilievo in questo periodo di crescita incontrollata del costo dell'energia. Non vado più avanti. Mi pare, caro Assessore Fasan, caro Vice Sindaco Posocco, visto che non eravate favorevoli a questo tipo di affidamento, la più bella risposta che ci potesse essere. Evidentemente quello che è stato fatto allora non era fatto da degli scriteriati, ma da qualcuno che forse, ovviamente, con il supporto dei tecnici che c'erano, aveva cercato di lavorare, come penso facciano tutti gli amministratori, al meglio per la porosità. La scelta era stata non azzeccata, azzeccatissima. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. È arrivato anche il tecnico, penso, del BIM Piave. Sì, un attimo. E quindi se avete delle domande di tipo tecnico, come solitamente si fa, potete anche farle ora. E quindi, prego, Sindaco. Forse vale la pena di fare un piccolo excursus storico, perché la storia comincia anche prima della nostra gestione, quando avevamo fatta cosiddetto in casa, no? Quella gestione. Vittorio Veneto aveva il servizio di fornitura calore da 23 anni e notavo, perché chi c'era si ricorderà che per un anno abbiamo istituito una commissione appositamente per fare un po' un'analisi dei consumi energetici nel nostro comune. Un capitolo importante era rappresentato dagli impianti di riscaldamento. Durante quell'analisi, durata un anno, si evidenziò come fosse completamente sfuggito la percezione di come era meglio condurre i nostri impianti, per cui l'accordo che presi allora come assessore con i nostri uffici fu quello di proviamo a fare le cose in casa, cioè compriamo i combustibili, mettiamo a bando il servizio che il gestore precedente per 23 anni faceva e mettiamo assieme queste due voci, alla fine capiremo di cosa stiamo parlando. Infatti quell'anno là da 980.000 euro, che era la spesa media che si sosteneva tutti gli anni, siamo passati improvvisamente a 640.000 con un risparmio di 340.000. Conoscevo gli impianti perché li avevo fatti uno per uno con le mie scarpe. Al palazzetto dello sport ci si poteva fare un maglione con la polvere che c'era dentro sugli aerogeneratori, era veramente un disastro. Messo a punto quella cosa là, avevamo avuto quella grossa soddisfazione dell'abbassamento prezzi.
con l'intento di tornare alla fornitura a calore appunto dopo che avevamo capito di cosa si stava parlando. Nel 13-14 ci fu un rallentamento dei finanziamenti da parte possibili al gestore che ci conduceva gli impianti, ed effettivamente quando poi è entrato BIM ha trovato un pochettino la situazione un po' degradata, ma perché non si interveniva poi più tanto, perché appunto per difficoltà economiche. Però se non altro avevamo messo a punto un sistema che ci permetteva di conoscere di più gli impianti, trattarli un pochettino meglio e soprattutto conoscere quello che era l'effettivo consumo, tant'è che appunto il risparmio fu abbastanza cospicuo. All'epoca, prima di questa variazione, trovavamo le scuole fredde la mattina. 23 impianti furono dotati perlomeno di un allarme, per cui il gestore interveniva anche di notte e le scuole alla mattina erano sempre tutte quante calde. Dopodiché è intervenuto questo affidamento a BIM Piave, che aveva come, ritengo, unica punto di debolezza il fatto che era fisso, per cui la disperazione delle associazioni che per non pagare quel salato conto che improvvisamente era arrivato, chiudevano anche il loro riscaldamento, eppure erano chiamate lo stesso a pagare tutti gli anni. Adesso abbiamo fatto un ulteriore passo di miglioramento, abbiamo un servizio di fornitura a calore modulabile sull'effettiva necessità e anche con la capacità di vedere ex post quello che è stato il consumo, e quindi oggi siamo esposti praticamente solo a un rischio, che è il rischio costo, perché anche il conteggio preventivo che è stato fatto e evidenziato con questo contratto è basato su un prezzo di aprile-maggio, vero? Di aprile, ecco, è chiaro, ma poi vedremo, speriamo che cali, speriamo che quello è un incerto che non possiamo farci niente, ecco, prima. Quindi c'è stato un excursus storico molto lungo e stando un po' attenti si va verso il meglio. Grazie Sindaco. Consigliere De Antoni, prego. Sì. Io volevo chiedere al tecnico quali sono le principali modifiche che prevede questa convenzione, questo contratto rispetto a quello precedente dal punto di vista del funzionamento. Ho capito che una volta non si contavano le ore, diciamo, calore che venivano fornite perché c'era questo prezzo forfettario, ma dal punto di vista organizzativo come funziona il sistema? Cioè c'è un controllo da remoto di tutti gli impianti, queste cose, due cose così proprio veloci. La seconda cosa che volevo chiedere era qual era il costo del contratto precedente, che ho capito essere, non so qual è. L'altra cosa ancora, qual è il criterio per calcolare chiamiamola revisione prezzi, insomma, no? L'andamento, come incide l'andamento del prezzo del gasolio o del gas o quello che è sul costo del contratto, cioè c'è un Allora, uno il primo l'ha capito, il secondo era come incide il cambiamento del prezzo del gasolio sul contratto, insomma, come viene calcolato questa cosa ogni mese, sulla base di che cosa, ma anche se dovrebbe esserci una parte che costituisce il costo del calore, diciamo, e una parte quella che è la manutenzione, cioè quella resterà. Due parole su questo. L'altra cosa ancora, un'altra cosa era questa, come poter coinvolgere, questo serve più per il comune, come poter coinvolgere le associazioni, io parlo come fruitore con la mia associazione di questi impianti, come possiamo contribuire a ridurre il costo, che non può essere spegnere l'impianto, insomma, no? Ecco, come possiamo come associazione partecipare al risparmio energetico, cioè ci sono delle indicazioni che possono essere date al di là della temperatura che deve essere tenuta di un certo valore. L'ultima cosa, sempre questo sarebbe stato per l'altro ingegnere, capire se ho visto che nel contratto i pagamenti vengono fatti la prima rata a dicembre del 25%.
può essere l'interesse per BIM avere soldi prima, nel senso che noi come comune, per nostra fortuna, abbiamo una grandissima cassa, no? Che ci consentirebbe di essere più generosi negli acconti, no? Durante l'anno. Se è una cosa che può interessare, forse un minimo di sconto anche dello 0,5% potrebbe essere fatto. Una valutazione da fare come uffici. Allora, intanto diamo il benvenuto al dottor, se mi ricorda il nome, Pederose, di BIM Piave Nuove Energie, ecco, e al dottor... Ecco. Perfetto. Prego, se volete dare delle risposte. Per quanto riguarda la modalità di gestione, diciamo che non cambia, nel senso che la modalità di gestione che abbiamo adottato sin dall'inizio rimane la stessa, e quindi un controllo capillare degli impianti che sono tutti telegestiti in modo capillare, quindi con ricezione degli allarmi, manutenzione predittiva e anche servizio di reperibilità H24, e quindi non cambia la modalità di gestione. E invece cambia la modalità di calcolo dei corrispettivi, perché effettivamente, come diceva lei, c'è una parte di manutenzione che è un costo pressoché fisso e una parte che è proporzionale al consumo di energia e che è misurato a seconda di come sono fatti gli impianti, o con le ore calore oppure con dove è stato possibile installare dei misuratori effettivi di energia con la misura effettiva del consumo dell'energia che viene immessa negli ambienti. Questa parte, quella variabile che è proporzionale all'energia, chiaramente dipende dal prezzo dei combustibili, perché è legata direttamente alla produzione e quindi al consumo di combustibile. In particolare il consumo del metano, che è su quasi tutti gli impianti e che purtroppo in questo momento è quello che incide in modo particolare. Con questo penso di aver risposto alle domande più tecniche, diciamo. Poi le domande successive non me le ricordo sinceramente. Ai fini di ottimizzare i consumi abbiamo già cominciato a trovarci per vedere quali potrebbero essere i passi da farsi certamente e quelli che alla disperata dovremmo eventualmente fare, perché nessuno mette più un limite al prezzo di questo metano, quindi potremmo vederci anche triplicare i costi previsti, chi lo sa. Abbiamo comunque progettato di trovare le associazioni sportive in modo tale che gli orari di occupazione delle palestre sia ottimizzato, messo assieme. Mi capitava all'epoca che da assessore comunque giravo un po' dappertutto di trovare palestre piene di nebbia la mattina perché le docce bollenti sono andate tutta la notte, finestre aperte per tutta la notte, ecco, richiamare l'attenzione tutte le varie associazioni che dovessero utilizzarle, come anche le scuole che possono mettere assieme le varie riunioni in modo tale da non fare l'ora di riscaldamento discosta da altre. Cercare di metterci tutti un po' di attenzione sia alla gestione luci ma soprattutto calore, in modo tale da mettere sotto controllo il più possibile, cercando di non far mancare nulla, ma con l'occhio di chi vuole risparmiare. Posso dare due numeri? Sì. Do due numeri. Allora, nell'annata 2021-2022 abbiamo speso col prezzo circa 1 milione di euro. Okay. Calcolando il prezzo
se calcolavamo il prezzo massimo di aprile 2022, quest'anno avremmo risparmiato circa un 20% con il nuovo contratto, okay? Come è stato impostato. Il problema è che il prezzo attuale rispetto a aprile 2022 è del... quanto è aumentato? Ma allora purtroppo non lo conosciamo ancora quello di ottobre e con le nuove regole di ARERA appena emanate lo conosceremo a novembre addirittura, perché il prezzo adesso verrà cambiato di mese in mese, ma viene notificato i primi giorni del mese successivo. Quindi le ipotesi purtroppo sono che l'aumento sia superiore a quello che hanno emanato in questi giorni per il prezzo dell'energia elettrica, e quindi se l'energia elettrica è aumentata del 59%, il gas si dice anche qualcosa di più, però stanno anche discutendo a livello europeo proprio in questi giorni per cercare un correttivo, quindi speriamo che sia abbastanza contenuto l'aumento. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla dichiarazione di voto. No, altri interventi, consigliere non, prego. Secondo giro, visto che non c'era nessuno. Sì, prego. Grazie. Allora, preferisco che non ci fossero i due responsabili, non perché ma se no sarebbe sembrata piaggeria la mia quando ho ringraziato perché qualcuno aveva, come si dice da altri, che aveva indovinato a cambiare tipo di gestione, perché sindaco io ho riconosciuto che il risparmio c'era stato, però in me la manutenzione era praticamente a zero. Avevamo 3 scuole con pompe di calore, mai avviate, scuole nuove che avevano già qualche anno, mai avviato. La rana in centrale termica l'abbiamo vista la foto, non c'era nessuna telelettura, non si sapeva qual era la potenza delle caldaie, quindi ripeto, il risparmio c'era stato, però ahimè si era portato gli impianti, come dire, a una situazione in cui o si cambiava o la gestione sarebbe stata praticamente impossibile, tant'è vero che 140.000 euro sono stati investiti proprio per questo tipo di interventi, cosa che se non fosse stata fatta la gestione di oggi non sarebbe stata possibile, diciamocela tutta, è stata una scelta, per fortuna dico grazie all'intuizione degli uffici e all'apporto di BIM. Perché BIM l'aveva fatta così quella volta? Perché era l'unico caso, l'unico comune che per cui erano costretti a fare questo tipo di gestione, per quello il prezzo era fisso, me lo ricordo benissimo le trattative. Ossi duri loro, sì, non proprio bravi. E aggiungo solo una cosa, che mi auguro che tutto quello che anzi sono quasi certo, che quello che era stato promesso, cioè manutenzione preventiva documentata, fra l'altro anche le app per il responsabile della sicurezza della scuola per vedere e controllare le manutenzioni della caldaia, servizio di reperibilità H24 e telegestione siano, come dire, in progress, cioè che stiano andando avanti in questi anni, perché effettivamente capitava, come credo a memoria di chi si ricorda, che talvolta l'impianto si rompeva, non funzionava e quindi bisognava in qualche modo correre. In questa maniera, per fortuna, abbiamo sgravato anche gli uffici, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della manodopera, di un servizio che Nuove Energie fa per mestiere, per cui ovviamente lo sanno fare, lo fanno bene. Fra l'altro, essendo appunto una società che opera in house providing, lavora per il comune anche a favore, cioè ovviamente per la società, ma anche a favore del comune. Grazie. Grazie. Consigliere Tonon. Allora, consigliere, se vogliamo essere precisi, non è che sia stata per Vittorio Veneto l'avvento di una fornitura a calore una novità, perché come le dicevo prima erano 23 anni che c'era, solo che si era perso un pochettino il controllo. Quindi abbiamo fatto 2 o 3 anni di esperienza
da soli. Ammetto che nel 2013-14 non avevamo soldi da spendere, per cui c'è stato un degrado, perché all'inizio invece il controllo, sì, l'intervento del gestore era stato anche abbastanza buono. 13-14 è stata male. È subentrato quello che si aveva pensato ancora prima, cioè di tornare alla fornitura a calore quando ci si fosse capiti un pochettino sull'argomento, cosa che è avvenuta, e ritengo che oggi con questo nuovo contratto sia forse il massimo che si possa pretendere da questa forma di gestione. Grazie Sindaco. Consigliere D'Arè, prego. Sì, voglio ricordare che siamo passati dalla gestione in A, diciamo così, nostra. Prima c'era una gestione, c'era una società che non mi ricordo più il nome, che era anche quella che faceva tutta la parte dell'ospedale e dell'ULS, con un risparmio già solo all'affidamento a quella ditta, diciamo, privata nostra vittoriese, con un risparmio mi pare di 300-400, subito 1.000 euro già all'inizio. È giusto che ci sia, che le amministrazioni trovino e migliorino. D'altra parte ricordiamoci, e qua ringraziamo l'allora mio assessore che era proprio su questi argomenti, il parco fotovoltaico della zona industriale nasce proprio nell'ottica di migliorie e di risparmio che un'amministrazione comunale ha il dovere di perseguire e di migliorare sempre nel tempo. Quindi un grazie a BIM Piave Nuova Energia, è una società dei nostri comuni, credo che la guardino un po' tutti anche con ammirazione, ed è giusto che le nostre comunità si affidino e cercano di fare squadra, perché di questi tempi nessuno sa il prezzo del gas che arriverà, e quindi il tetto del gas non lo vogliono mettere. La von der Leyen lo ha detto in Europa chiaramente che fino a novembre non se ne parla, e probabilmente ad agosto non interessa più a nessuno. Grazie, consigliere D'Arè. Altre richieste di intervento? Non vedo nessuno. Se volete passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Non vedo prenotazioni. Allora passiamo in votazione. Per la delibera in oggetto, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Contrari? Astenuti? 2. La delibera è approvata con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 2. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Sindaco, immediata eseguibilità, favorevoli? Sulla mano? 14, contrari 0, astenuti? Sulle mani, astenuti? 2. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 2. Sì, lascio la parola al dottor Donadello, prego. Semplicemente per ringraziare il Consiglio Comunale della fiducia, ringrazio per i 5 anni di lavoro svolto e con l'impegno da parte della Presidente del Consorzio e dell'amministratore della società di continuare a perseguire una strada di miglioramento continuo su un argomento delicato, necessario, come avete detto, visti i tempi. E in tal senso il monitoraggio e l'affiancamento, vi garantisco, cercheremo di farlo in maniera ancora più stretta di quello che era stato fatto prima. Grazie ancora per la fiducia. Grazie dottor Donadello e grazie a Piave Nuove Energie. BIM Piave Nuove Energie. Passiamo al punto numero 4, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 140 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024, sesta variazione.
Lascio la parola al vice sindaco Posocco per illustrare la delibera. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente. È stata fatta una variazione d'urgenza in data 2 di agosto che riguardava per la gran parte il discorso delle elezioni nazionali. Poi c'è stato un trasferimento dall'Agenzia per la coesione territoriale di 95.000 euro che poi abbiamo messo in uscita per il concorso di progettazione per l'ex Aerocampo. Grazie vice sindaco. Aperta la discussione. Prego, consigliere De Antoni. Dunque, sulla variazione in sé non ho niente da dire, nel senso tecnico ma però faccio presente che tale variazione è in parte determinata dalla necessità di prendere atto del finanziamento di 95.000 euro rotti derivato dalla ripartizione del Fondo dello Stato per la progettazione territoriale, che mette a disposizione dei comuni delle risorse destinate a realizzare dei progetti, tra i quali insomma, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal punto di vista infrastrutturale. Questo è il titolo del capitolo di bilancio di finanziamento. Tutto ciò si rileva dalla determina che ha fatto il dirigente, che l'ha fatta il 4 agosto, nella quale si precisa che tale contributo verrà erogato solo se il Comune pubblica il bando di progettazione entro il 18 agosto. Ora, a parte la fretta di fare così, perché la determina è del 4 agosto, dà l'incarico al tecnico per fare il rilievo dell'aerocampo, glielo dà, dunque la delibera il 2, determina il 4, il professionista deve presentare entro 6 giorni, cioè il 10, il risultato di questo sopralluogo e di questo rilievo. Cioè, tutto di corsa. Per la verità, segretario, il finanziamento era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in febbraio. Abbiamo fatto una variazione di bilancio il 2 agosto di una cosa che sapevamo da tanto tempo, no? Ma però può capitare e non faccio osservazioni su questo. Però, a parte questo, io chiedo, com'è possibile avviare la progettazione di opere molto rilevanti dal punto di vista economico che avranno grandi ripercussioni sulla viabilità, sulle abitudini della popolazione, sui costi di gestione, che hanno un grande impatto sullo sviluppo urbanistico della città, senza avere un'idea condivisa o almeno presentata al Consiglio Comunale sull'assetto che si vuole dare alla città nei prossimi anni e sul suo sviluppo futuro? Se, come riportato nella determina, la volontà è quella di creare un polo di crescita intelligente, vuol dire che è stato pensato, che sono state fatte delle simulazioni, che si è ragionato su come tale realizzazione possa influire sulla crescita sostenibile ed inclusiva della città. Io credo che sia corretto e anzi sia dovuto che il Consiglio Comunale venga informato sugli approfondimenti che sono stati fatti e sulle ragioni che hanno portato a queste scelte, perché nella determina del dirigente si dice già quali sono le finalità che si vogliono raggiungere con questa progettazione. Si dice che dovranno essere raggiunte finalità sportive, ricreative, ricettive e infrastrutturali. Poi, leggendo il DUP, nel capitolo di bilancio che parla degli impianti sportivi, c'è scritto che vogliamo fare dell'aerocampo un polo sportivo. Ma io chiedo, è possibile che si parta così velocemente, con una semplice determina si dà questo incarico, si dice già quello che si vuole fare e di questa cosa sicuramente voi l'avete approfondita, ma non se ne sa niente? Leggiamo sul giornale di oggi, sulla tribuna, che il sindaco dice che verranno fatti 2 campi da calcio, che ha già parlato col CONI, eccetera. Cioè, io ritengo che siano scelte importantissime, cioè possono essere criticate, possono essere condivise, ma perché non ne possiamo parlare in Consiglio Comunale, Sindaco? Perché arriverà, come è capitato arriverà il progetto già pronto, deve essere approvato, i lavori devono essere subito appaltati perché il PNR ci dice che dobbiamo farlo in poco tempo e non sapremo niente. Diremo che se non approviamo in Consiglio Comunale salta il contributo. Cioè, io credo che sia assolutamente necessario
ragionare e approfondire su questo tema, cioè la scelta che state facendo non è una scelta facciamo il campo, quella volta era di rugby, adesso di calcio, non so, per risolvere il problema ma fate una scelta che anche dal punto di vista urbanistico è importante. Stiamo allungando ancora la città, che è già molto lunga, la allunghiamo ancora più in giù. Cioè, sì, certamente, rispetto a un'esigenza di non sono un urbanista, ma forse ci sarà qualche consulente che vi aiuta in queste scelte, ma invece che cercare di tenerla stretta e di allargarla in senso trasversale, la allunghiamo in senso longitudinale, aumentando quelle che sono le difficoltà che ci sono adesso, no? Anche di viabilità, perché bisogna tenere conto anche di questo, cioè San Giacomo è un problema per l'attraversamento, cioè esempio stupido, insomma, quelli che devono andare a fare calcio o rugby o quello che sarà laggiù, cioè partendo da Vittorio, qualche decina di minuti a certe ore ce le mettono, vai, torna, porta. Cioè, questa è, insomma, la mia richiesta è di portare in Consiglio Comunale questo argomento, di provare a discuterlo, di capire quali sono le vostre idee su questo, capire qual è il programma generale che avete in testa per sviluppare la città e cercare di condividerlo, non è di essere contrari, cioè di dare anche un minimo di apporto, non tanto da parte mia, ma da parte anche degli altri amministratori che da tanto tempo sono presenti in Consiglio, anche un apporto di idee, di proposte. Quindi la delibera in sé può andare bene, ma il contenuto è assolutamente non condivisibile, insomma. Grazie, consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Balliana, prego. No, intervengo perché la riflessione del consigliere De Antoni mi trova d'accordo e l'ho sostenuto più di una volta, entrando proprio nel merito del finanziamento che si sta per acquisire, questi 98.000 euro per la progettazione relativa all'area in questione, l'Areocampo. E io l'ho detto più di una volta, ci sono le commissioni consigliari, nelle commissioni consigliari ci sarebbe la necessità di quantomeno valutare e condividere quello che diceva poi, o condividere, o quantomeno anche sentire la vostra opinione nel merito, perché tutto quello che noi sappiamo della vostra amministrazione lo apprendiamo dai giornali, Sindaco. Cioè, quindi praticamente non abbiamo, a parte il programma di mandato che era stato fatto su cose già dichiarate, sulle cose nuove praticamente noi apprendiamo la vostra volontà di quello che volete fare dai giornali. Alle volte sono dichiarazioni vere, alle volte sono dichiarazioni falsate e non sappiamo neanche il peso di queste dichiarazioni. Quindi il consigliere De Antoni secondo me ha ragione, cioè nel senso che al di là poi delle scelte specifiche dell'amministrazione, scelte politiche, penso che sia doveroso, almeno io penso che sia doveroso prima di affidare un progetto così importante, almeno avere delle idee, capire quali sono le vostre idee. Altra considerazione che voglio fare è la questione che stiamo anche, o state forse concludendo la questione del PAT, eppure è stato lo stesso procedendo con interventi su aree importanti della città, non avendo neanche un PAT a disposizione, un nuovo piano regolatore, quindi anche questo va un po' in disaccordo rispetto a quello che sarebbe una normale politica di dialogo e di condivisione. Quindi anch'io sono un po' perplessa, che ho capito che c'era l'opportunità di prendere questi 98.000 euro, però voglio dire, prima di fare un progetto, almeno un minimo di discussione, io penso, con i consiglieri e anche con la città stessa, anche un confronto con i cittadini, sia doveroso. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Dus, prego. Sì, buonasera innanzitutto. Sottoscrivo anch'io le parole dette dai consiglieri che mi hanno preceduto e sposto però un attimo il focus su un altro versante, e cioè su quello che abbiamo sentito prima, cioè sull'attuazione poi di questi progetti che si cerca di instradare attraverso il ricorso di partecipazione a bandi a vario titolo. E io le consiglierei, Sindaco, di leggere attentamente quando sottoscrive le note che le vengono presentate dagli uffici per la partecipazione ai bandi, perché il rischio che sta correndo è notevole, nel senso che lei sta partecipando a innumerevoli bandi legati al PNRR e
che lo Stato, probabilmente per colpa di una scusate, di un controllo particolarmente ossessivo della Comunità Europea, però sta mettendo dei vincoli per gli amministratori notevoli. Quindi se teniamo in considerazione questo, teniamo in considerazione il fatto che i costi stanno aumentando a dismisura, che le ditte non ci sono, che le forniture non ci sono, abbiamo visto che per realizzare un intervento abbastanza minimale su una scuola sono passati 3 anni. Ora, possiamo immaginare quanti anni dovremo impiegare per tutti gli interventi che avete illustrato nel DUP qui? Dalla Gotti all'Aviocampo a tutte le altre cose che ci sono in piedi. E io lo dico per lei più che altro, perché lei ha firmato quei documenti che, ripeto, le vengono sottoposti, ma lì c'è scritto una cosa molto semplice, che se non vengono rispettati i tempi, risponde lei. Sì, la Corte dei Conti viene a bussare a lei che non ha adempiuto, lei giustamente ha le spalle grosse, sicuramente più delle mie, e si sta prendendo dei rischi. Ecco, io come ho detto ancora in tempi non sospetti, forse mi concentrerei più su delle cose che in questo momento storico si riesce a realizzare, no? Perché noi abbiamo delle difficoltà ad asfaltare, a sistemare via Roma, no? Che sono lì che 8 anni quantomeno che il Presidente del Consiglio chiede che venga sistemata, che ci sono i ciottoli, no? che esplodono da destra e sinistra, e ci imbarchiamo poi su progetti e progettazioni faraoniche e molto impegnative. Allora, non è colpa di nessuno, cioè, ripeto, la condizione storica mi pare che sia abbastanza sotto gli occhi di tutti e, ripeto, la scuola ne è testimonianza che non si riesce a fare neanche un intervento così banale. Andare a fare, ok, c'è un finanziamento regionale per una progettazione, lo si rincorre, benissimo, però dopo quella cosa lì chi la porta avanti? Di certo non gli uffici che sono oberati, che non riescono neanche a rispondere a una richiesta di accesso atti o altro. Io vedo, cioè purtroppo, come succede spesso, mi sa che avremo gli uffici pieni di progetti belli e le strade però con i buchi, perché nessuno va a mettere i soldi per rattopparle, fondamentalmente. E invece, venendo sul merito, ripeto, sposo in toto le parole del consigliere De Antoni, credo che decentrare così gli impianti sportivi sia un errore strategico, perché molto banalmente se uno ha 2 figli, uno lo porta a nuoto e l'altro deve portarlo a rugby e gli va via una giornata praticamente, o uno dei 2 non fa una cosa, ecco. Il che non significa che San Giacomo deve essere terra di nessuno e abbandonata a se stessa, no? Lo dico al consigliere Gomier, sì, no, è abbandonata a se stessa, lo sappiamo, e anche in questi 3 anni non è stato fatto nulla, giusto? No, ecco. Però di questo risponde la giunta che lei sostiene. Quello che dico è, ripeto, è un problema, perché noi si era cercati di realizzare quella che in piccolo si voleva chiamare la cittadella dello sport. Ora, per soddisfare un quartiere, stiamo decentrando dei servizi importanti. Secondo me è una visione strategica diversa, questo è palese, però secondo me, dal mio punto di vista, è un errore. Ecco. Grazie, consigliere Dus. Ci sono altre prenotazioni? Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Sindaco, prego. Sono d'accordo con il consigliere Dus, a non far niente non si rischia proprio niente. E invece questo qua è un momento storico assolutamente particolare, è l'unico momento storico che ci fornisce denaro che noi dobbiamo cercare di intercettare, prendendosi i nostri rischi e cercando anche noi di portare a casa dei risultati. Non possiamo lasciarlo passare facendo finta di niente. Seconda cosa, da sempre abbiamo avuto dei problemi circa certi impianti sportivi
che la passata amministrazione aveva cercato di interpretare con l'acquisizione di parte di quell'area, perché poi ho visto non era neanche tutta intera quella che va dalle piste di atletica al Victoria, ma è segata circa a metà, quindi buttando al macero quella splendida piattaforma, fare un campo unico di rugby che poi viene macinato se viene usato sempre quello è una soluzione molto costosa e non soddisfacente. Quindi per certi impianti, come per esempio il campo di rugby con il campo di allenamento da rugby, altra soluzione non l'avremmo se non avessimo pensato di andare all'aerocampo, non c'era altra soluzione, come anche per avere campi di calcio che per accorciare la città, come dice il consigliere De Antoni, non saprei proprio dove mettermi a farli qua in centro. Quindi è una soluzione un po' obbligata, come anche quella di risolvere la questione dell'area residua in zona industriale da spostare come funzioni, quindi quella è l'unica soluzione possibile e noi ci proviamo e contiamo anche di farla. Certamente che il piano delle opere pubbliche nostro è già così ricco, assieme al PNRR e quello che sta producendo, che probabilmente ci vorranno altri 2 sindaci oltre a me per portarlo a compimento. È molto ricco e noi intendiamo insistere e provarci. Il sindaco è qua dalla mattina a sera, se uno vuol venirmi a trovare mi trova sempre per il resto. Grazie Sindaco. Consigliere Varaschin, prego. Innanzitutto buonasera a tutti. Condivido quello che ha appena detto il Sindaco e voglio fare un piccolo appunto per rispondere al consigliere D'Antoni. Il Vis San Giacomo, che non so se sa dove ha la struttura sportiva, è in via Margogne, è a circa neanche 2 minuti dall'aerocampo e ha 200 bambini in questo momento tesserati che a qualche famiglia porta sia a fare calcio che a fare nuoto, risponde il consigliere Dus. E abbiamo estremamente bisogno sia del campo da rugby che di campi di calcio. Grazie. Grazie consigliere Varaschin. Consigliere Dus, prego. Sì, giusto per rispondere al consigliere Varaschin, è vero quello che dice lei, tanto è vero che la squadra, sì, la presidenza del VIT San Giacomo aveva chiesto in tempi non sospetti la disponibilità del campo della Gotti per accentrare. Perché era più comodo, perché è vero che probabilmente uno gli porta a nuoto e uno lo porta a giocare a San Giacomo, però chieda alle famiglie se uno è comodo muoversi così, perché lo fa perché gli tocca farlo, ma non credo sia molto comodo come cosa. Silenzio, consigliere, silenzio che non vi sentono. Consigliere Varaschin. Sì, non era per accentrare, è perché hanno un estremo bisogno, devono dire di no purtroppo a qualche famiglia che purtroppo non ci sono campi. Grazie. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Non ne vedo. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, consigliere De Antoni, prego. Volevo comunicare il mio voto contrario a questa delibera, non tanto per la delibera in sé, ma perché con questa delibera si dà avvio alla progettazione di un'iniziativa e di un'opera che diciamo, secondo me non è stata sufficientemente approfondita e che al momento, con i dati che io ho a disposizione, non condivido. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Alla delibera in oggetto è discussa. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 favorevoli, contrari? 6. Ok, e astenuti 0. La delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 6 e astenuti 0.
Passiamo al prossimo punto. Prossimo punto, punto numero 5 dell'ordine del giorno, bilancio consolidato, anno 2021, approvazione. Sì. Allora, lascio la parola al vice sindaco, assessore al bilancio, ma prima vorrei dare un benvenuto alla dottoressa Olivia Da Parè, che è la nuova responsabile dell'ufficio della ragioneria del Comune di Vittorio Veneto, a cui auguro un buon lavoro e tante soddisfazioni nel nostro Comune. Dottoressa, lascio la parola a lei e... Silenzio però. No. Allora, dottoressa, prego. Buonasera a tutti. Sono contenta di essere qua stasera. Ho preso servizio da poco, quindi sono un po' emozionata perché chiaramente non conosco ancora molto bene le varie dinamiche. Io sono proprio una tecnica, sono una ragioniera, quindi mi occupo proprio strettamente del bilancio. E niente, volevo dire un attimo di portare pazienza per qualche mese in modo che io prenda un po' visione del bilancio nel suo complesso. Comunque vi prometto che metterò il massimo impegno. Grazie a tutti. Grazie dottoressa. Lascio la parola all'assessore, vice sindaco, prego. Grazie. Approvazione del bilancio consolidato 2021. La normativa fissa la scadenza della redazione del bilancio consolidato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Come ogni anno, noi con una delibera del 22 dicembre 2021 abbiamo individuato il gruppo amministrazione pubblica, il cosiddetto GAP del Comune di Vittorio Veneto, che è formato dal Consorzio per i Servizi di Igiene e Territorio CIT, l'Istituto Cesana Malanotti, Piave Servizi e Vittorio Veneto Servizi. Abbiamo individuato poi il perimetro di consolidamento di questi enti, che sono, per quanto riguarda l'Istituto Cesana Malanotti, un ente strumentale controllato in quanto il sindaco nomina il CDA, mentre i enti strumentali partecipati sono il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio, in cui abbiamo una quota di partecipazione del 9,40%, la Vittorio Veneto Servizi totalmente partecipata e la Piave Servizi SPA, che abbiamo un 6,0243. E quindi andiamo poi a consolidare il bilancio di queste società. Bene, apriamo la discussione, prego. Consigliere Dus, prego. Una domanda che c'entra e non c'entra, Cesana Malanotti, alla luce dei rincari, eccetera, che anche naturalmente la casa di riposo subirà. Mi è stato chiesto se l'impianto fotovoltaico del Cesana, immagino non sappiate rispondermi adesso, però magari se mi fate un appunto, è in funzione e l'energia viene scambiata, insomma, se è un impianto che funziona, ecco. Così se mi fa questo. E poi invece per quanto riguarda le farmacie, un anno fa credo fosse, quando noi approvammo la questione legata all'inglobamento con l'Alpago, con le farmacie dell'Alpago, posi un quesito, non credo a lei segretario, quello, no, ecco, allora quello prima, ne abbiamo cambiati molti, scusi, legato al fatto del controllo analogo da parte dalla nostra società, come poteva avvenire il controllo analogo su un comune diverso. Non so se mi sono spiegato. La società delle farmacie è del Comune di Vittorio Veneto, 100%. Ora noi gestiamo anche delle farmacie di un altro comune. È una società in house e quindi prima si è parlato appunto del fatto che il comune deve esercitare il controllo analogo.
come può farlo il comune, un altro comune, il comune di Alpago sulla società? Ecco. Allora, se mi dà una risposta... No, non è una risposta. Stiamo approfondendo la questione del controllo analogo che dovremo fare sulla Veneto Servizi. Abbiamo anche un incontro, sarà oggetto nel controllo analogo che dovremo portare qui in Consiglio una delle prossime sedute. E nel merito della domanda che ha fatto lei, sì, non l'ho neanche approfondita, non saprei darle in questo momento una risposta, è solo per quello, poi approfondisco e le saprò dare una risposta. Sì, perché la legge, adesso vado un po' a memoria, poneva un vincolo territoriale. Sì, No. sì. Allora, siamo extraterritoriali. Allora va bene tutto. Che mi ha posto l'occasione. No, a noi è andata benissimo, non c'è nessun problema. Credo che insomma adesso non ho visto i bilanci, ma va bene anche le farmacie dell'Alpago. Poi visto i bilanci totali mi sembrano positivi, ecco. Però è proprio una questione di forma, per quanto dicevo prima anche al sindaco. Poi non vorrei che un giorno, siccome voto magari anch'io, alzo la mano, la Corte dei Conti mi dice ma tu hai votato una cosa. Siccome dopo non è che si guarda chi c'era, chi non c'era, quella sera come era andata, e dopo la mano l'abbiamo alzata tutti, insomma. Ecco, allora vorrei essere certo di questa cosa, grazie. Quesito chiaro, sì. Qualche intervento o domande tecniche alla dottoressa? Consigliere De Antoni, prego. Sì, nessuna domanda, ma solo un'osservazione che questo documento sembra più inutile, insomma, ecco, onestamente l'abbiamo detto anche altre volte, cioè mettiamo assieme 3 bilanci, diciamo, economici veri e uno finanziario che poi diventa anche economico, che non ha nessun riferimento con tutto il resto. Quindi è una previsione di legge che dobbiamo rispettare e la rispettiamo. Solo per fare un esempio, il conto economico del Comune di Vittorio Veneto nel 2021 era negativo per 1.976.000 euro rotti, il conto consuntivo ha rilevato un avanzo di quasi 6 milioni di euro. Mettere vicino queste due cose non ha nessun senso, no? Per cui, insomma, per come dire, adesso la dottoressa è appena arrivata, ma per rispetto per il lavoro che hanno fatto gli uffici, il mio voto è favorevole, ma ben sapendo che è una cosa che purtroppo non serve a niente, ecco, questo è sicuro. Questa volta Mi dispiace che debbano fare tanto lavoro per niente, ecco. Sono d'accordo con lei, anch'io non ho mai questa volta. Metta verbale segretario che il Presidente è d'accordo con me perché è un fatto eccezionale. Sono d'accordo con lei. Va bene, altri interventi? No, non vedo interventi. Allora facciamo una dichiarazione di voto, andiamo in dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto, andiamo in votazione per la delibera in oggetto. Favorevoli? 14 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 2. La delibera è approvata con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 2. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 14, contrari 0, astenuti 2. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 6. Documento unico di programmazione 2023-2025, presentazione e poi approvazione. Chiedo al Vice Sindaco di illustrare il documento. Prego, Vice Sindaco. Grazie. Anche questo è un documento che gli enti devono esprimere la propria gestione del principio della programmazione ogni anno, dovrebbe essere presentato entro il 30 di luglio e mi ero impegnato col consigliere De Antoni a portarlo senz'altro entro il 30 di settembre.
È un documento molto, che è teoricamente un documento molto importante, che però si traduce in un documento molto corposo di oltre 220 pagine. Il primo anno che è stato presentato credo fosse il 2015 e si discuteva anche l'altra sera in commissione col consigliere Tonon, che è il primo anno, quando era è stata una cosa tremenda, perché appunto con tutto questo tipo di documento veramente non si capiva dove si andasse a parare con tutto quello che veniva richiesto. Noi nel tempo, tutti quanti, in questi anni, in questi 7 anni dovrebbero essere, abbiamo cercato di renderlo più leggibile, più semplice, cerchiamo ogni anno di apportare i miglioramenti necessari per fare in modo che anche voi consiglieri e chi lo legge sia proprio appunto più chiaro per tutti. Non è semplice, speriamo nei prossimi anni di arrivare veramente a fare di migliorare ancora questo lavoro. Per quel che riguarda intanto questo documento, vi dico già, ci sono state inserite delle novità che riguardano principalmente l'inserimento di tutto quel capitolo del PNRR, che è stato inserito, che prima, quando abbiamo fatto il bilancio, tutto questo capitolo non c'era. E visto che l'emergenza Covid è cessata, è uscito tutto il discorso riguardante l'emergenza Covid. Sono stati aggiornati alcuni dati economici, aggiornamenti da un punto di vista per dire dei posti alle scuole materne, elementari e medie. Abbiamo aggiornato i contratti di collaborazione, abbiamo aggiunto tra gli obiettivi tutti quelli del PNRR, abbiamo aggiornato il piano opere pubbliche, abbiamo aggiornato lo stato delle opere pubbliche, abbiamo aggiornato il programma forniture, beni e servizi. Vi è balzato all'occhio la fornitura di energia elettrica con la cifra importante che siamo andati a inserire. Abbiamo aggiornato il piano delle alienazioni e su questo vi anticipo una cosa che era emersa in commissione. A pagina 11 del piano delle alienazioni è stato tolto, a pagina 11, se avete il documento davanti, con il presente piano, c'era scritto con il presente piano, pertanto viene adottata anche la variante al PRG relativa all'area in oggetto. Questa cosa qua era totalmente sbagliata ed è stata tolta, ecco, perché veramente è un refuso, perché mediamente col DUP a fine anno si adottava anche, è un refuso che abbiamo tolto. Ringrazio il consigliere De Antoni che si è accorto. Qui direi che mi fermo, rimango con le domande, poi vediamo tra me e la dottoressa Da Parè di rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione. Prego. Consigliere De Bastiani, prego. Allora, riprendo una considerazione che ho fatto prima in conferenza di capigruppo. Ci troviamo a discutere del DUP, il documento più importante che un'amministrazione e che il Consiglio Comunale è chiamato a discutere, e come al solito viene messo in mezzo ad altre 5, 6, 7, 8 delibere, in modo che la cosa diventi come quasi una scocciatura. L'avevamo già detto altre volte, lo ridico questa sera: il DUP meriterebbe una serata tutta dedicata a questo documento, minimo. Mi stupisce il fatto che l'illustrazione del documento si sia risolta nelle poche parole del vice sindaco, praticamente non è stato presentato. Quindi ogni consigliere si arrangi per conto suo e si arrangi
in base al materiale che ha avuto non più di 6-7 giorni fa e che quindi alla sera ha dovuto guardarsi, ma insomma se ci fossero stati anche 15 giorni forse non sarebbe stato male. In più, come ci ha illustrato il vice sindaco, questa volta abbiamo un capitolo dedicato ai fondi PNRR, che non dico niente, insomma. PNRR è stato paragonato al piano Marshall del dopoguerra, quindi è il piano che dovrebbe rilanciare il nostro paese, e sul quale si basa il futuro appunto della nostra nazione e di conseguenza della nostra città. E con stupore ne sento parlare per la prima volta in Consiglio Comunale questa sera, a giochi fatti, come è successo prima, come denunciava prima il consigliere De Antoni per quella variazione. Cioè, e approfitto per rispondere al consigliere De Antoni la risposta che non hanno dato la Giunta. Perché le cose si fanno così? Consigliere, si fanno così perché il Consiglio Comunale è considerato una rottura di scatole. Cioè è un obbligo che si deve svolgere, ma che purtroppo la Giunta deve sopportare, e ci dimostra come mai lo sopporta, presentandoci ogni volta, no, la frittata pronta, e dice: questa è la minestra e quella è la finestra. Io mi sono guardato un attimo il PNRR, che, ripeto, appunto, esclusa la questione della caserma Gotti e della Valle Apesina, quei 5 milioni di finanziamento, di cui ne avevamo parlato effettivamente in Consiglio Comunale, per tutto il resto lo vediamo questa sera per la prima volta. Il piano prevede 6 punti strategici. Noi siamo interessati prettamente a 4, 2 sono di rilevanza nazionale, e qui nel mio piccolo, quello che ho potuto vedere, e appunto mi sarebbe piaciuto potermi confrontare anche con tutti gli altri su delle decisioni così importanti, rilevo molte incongruenze. Per esempio sulla missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, mentre dove l'amministrazione si impegna per una quota di circa 600.000 euro, le voci turismo e cultura, che appunto secondo le intenzioni del legislatore investe sul rilancio dei 2 settori, li dichiara i 2 settori che caratterizzano l'Italia, il turismo e la cultura, dei 600.000 euro zero assoluto. Quindi vuol dire che la Giunta ha ritenuto che sulle opportunità offerte da questo piano alla voce cultura e turismo non fosse niente di interessante sul quale investire o sul quale impegnarsi. La missione numero 2 mi lascia perplesso ulteriormente, in quanto dovrebbe comprendere interventi per l'agricoltura sostenibile e per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti. Prevede azioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato e
e iniziative per il contrasto del dissesto idrogeologico per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio. Noi troviamo 4 voci, un investimento di 100, 200, 300, 400, 500, anche qui 600.000 euro, esclusivamente su efficientamento energetico e illuminazione pubblica, diviso negli anni 2021, 22, 23, 24. Non che non sia importante questa voce, però non mi sembra che c'entri in pieno gli obiettivi che il PNRR aveva proposto. La stessa cosa vale per la missione numero 4, che allora in tutto il ciclo si intitola Istruzione e ricerca. In tutto il ciclo formativo prevede l'aumento dell'offerta di posti negli asili nido, favorisce l'accesso all'università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma il reclutamento e la sua formazione degli insegnanti. E qui a Vittorio Veneto decidiamo di investire appunto e di cercare di mirare questo obiettivo investendo 850.000 euro sulla manutenzione straordinaria dell'ex asilo di San Giacomo. Ben venga la ristrutturazione dell'asilo di San Giacomo, ma mi sembra che neanche qui l'obiettivo sia neanche sfiorato. Si conclude con la missione 5, inclusione e coesione, dove appunto ci sono gli investimenti più importanti, sono quei 5 milioni che saranno destinati al recupero della caserma Gotti e interventi Valla Pisina, destinazioni che noi avevamo e continuiamo a contestare, perché effettivamente a nostro avviso quei soldi dovevano essere investiti altrove e in emergenze più immediate, e l'obiettivo era coesione e inclusione, investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro, sostiene il sistema duale e l'imprenditoria femminile. Promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione. Anche qui mi sembra che siamo distanti dagli obiettivi. E per il momento mi fermo qui. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. Consigliere De Antoni, prego. Parto un po' più da lontano rispetto al consigliere De Bastiani, dicendo che nella presentazione che il sindaco ha fatto del documento, leggo tra l'altro: con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività del Comune, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta all'inizio di ogni esercizio le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere, eccetera, eccetera. E potrei continuare a leggere ancora queste parti, che sono tutte condivisibili e su cui non si può non essere d'accordo. Ma se noi passiamo dalle parole ai fatti, non troviamo traccia di questi principi. Non troviamo nel documento alcuna considerazione proposta su quanto nel frattempo è successo. C'è stata la pandemia, è stato predisposto a livello nazionale il PNRR, di cui ha parlato adesso il consigliere De Bastiani, che ha cercato di rispondere in maniera rilevante, in maniera forte alla crisi pandemica. C'è stato l'aumento dei costi delle materie prime, l'inflazione, l'aumento dei costi di tutti i beni di consumo, c'è stato l'aumento esponenziale dei costi del gas e dell'energia elettrica, con pesanti ripercussioni su comuni e soprattutto sui cittadini. Di tutto questo, vi assicuro, perché io l'ho letto tutto, di tutto questo non si trova traccia nel documento, ad eccezione di un capitolo che è quello che ha illustrato il consigliere De Bastiani relativo al PNRR e che poi viene ripreso anche negli obiettivi che sono riportati nella parte finale colorata.
Allora io mi chiedo, ma di fronte a tutti questi fatti così rilevanti, possibile che non ci sia nessuna indicazione della Giunta sulla programmazione delle attività dell'ente? Nessuna indicazione su progetti e iniziative da realizzare a seguito dei fatti sopra riportati e dei finanziamenti prioritari da chiedere per il nostro comune nell'ambito delle 5 missioni. Cioè mi aspettavo che rispetto alle 5, io ne avevo 5, ma sono 6 le missioni del PNRR, l'amministrazione dicesse su queste missioni penso di richiedere questi finanziamenti che sono necessari a raggiungere certi obiettivi che ci siamo dati. Qui non c'è questo, c'è sempre c'è la partecipazione al bando. Se il bando viene finanziato diventa un obiettivo poi del piano del DUP e un obiettivo contenuto nel PNR. Io credo che questo sia una cosa sbagliata che dovrebbe essere assolutamente modificata. È 3 anni che lo dico, ogni volta mi fate dei sorrisi dicendo che forse ho anche ragione, però alla fine i documenti sono il quarto anno, 21, 22, 23, il terzo anno che leggiamo questi documenti, sono per la parte, chiamiamola politica, sempre uguali, identici. È stato fatto quest'anno, e lo riconosco, un grosso sforzo dagli uffici che ha cambiato delle cose, ha aggiornato i dati. L'assessore ha letto queste cose che avevo richiesto anch'io agli uffici, ha portato delle modifiche, ci ha messo del suo, ma dal punto di vista, chiamiamolo politico inteso in senso buono, cioè della programmazione, del futuro, dello sviluppo, non si è fatto niente. Sono successe queste cose, la Giunta non si è accorta. Deve essere questa un'isola felice dove queste cose non succedono. Poi, fatta questa premessa, io sono entrato anche nel dettaglio di alcuni punti che cerco di presentare rapidamente. Ad esempio, nell'elenco dei patti territoriali, questa parte è contenuta a pagina 46, vengono riportate tutti i patti che sono stati sottoscritti recentemente o negli anni precedenti con i diversi soggetti, i diversi enti. Tra questi c'era l'accordo di collaborazione scientifica per il recupero delle facciate dei palazzi a Serravalle, che era fatto con l'Università di Trieste, il CNR e la Soprintendenza. Nell'attuale documento non c'è più questo perché è finito, abbiamo preso atto che, poi dirà il sindaco di che cosa. Poi nel capitolo che riguarda l'analisi strategica delle condizioni interne si parla del ruolo che l'ente già possiede e che può far valere nell'ambito dei rapporti con i gestori dei servizi pubblici locali. Cioè il comune può dire qualcosa alle società che gestiscono i servizi pubblici locali. Ad esempio, mi torna in mente sempre Piave Servizi. In vari consigli comunali abbiamo chiesto alcune cose, sono state portate avanti. Mi sarebbe piaciuto che nel documento, se questo è davvero quello che dice il sindaco all'inizio del documento, se questo è vero, avrebbe dovuto dire abbiamo fatto richiesta a Piave Servizi di rimettere in sicurezza le sorgenti dell'acquedotto oppure abbiamo ottenuto quell'altra cosa che avevamo chiesto per la piscina. Qui non c'è niente. Poi, sempre in questo capitolo, si parla delle necessità finanziarie che ci saranno nei prossimi anni, nessun riferimento a quel mutuo che pensavamo di fare, che il sindaco ci ha proposto in un consiglio comunale di fare per il teatro. Cioè, ma allora vuol dire che non lo facciamo più? Se uno legge questo documento vuol dire che nel 2023 non faremo questo mutuo? Bene. Poi nel capitolo partecipazioni viene indicato anche il GAL dell'Alta Marca, Alta Marca Trevigiana Società Cooperativa Responsabilità Limitata, di cui credo è direttore un nostro consulente importante e anche direttore. È anche ben retribuito, 40 di qua, 20 no, perché ho visto quanto. Ma lasciamo stare, scusate, mi fate perdere il filo. Ma io dico, è possibile che gli chiediamo al direttore del GAL di venire un giorno a illustrarci le attività che loro fanno, cosa hanno fatto per Vittorio Veneto, cosa potrebbero fare? È una richiesta che faccio. Andando avanti, ecco, quando anche l'anno scorso avevamo parlato a lungo degli indirizzi generali per le società controllate e di fatto gli uffici hanno aggiornato parzialmente quegli indirizzi che avevamo dato alla Vittorio Veneto Servizi e alla Cesana Malanotti. Io chiedevo, se era possibile, che venisse richiesto a entrambi gli enti di presentarci una relazione un report rispetto a quello che avevano fatto
sui nostri obiettivi, perché faccio un esempio che vi stancherà perché me l'ho ripetuto già 3 volte in 3 anni. Cioè, chiedevo di fare un progetto da parte della Vittorio Veneto Servizi per la distribuzione dei farmaci a domicilio. Grandi discussioni, c'è, non c'è, si fa. L'abbiamo messo l'anno scorso, quest'anno è stato rimesso dall'ufficio identico, non ha molto senso che lo rimettiamo identico, no? Cioè, perché può darsi che abbiano già fatto e abbiano già risolto il problema, però che qualcuno ce lo venga a dire, ma nel documento questa roba ci doveva essere, altrimenti. Poi, vabbè, per dire la verità, Assessore, in Commissione avevo rilevato alcune incongruenze sulla tabella opere pubbliche. Si parlava di opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti. C'era l'esempio, che mi ricordo a memoria, della discarica di Forcal, in cui si diceva che in questa tabella, quindi opere finanziate ma non ancora ultimate, finanziate, c'era 1.300.000 finanziato. No, nella tabella è scritto così. Vabbè, volevo dire che c'erano delle correzioni da fare. C'è poi a pagina 160, c'è alla voce energia e fonti energetiche, si trova quella previsione di entrate dai pannelli fotovoltaici, credo sono 445.000 euro che provengono dalla vendita dell'energia al GSE, penso. Volevo dire, questa previsione tiene conto che abbiamo fatto questo ricorso al TAR. Volevo anche capire meglio le motivazioni di questo ricorso, perché io personalmente ho delle riserve su queste contrapposizioni che ci sono così frequenti tra comune, regione, Stato, cioè siamo tutti all'interno della stessa organizzazione, diciamo, e chiaramente il fatto che sia stata aumentata, siano stati previsti questi extra profitti e che possono essere in qualche modo recuperati dallo Stato. Lo Stato ha ragione a chiedere questo, perché altrimenti non avrebbe i miliardi, 11 mi sembra miliardi, per investire poi sulla distribuzione ai cittadini e sulla riduzione. Allora al Comune di Vittorio Veneto questo comporterà un onere, certamente, però dall'altra parte il Comune di Vittorio Veneto riceve qualche aiuto per le altre cose, non per l'energia elettrica forse, ma vediamo, perché ancora non sono stati emanati tutti i provvedimenti. Comunque hanno tolto l'IVA, hanno fatto qualche cosa per ridurre i costi dell'energia elettrica ai cittadini e anche agli enti. Adesso questa cosa può essere, non so come verrà portata poi, però mi è sembrato, come dire, se non forzato, perlomeno fin troppo tempestivo questo ricorso, ecco, onestamente. Vediamo anche come vanno a finire le cose, però comunque concludendo a questo punto di sta cosa non si parla, no? Perché non è stata fatta. Mi piaceva dirlo, mi sarebbe stato bello dirlo. Quanto tempo ho, Presidente? Avendo il doppio del tempo? Già 14 minuti? No, posso parlare, perché devo parlare assieme di 4 punti che poi ci sono, nella parte finale, vengono proposti anche i seguenti atti programmatori, che sono quei 5 atti programmatori. Il programma delle assunzioni, la programmazione del fabbisogno del personale, la programmazione delle opere pubbliche, la programmazione degli acquisti dei beni e dei servizi, la programmazione delle alienazioni dei beni immobili, la verifica delle aree da destinare a residenza e attività produttive, la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma. Questi atti, si dice nel documento, nella delibera, vengono approvati con questa delibera. Quindi oltre a approvare il DUP, io approvo specificatamente questi punti. Allora, se vado un po' a vedere che cosa c'è scritto, qui anticipo che un'osservazione fatta sulla programmazione del fabbisogno di personale, l'assessore mi ha telefonato scusandosi che questa sera non poteva essere presente e abbiamo condiviso alcune cose, però diciamo anche le mie riserve diciamo, sono state in parte condivise dall'assessore. Cioè, è possibile che il piano delle assunzioni preveda solo come... Sì, ho capito, devo cercare la pagina. Pagina 169. Cioè, è possibile che il piano delle assunzioni sia così scritto: sostituzione del personale cessato a qualsiasi titolo, fatte salve le diverse disposizioni della Giunta Comunale, e fermo restando il rispetto dei limiti finanziari alla spesa del personale e degli spazi assunzionali. Cioè, il piano, la programmazione del fabbisogno di personale deve tenere conto di una serie di considerazioni. Ad esempio, se noi andiamo a guardare solamente le assunzioni e le cessazioni che sono avvenute nel corso del 2022, programmando anche quelle fino al 31 dicembre,
l'assessore mi dice c'è un delta positivo, cioè facciamo più assunzioni delle cessazioni. Però se andiamo a guardare le cessazioni, per esempio dal 1 gennaio al 15 settembre, forse al 15 settembre sì, cosa trovo? Trovo che ci sono state 15 cessazioni, di cui 6 per messa a riposo in quiescenza, quindi vanno in pensione, 9 sono persone che si dimettono, persone che vanno in mobilità. Ci sono anche delle spiegazioni su questo, no? Perché ci sono tutte queste graduatorie che vengono fatte dai diversi comuni, uno può partecipare poi quando è qua passa di là, cioè, ci sono però questi temi devono essere affrontati ed scritti se parliamo di queste robe, di queste programmazioni del fabbisogno, altrimenti, cioè, diciamo, nel piano delle opere pubbliche, questo quando tornerà l'assessore, che poi gli devo parlare anche di questo, diciamo, inseriamo nel piano delle opere pubbliche tutti i progetti che vengono finanziati, perché è quello anche che viene fatto nel piano delle opere pubbliche. Allora, secondo me questo deve essere assolutamente migliorato e spero che nella fase di aggiornamento del DUP che dovremmo fare entro novembre, entro il 15 novembre, questa cosa ci sia. Venendo alle opere pubbliche, torna l'assessore? Va bene, perché passo avanti sperando che torni l'assessore. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Ecco, in questo caso, per la verità, il documento è molto dettagliato. Prende atto che l'asta del giugno scorso è andata deserta e quindi nel nuovo piano si è provveduto a ridurre i valori a base d'asta di alcuni immobili. Nel piano 2023-2025 però viene aggiunto un nuovo immobile. Si tratta di quest'area che c'è lungo la strada statale 51 in via Menarè a San Giacomo, di circa 4.000 metri quadri, che è classificata nel vigente PRG come area verde, all'interno del PIP approvato ancora nel 1991. Allora, si proponeva, adesso mi dicono che è stata cambiata, è stata tolta una parte, proponeva per una migliore valorizzazione del lotto di adottare una variante per la riclassificazione di questa zona da ZTO di tipo F, cioè servizi, a ZTO di tipo produttivo, quindi poi leggendo all'interno il tipo commerciale, eccetera. Approvando il DUP noi anche approviamo questo piano di alienazione e valorizzazione e approvavamo anche la variante, però anche su questo, prima di vendere, se volete vendere il terreno, lo vendete come agricolo o lo vendete come commerciale? Non faccio il secondo intervento, mi lascia finire questo? Grazie. Prego. Voglio dire, come fate a dire che il richiedente pagherà 93 euro a metro quadro, 90 euro a metro quadro se vendete un terreno agricolo? Perché gli dovete promettere poi che lo trasformate in terreno commerciale? Sì. Allora andiamo avanti, allora diciamolo subito, allora abbiamo il coraggio di dirlo subito. Silenzio in aula, silenzio. No, scusi, perché Prego, scusate, perché questo escamotage di togliere quelle due righe è, diciamo, corretto dal punto di vista procedurale, però la legge dice che quando il comune ha una proprietà e vuole incassare più soldi, può modificare lo strumento urbanistico Allora, dite che facciamo così, cioè perché se dite che facciamo così, io sono contrario al consumo del suolo e dico così che non è corretto togliere 4.000 metri quadri di verde e utilizzarlo per attività commerciali quando su Vittorio Veneto ce ne sono tantissime disponibili e chiuse. E questo soprattutto, questa variante, questa proposta va a essere presentata proprio a pochi giorni, spero a poche settimane, dalla presentazione del PAT. È vero, Sindaco, che lei ci ha detto l'ultima volta che a settembre-ottobre veniva portato il PAT in discussione? Cioè, se è vero, che senso ha fare questa variante adesso? L'assessore, non rientra l'assessore delle opere pubbliche, però volevo dirgli che
il piano che ha presentato è un piano desolante per quanto mi riguarda, da un assessore che è dotato solitamente di grande fantasia e anche di notevole fiducia sui finanziamenti futuri. Se voi lo guardate, di nuovo c'è solo uno stanziamento di 780.000 euro per manutenzione straordinaria per dissesto idrogeologico in 12 siti, di cui neanche i giornali finora ne hanno parlato, quindi deve essere una cosa recente perché non ne abbiamo mai sentito parlare, neanche i giornali ne hanno parlato. Nessun'altra, su questo piano non c'è nessun'altra novità, nessuna nuova proposta, salvo lo slittamento nel futuro. Il primo anno di intervento sarà il 2025 della realizzazione del campo da rugby e un nuovo aggiornamento, io credo sia il terzo, del costo delle opere per la riqualificazione delle piscine, per cui nel 2023 si prevede solo la stesura del progetto. Siamo passati da 600.000 euro che era un progetto a 980.000 che era l'altro, adesso siamo arrivati a 1 milione. Se aspettiamo però il 2023 a fare il progetto e poi lo appaltiamo nel 2024 arriverà a... È una priorità o non è una priorità? Non è una priorità a questo punto, io devo dire questo, insomma, e questo mi dispiace. Ma come possiamo approvare il DUP con queste carenze sul piano delle assunzioni personali, sul piano delle opere pubbliche e con questa correzione all'ultimo del piano delle alienazioni? È molto difficile. Grazie consigliere. Grazie a lei per avermi dato un po' di tempo in più. Altre prenotazioni? Prego, consigliere Tonon. Grazie Presidente. Comincio dall'inizio con una curiosità perché mi ha incuriosito perché per il semplice motivo che non ho capito perché è stata modificata, magari non è una cosa rilevante. All'ultimo capoverso di pagina 2 si parla, seconda e ultima parte della sezione operativa denominata Programma del personale opere pubbliche, acquisti e patrimonio nell'edizione vecchia, e qua toglie gli acquisti. Cioè, perché toglie gli acquisti? Punto di domanda. Proprio l'ultimo capoverso di pagina 2. No, è una curiosità, sa perché? Perché se poi andiamo alla copertina di pagina 167, giustamente, perché da quel che so è così, programmazione personale, opere pubbliche, acquisti e patrimonio. No, io opere pubbliche e patrimonio. No, ma appunto, ma ho chiesto come mai è tolto, era una curiosità, cioè, nel senso che qualcuno ci ha lavorato, non ha fatto copia e incolla, era una curiosità, chissà perché hanno tolto e poi è cambiato anche sotto, perché ovviamente manca il programma degli acquisti beni e servizi, che era la penultima riga, e nell'ultima il programma degli incarichi di collaborazione, cioè è stato proprio lavorato, diciamo, era per capire perché quando dopo invece vengono riportate. Ma ripeto, questa è una mera curiosità. Una mera curiosità. Vabbè, poi una puntualizzazione, Sindaco, perché, rispetto a quello che ha detto prima. Nel programma di mandato, e qua è riportato dove parla di energia, pagina 9, verificare i costi dovuti al passaggio di gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento all'attuale sistema fornitura calore e, se non risultassero convenienti, ripristino del metodo attuato con l'amministrazione da RE. Non c'era scritto abbiamo comunque intenzione di tornare alla gestione del calore. No, era scritto un'altra roba. Era scritto un'altra roba qua. Questo è il vostro programma di mandato, non me lo sono inventato io. Poi volevo sapere se c'era stata qualche evoluzione o involuzione riguardo al centro servizi per le imprese citato e l'esplorazione delle potenzialità ad oggi inespresse del concetto di centro commerciale naturale, se avevano dato qualche risultato, diciamo così. Andiamo più specificamente nel DUP, a parte gli obiettivi, ma di questi ha già parlato sia
quelli delle pagine relative al PNRR. Ne ha parlato sia il consigliere De Bastiani che il consigliere De Antoni. Solo una correzione a pagina 26, non è transazione ecologica, è transizione. Per le transazioni è meglio fare un'altra roba. In banca. Un'altra roba, appunto. Pagina 26. Ecco, sono stati aggiornati, come giustamente e correttamente ha detto, si fa ogni qualche anno, come ha detto giustamente il vice sindaco, alcuni dati, fra cui quelli delle scuole. Devo dire che se questi sono i dati, sì scusi, siamo a pagina 37, sono obiettivamente un po' preoccupanti. Sì, non a Vittorio Veneto, ahimè, diciamo in quasi tutto il mondo occidentale purtroppo, quindi non siamo né meno né più bravi degli altri da questo punto di vista. Sono un po' preoccupanti perché il numero dei residenti è calato ancora, è una costante, qualche anno di più, no, calano sempre. A volte c'è una leggera flessione nel senso che il segno meno è meno rosso, diciamo così, però continuano a calare. E quindi tutte quelle iniziative che erano state presentate, diciamo, all'inizio del mandato come strumento per cercare di fare in modo che giovani coppie, eccetera, eccetera, forse non hanno portato grandi risultati. Ripeto, non è una colpa, è una constatazione che, ahimè, evidentemente c'è un trend che è difficile invertire per chiunque, per qualsiasi amministrazione, con qualsiasi tipo di iniziativa. Noto però che dai 490 posti delle materne passiamo a 370. Siccome si parla solo, presumo, di quelle pubbliche, è un dato, come dire, che fa pensare. Poi va bene nelle medie, per esempio, nelle elementari cala di meno, però diciamo il calo ahimè si farà sentire. Stiamo continuando a invecchiare, per cui avremo bisogno di forze nuove. Il dato che invece è in controtendenza, e questo dimostra che, anche se sì è vero, ce lo diciamo sempre, città turistica eccetera, io ricordo benissimo che nel convegno che fu fatto primi mesi del 2019, che poi so che è stato utilizzato anche quel libretto lì, gli atti del convegno sulla manifattura vittoriese, diciamo così, per fortuna hanno dimostrato che per scelte fatte negli anni 70 e scelte continuate da tutte le amministrazioni negli anni successivi, la nostra zona industriale, per fortuna, è una zona industriale che regge. Tant'è vero, se guardiamo i dati sull'occupazione, sia nel decennio che anche le differenze annuali confermano una crescita di totale di 81 occupati, quindi sono 8.675 di tutte le attività ovviamente, e in particolar modo per quanto riguarda imprese femminili più 82, imprese giovanili più 33, imprese di stranieri più 42. Dico per fortuna, perché sono anche tutti questi sono anche il nostro futuro. Mi ero segnato anch'io quello delle facciate, perché anch'io non l'ho più trovata, mentre la tram l'avevo vista, presumo sia stata tolta proprio perché è scaduto il... È scaduto. Vado avanti. Ah sì, ci ritorno, ma siccome anche l'altro anno ho fatto la stessa domanda, ma temo che siamo al punto di partenza per quanto riguarda pagina 56 sulle partecipate, cioè le partecipazioni che il Comune ha, non solo partecipate, anche controllate e altro. Ho l'impressione che per qualcuna si parli di capitale sociale, per qualche altra si parli di patrimoniale, cioè nel caso della squotata, di quanto viene quotata, cioè del totale in base alla quotazione, non del capitale sociale. Ma siccome qua si parla di capitale sociale, o è l'uno o è l'altro, perché il capitale sociale, per esempio, della Vittorio Veneto Servizi non è 3 milioni e 7. No, appunto.
E però, per esempio, nel caso della intermodale sono effettivamente 100.000 il capitale sociale. Non so se mi spiego. O si cambia l'uno o si cambia l'altro, insomma, ecco, giusto per questioni di correzione, perché di correttezza. Sì, appunto. Infatti l'avevo già... Pagina? Ah, scusi, pagina 56. Siccome era stato notato anche lo scorso anno. Vabbè, non c'è l'assessore ai lavori pubblici, vabbè, se può spiegare qualcun altro, era per capire riguardo al sottopasso di via Callarga, così non ne parla il collega De Antoni, dei 2 milioni previsti, qua c'è scritto realizzato 483.000, era per capire che tipo di lavoro era stato fatto finora, perché, ecco, se sono propedeutiche sono piuttosto care. Sì, visto che il tombotto tanto declamato ancora non c'è. Beh, l'IMU lasciamo perdere, tanto è sempre la solita roba. Ah, ecco, sì, disponibilità liquide. Già l'altro anno il collega De Antonio aveva notato che erano cresciute. Quest'anno sono cresciute ulteriormente, cioè siamo a 9 milioni e 2, da 7 milioni e 66. La domanda è vero che, come ha spiegato la dottoressa correttamente, cioè, qua si misura a fine anno, cioè dipende dal giorno in cui si misurano. Questo è vero, però il dato c'è. Forse anche il massimo raggiunto, diciamo così, è comunque molto, molto, molto rilevante. Forse troppo rilevante. Ah sì, pagina 67. Poi, ecco sì, vabbè, ma forse non so se ne parlerà qualcun altro, visto l'accenno che ne ha fatto il collega De Antoni, dei derivati, perché qua si parla dell'indebitamento e diciamo che le novità non sono esplicitate in maniera molto, molto visibile. Altra domanda, pagina 74, disponibilità e gestione delle risorse umane. Io ho visto che è esattamente la tabella dello scorso anno. Domanda, non è cambiato proprio nulla? Perché io ho quella dello scorso anno e mi tornano esattamente gli stessi numeri. Quindi volevo capire se è cambiato qualcosa o se è stato fatto un copia e incolla, come può accadere. Poi vado al salto, perché sennò il tempo vola, vado alle alienazioni. Concordo perché è inevitabile l'aggiustamento, diciamo così, dei valori, visto che se non si vende bisogna, ahimè, abbassare il tiro perché non c'è alternativa. Domanda, siccome ho visto c'è scritto che non è pervenuta cioè l'asta è andata deserta in sostanza, quella con scadenza 10 giugno 22, quindi non è stato venduto nulla. Volevo sapere se poi erano state presentate, perché so che in base al nuovo regolamento approvato un paio d'anni fa, forse se non ricordo male, quello del piano del regolamento delle alienazioni, se erano state presentate delle offerte successivamente alla chiusura dell'asta andata deserta. E poi una domanda, visto che io non l'ho vista, a meno che correggetemi se non l'ho vista, se l'amministrazione ha qualche idea sulla scuola Cosmo, perché qui sulla scuola Cosmo, sì, la vecchia Cosmo intendo, via Battisti, perché io non l'ho vista citata almeno, dopo ripeto non so se mi è sfuggita. E poi, visto che è di nuovo in alienazione la Mafil per 1.650.000, perché si dice non si può abbassare così, bisogna fare una valutazione ad hoc, com'era la questione relativa alla manutenzione del tetto e qualora fosse venduta cosa si pensa di fare con quella quantità, diciamo così, di materiale che c'è all'interno della Mafil, perché insomma sappiamo tutti che quando sono stati dismessi altri locali, quello era il magazzino comunale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Prima questione, Presidente.
Noi dovevamo fare le domande in commissione e non ci sono gli assessori spesso. Allora le facciamo in consiglio e non ci sono gli assessori. Allora, cosa che facciamo qua? Sindaco, adesso non è che chiedo che lei faccia un richiamo, però voglio dire, non c'è l'assessore ai lavori pubblici, al personale non c'è, quello Antiga, che non so di cosa si occupa, non c'è, c'è lei e deve rispondere per tutti, e le cose non le può sapere tutte lei. Siccome alcuni sono qua fuori che bevono il caffè, noi siamo tutti qua, richiami le persone, perché sennò cosa facciamo qua, mi domando noi, aspettiamo cosa? Cioè, almeno un minimo di rispetto per chi sta qui, insomma, cioè, stiamo lavorando tutti, ci stiamo impegnando tutti quanti per la città, compresi i consiglieri che si devono sentire le nostre improperie, però voglio dire, un minimo di decenza, per piacere. Ho dimenticato l'assessore alla cultura, ma non è che era molto rilevante la cosa. È là il posto dell'assessore. Veniamo al DUP. Questione fotovoltaico mi preme particolarmente, so che lei è molto sul tema del fotovoltaico. Adesso è partita questa questione legata al ricorso che è stato fatto, e anch'io come consigliere proprio di principio non condivido, perché poi costano queste cose. Costano in termini di avvocati, e i ritorni chissà mai quando ci sono, e quindi queste battaglie ne sono state fatte nei corsi degli anni anche da parte nostra, però io francamente faccio fatica a condividerle. Perché poi il paese è unico, la Regione Veneto è maestra in questo, nel fare ricorsi ogni volta che approva una legge, lo Stato fa ricorso, cioè praticamente diamo da mangiare solo agli avvocati, e i soldi dei cittadini purtroppo li spendiamo così. Compreso la mia collega qua di fianco. E invece sarei più interessato a capire se era stato preso in considerazione una questione che si sta dibattendo, e è quella delle comunità energetiche. Siccome l'impianto fotovoltaico che abbiamo noi è inserito all'interno di un'area industriale, le comunità energetiche. Mi chiedevo se era stata valutata l'ipotesi di mettere in rete l'energia che produciamo all'area industriale, creando una comunità energetica. Ci sono molte aziende lì che producono, e questa cosa qui, credo, siccome è una cosa che si sta sviluppando in questo periodo, potrebbe essere quantomeno un aiuto per chi non riesce a permettersi l'aumento dell'energia. Su questo tema mi allaccio anche per quanto riguarda la discarica di Forcal. Noi lì abbiamo la provincia che in conferenza dei servizi ci ha intimato di investire per il CAP, eccetera, eccetera, per fare tutte le operazioni, e i soldi che dobbiamo mettere su un sito che non è nostro sono molti. Allora in questo caso era stato valutato un esproprio, e eventualmente, siccome ci sono esempi di Contarina e anche Savno che stanno portando avanti l'installazione di impianti fotovoltaici nelle discariche, perché poi come tutti i sistemi di energia, di produzione di energia, tutti li vogliono, però non li vogliono nel proprio giardino, quindi no su quel campo, no su quel capannone. Ecco. Uno però, adesso in regione è passata la nuova legge regionale per l'impianto fotovoltaici, uno delle agevolazioni è appunto sulle discariche. Allora, siccome noi ne abbiamo una di inerti, mi chiedevo se era ipotizzabile poter farla. È chiaro che però, non essendo nostro il terreno, bisogna fare un po' di due conti, e quindi una valutazione su questo. Ecco, tutto questo sarebbe stato bello capirlo anche nel DUP. Invece sappiamo come viene fatto il DUP, lo legge lui, il consigliere D'Antoni, tutto. Consigliere Tonon anche, no, il sindaco no, non ha tempo di leggerlo, mi fanno la sintesi e io cerco di capire delle cose che avanti. mancano. No, allora,
Io lo dicevo prima anche al Presidente, il DUP è un documento di programmazione e potrebbe essere anche l'occasione per la Giunta stessa di dire: guardate cittadini, che quello che vogliamo fare, dove vogliamo portare la città è così, questo è dove lo vogliamo portare. Invece il DUP attuale è una fotografia di come di quando lei si è presentato, perché oltre al programma di mandato, appunto, a parte i refusi che vengono portati avanti, ecco, non c'è l'aggiornamento sui derivati. Allora, mi pare che sia successo qualcosa di abbastanza eclatante sui derivati recentemente e qui parliamo ancora invece dei derivati, sì, vedremo, faremo, eccetera. Allora, sui derivati non si voleva essere tanto espliciti? Benissimo, si poteva trovare comunque una formula differente. Ecco, siccome poi gli uffici questa cosa qui la devono scrivere e voi anche dovete avvallarla, ho un minimo di impegno, o se no si dice ai consiglieri: guardate che il DUP è quello del 2021, non prendetevi neanche la briga di leggerlo. Grazie, consigliere. Consigliere Bagliana. Sì, grazie. Allora, io volevo fare un appello al Presidente del Consiglio, perché, come è stato detto in precedenza dai miei colleghi, gli ordini, i punti inseriti in questo Consiglio Comunale sono molti, e tra cui appunto il DUP. Lei si era espresso già precedentemente, non so in che seduta, dicendo che avrebbe cercato di rimediare al fatto di non mettere troppi punti all'ordine del giorno, soprattutto quando sono punti importanti di discussione, anche perché risulta assai difficile prepararsi come un consigliere dovrebbe prepararsi nell'affrontare certe tematiche. Questo è. Ecco, quindi farei l'ennesimo appello appunto al Presidente del Consiglio perché stia un attimino attento sull'inserimento. Sono 2 mesi che non facciamo Consiglio Comunale, l'ultimo mi sembra sia stato fatto a fine luglio, è passato tutto agosto, è passata tutta settembre e adesso portate 9 punti tutti in un colpo. Secondo me è un po' anche voglio dire, io ho avuto qualche difficoltà a prepararmi, devo ammetterlo. Se uno deve prepararsi bene è quasi impossibile con tutti questi punti all'ordine del giorno. Detto questo, mi associo a quanto detto precedentemente dai colleghi consiglieri per quanto riguarda l'importanza di questo documento. Allora, lo citiamo tutti, nella sua, appunto, ripeto, dovrebbe esprimere la programmazione nei prossimi anni di quello che è la volontà e l'intento dell'amministrazione comunale. Fa specie però che l'assessore che dovrebbe illustrarlo lo liquidi in 2 o 3 battute: assessore non me ne voglia, scusi, cioè è impossibile, voglio dire, secondo me c'è un po' di mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri comunali, ma anche della cittadinanza, perché il fatto che lei o lei che rappresenta l'amministrazione in questo momento non illustri in modo completo e dettagliato quelle che saranno poi le azioni strategiche della Giunta e anche la questione operative della Giunta, secondo me è una mancanza anche di rispetto nei confronti dei cittadini. Ecco, qui stasera non ne abbiamo tanti, alcuni sono collegati da casa, però dobbiamo forse ringraziare il consigliere Tonò che è entrato nel merito delle condizioni esterne, della situazione, della fotografia che possiamo leggere per la città di Vittorio Veneto, ha fatto degli accenni per quanto riguarda la questione dell'aspetto demografico della città, ha fatto un riferimento alle questioni del lavoro e dell'occupazione nella nostra città. Sono tutte questioni che secondo me sono importanti e almeno una volta all'anno, dovrebbero essere riassunte, analizzate e quantomeno ritornate alla città. Questo documento secondo me serve anche come discussione, come raffronto tra quello che è stato fatto e quello che voi avete idea ancora di voler fare, ma anche qua non c'è un minimo non viene minimamente fotografato lo stato della città,
Quindi la città, che secondo me ha molteplici criticità, non dovute solo alla situazione delle condizioni economiche generali della nazione o delle situazioni economiche internazionali, come abbiamo fatto riferimento questa sera, ma criticità dovute anche all'operato stesso della Giunta, secondo me. E quando, se non ora, elencare o verificare o elencare quelle che sono, penso che anche voi vi giungano le lamentele o quantomeno le rimostranze da parte della popolazione in specifici ambiti, e quindi io penso che sarebbe un'onestà anche intellettuale da parte vostra dire quali sono le criticità, come intendete risolverle e quant'altro. Poi entrando nel merito magari vado anche ad elencarle quelle che noi riteniamo siano delle criticità, magari voi non le considerate tali, non lo so. Questa come premessa, quindi io inviterei magari nelle prossime volte, non so quando avrà l'occasione, ripeto, quando presentiamo appunto situazioni, documenti di questo genere, ne va anche un po' della dignità, penso, del comune stesso, no? Nei confronti, ripeto, della popolazione. Partendo poi nel merito, anch'io ho letto, sinceramente non l'ho letto proprio tutto, ho cercato di focalizzarmi sulle questioni più importanti. Alcune cose sono state dette, tipo il calo della popolazione, che è sì generalizzato, perdiamo parecchie centinaia di cittadini all'anno in termini demografici, di nascite e morti, però perdiamo anche morte e nascite, però perdiamo anche l'aspetto migratorio, cioè nel senso abbiamo anche poche persone che entrano a Vittorio Veneto e che si trasferiscono a Vittorio Veneto, e anche questo secondo me andrebbe fatta su questo un'analisi, perché andrebbero viste, cioè forse lei assessore l'avrà fatta, non lo so, però sarebbe interessante che le portasse un'analisi di entrata e di uscita verso i comuni limitrofi e anche le cause che spingono magari tante persone ad trasferirsi nei comuni limitrofi e vedere invece quali potrebbero essere le potenzialità per attrarre invece cittadini verso la nostra città, insomma, no? Ecco, per quanto riguarda la questione, per esempio, che abbiamo visto i numeri per quanto riguarda discorso sempre di incentivare l'attrazione anche di nuove coppie, mi soffermo solo sul discorso dell'asilo nido. Nei fondi del PNRR c'era un fondo molto importante per quanto riguarda la ristrutturazione o addirittura la costruzione, la realizzazione di nuovi asili nido, nel senso che tutti i comuni che hanno intercettato questo obiettivo, questo fondo era garantito. Allora il nostro comune, il nostro asilo nido offre 60 posti e sono sempre quei 60 posti standard da tantissimi anni, anche se l'offerta secondo me la domanda è aumentata, anche perché il servizio è rivolto anche a bimbi all'esterno, a neonati che non residenti anche nei comuni limitrofi. Quindi ecco, secondo me io penso che sia stato un errore non puntare eventualmente nella richiesta di un finanziamento per eventualmente realizzare un nuovo asilo nido e realizzare un polo di infanzia che attualmente sono le nuove forme di educazione, le nuovi modelli educativi, dove si va dal modello educativo dai 0 ai 18 anni, e proprio sui poli dell'infanzia c'erano parecchi soldi che sono garantiti, perché insomma abbiamo visto insomma che tutti i comuni che ne hanno fatto richiesta li hanno avuti. Ecco, io ripeto, nulla da togliere sulla ristrutturazione dell'ex asilo di San Giacomo,
Però insomma avrei optato per invece una realizzazione di un nuovo asilo nido all'interno della città, con una diversa collocazione, anche da un punto di vista urbanistico soprattutto. Ecco. Poi, per quanto riguarda il DUP, mi sono un attimo soffermata sulla questione degli indirizzi per le enti strumentali controllato Cesana Malanotti, e ho notato, adesso però devo riprendere la pagina, che rispetto al precedente DUP sono stati tolti dei punti di indicazione. Ho fatto un raffronto, ma l'ho fatto così per sbaglio anche, e ho visto che praticamente che sono stati tolti dei punti rispetto all'anno precedente. Volevo chiedere 58, grazie consigliere, se non ci vedo neanche più. 59, aspetta, scusa. Eccolo qua, sì, grazie. Sì, vedo che nell'attuale DUP sono stati inseriti 4 punti in cui noi pretendiamo, tra virgolette, dal Cesana Malanotti la verifica del rispetto degli standard prescritti, il report del contenzioso in corso, l'attenzione al benessere organizzativo, soluzioni per la risoluzione di eventuali conflitti interni e la strategia di miglioramento dell'immagine dell'istituto. Mentre nel vecchio erano inseriti anche altri punti, ad esempio il raffronto della situazione economica dei precedenti 2 mandati al fine di rilevare eventuali criticità di approfondimento e opportuni miglioramenti, la verifica delle congruità delle spese sostenute nel precedente mandato, eccetera. L'anno scorso, alla fine di questa pagina, c'era scritto: i documenti di cui ai precedenti punti dall'1 al 5 dovranno essere elaborati al più presto e sottoposti entro 6 mesi all'esame del Consiglio Comunale, che potrà quindi, sì, è venuto sì, ma non a sottoporre i documenti. Qua c'è scritto: i documenti di cui i precedenti punti del 5 dovranno essere elaborati al più presto e sottoposti entro 6 mesi all'esame del Consiglio Comunale, che potrà quindi con cognizione di causa indicare nel DUP 2023-25 gli indirizzi strategici in cui l'ente dovrà tenersi per tali esercizi. Ecco, chiedo, il Consiglio non ha valutato questi documenti? No, non ha esposto, non ha relazionato, tanto è vero che lo stesso Presidente ha detto: non sono in grado in questo momento di fare un bilancio. No, mi ricordo benissimo questo passaggio qua. È venuto il Presidente, è venuto a portare il saluto, è venuto a parlare in senso generale di quello che aveva appena percepito, che era appena insediato, era insediato da pochissimo, ma i documenti, il raffronto della situazione economica dei precedenti 2 mandati, lui non li ha portati, cioè non sono stati vagliati in Consiglio Comunale. Beh, scusate, io ve lo sottopongo, poi magari gli uffici vedranno, non lo so. Sì, faccio solo una nota, poi se il suo discorso era presentazione degli elaborati, dei documenti, io sinceramente non li ho visti. Cioè, ha fatto un discorso generale, ma proprio lui stesso aveva detto: io non entro nel merito in questo momento della situazione economica e tutto quanto. Cioè, ecco, questo me lo ricordo bene, insomma. Ecco, vabbè. Detto questo, allora, tornando un attimo, anch'io avevo delle richieste o delle segnalazioni da fare all'assessore ai lavori pubblici, dicendo appunto che secondo me tante cose che sono state messe in precedenza nei precedenti DUP le ritroviamo di nuovo in questo DUP. Questo sta a indicare che molte delle cose non sono state fatte, va bene? Quindi abbiamo detto la scuola dell'infanzia di San Giacomo, il marciapiede di Longhere,
quel famoso marciapiede che è da 3 anni, insomma, che deve essere realizzato e ancora non ci siamo neanche su quello che collega il discount a Revine. Abbiamo citato gli interventi alla piscina comunale, ne ha citati il consigliere De Antoni, che vengono continuamente prorogati. E un'altra cosa però che vorrei sollevare questa sera è il discorso della manutenzione delle palestre, e in particolare l'assessore lo sa benissimo, l'assessore allo sport nonché vice sindaco, la manutenzione, per esempio, vi faccio solo l'esempio che nella palestra di Pontavai sono più di 1 anno e mezzo, un anno abbondante, che le luci e i fari che illuminano il campo sono praticamente spenti, cioè su 20, mi sembra siano 20, chi è che batte i pugni? Ah, lei. No, mi sembra siano 20 adesso i punti luce, più della metà sono spenti. Cioè, ecco questo per dire che anche lo stesso divisorio, il tendone che scende per dividere la palestra di Pontevai in 2 campi, che è molto utile per l'attività scolastica, soprattutto l'attività fisica che si fa a scuola, nel senso che all'interno di quella palestra la mattina ci sono classi delle superiori, classi delle medie, alle volte adesso classi delle elementari. Quindi secondo me quel famoso tendone divisorio è utile, anche quello purtroppo necessita di manutenzione perché ha un ingranaggio molto particolare, a dire la verità, però appunto va sistemato, anche perché poi diventa anche pericoloso avere attrezzature pendenti che magari non sono neanche sottoposte a... Consigliere. Sì, allora io mi fermo qua per il primo intervento, grazie. Grazie. Altre prenotazioni? Ci sono altre prenotazioni, altrimenti lascio la parola alla Giunta. Non vedo. Cercando di andare prego, rapidamente, le facciate di Serravalle abbiamo messo a disposizione dei proprietari, che sono facciate private di via Marteli praticamente, un nostro intervento di rilevazione laser scanner submillimetrico che è fantastico, che adesso l'abbiamo e va bene anche averlo, però gratuitamente l'abbiamo messo a disposizione. La sovrintendenza si era impegnata a una via preferenziale per chi avesse voluto intervenire, il CNR lo stesso e l'Università di Trieste lo stesso. È arrivata la ciliegina sulla torta che era il bonus facciata del 90%. È disperante il fatto che soltanto un proprietario abbia approfittato di questa opportunità, perché vuol dire che basta, vuol dire che cadrà tutto un bel giorno, non lo so. Siamo rimasti male un po' tutti, sia la sovrintendenza che noi, perché la sovrintendenza lo faceva in modo anche sperimentale per tutte le città dipinte che in Veneto abbiamo, no? E quindi l'esperimento ci è costato un po' di fatica, ma il risultato è stato purtroppo scarsino. Non è detto che qualcun altro possa rifarlo, oggi lo fa al 50% e non più al 90% come era il bonus facciate. Può darsi che si contraggano anche i costi, no? Con minor. Il centro commerciale naturale è una teoria che in qualche caso raro si è riusciti a metterlo anche in pratica, cercando di mimare nei centri storici quelle che sono quelle comodità, quelle caratteristiche che attirano la gente nel centro commerciale artificiale, diciamo. Da un'analisi ex post fatta anche con i commercianti e con qualche esperto, noi non abbiamo neanche la disponibilità del parcheggio comodo in Serravalle, per esempio, per cui o siamo fuori dalle direttrici del traffico come a Ceneda, per cui il centro commerciale naturale
non si riesce a produrlo. Piuttosto abbiamo pensato di ripercorrere quello che era un'opportunità nata nel 17, che è il distretto del commercio, che Pieve di Soligo, Valdobbiadene, Conegliano e altri comuni, adesso non mi ricordo, hanno percorso e che sembra essere molto utile. Per esempio Valdobbiadene stessa con i fondi derivati dal distretto del commercio paga una persona che segue i commercianti dal punto di vista organizzativo, di promozione, di aiuto vero, ecco, al tessuto commerciale. Noi nel 17 non fu fatto, abbiamo parlato, vero, con il consigliere Rasera, e abbiamo interessato coloro che hanno lanciato questi altri comuni entro aprile del 23, perché c'è un bando al quale partecipare per iniziare quel percorso là, è di aprile 23, vero Gianni? Il sottopasso abbiamo fatto, oltre alla strada di collegamento del casello chiuso, abbiamo fatto la cosa più importante, che è il sostegno della ferrovia, che ci rende completamente liberi dei treni nel momento che si dovesse partire il lavoro di completamento. Diciamo che si può fare anche col treno che corre senza quella struttura là, ma con costi di 300-400 mila euro per sostenere il binario mentre si dovesse lavorare. Invece così abbiamo tesaurizzato un po' quella cosa là. Il consigliere Dus teme che non sia il caso, o propone di non partecipare ai finanziamenti del PNRR. Poi sento invece il consigliere De Bastiani e la consigliera Mirella Bagliana che invece invitano a farlo. Decidetevi, non so, noi abbiamo fatto quello che ci sembrava essere più produttivo, abbiamo vinto tutti i 6 bandi legati all'informatica, alla digitalizzazione, quelli finalizzati al lavoro del nostro CED, li abbiamo beccati tutti e 6. Con un po' di fatica abbiamo beccato quello dell'ex asilo di San Giacomo, con un po' di fatica i 5 milioni del degrado, e stiamo concorrendo a un altro, sempre del valore di 5 milioni, che per esempio ricomprende, consigliere De Antoni, quei 750.000, 80.000, che è un'idea che c'era venuta ancora un paio d'anni fa, quando percorrendo le parti più franose di Confin, Cozzuolo, Confin, e vedendo la strada che in tanti punti comincia a cedere, ci siamo chiesti: è meglio spendere poco per prevenire piuttosto che tanto per aggiustare quando prima o dopo la frana avviene. Ne abbiamo recuperati 12 di quei punti là, preelaborati, piccoli progettini, tanto per capire che tipologia di intervento fare in prevenzione. Il totale ammonta a quella cifra che lei ha visto, che visto la tipologia di PNRR che si presentava l'abbiamo messo là dentro. Se ce li finanziano, magari invece di avere una strada ogni 4-5 anni che se ne va, magari poi la consolidiamo. Sia, ma stiamo partecipando a un bando che ricomprende questa quota in un totale di 5 milioni, e si parla di prevenzione, una cosa un pochettino nuova che abbiamo cercato di introdurre. Gli asili nido, c'è un PNRR che parla di asili nido, sì, addirittura, siccome che i comuni invece non partecipano a quel... Siamo stati contattati addirittura dal Ministero a chiedere perché che non partecipiamo, e praticamente buona parte di quei fondi non sono stati utilizzati. Perché? Perché gli asili nido costano moltissimo come mantenimento, già il nostro è un salasso, il finanziarlo
Il nostro asilo nido è sufficiente perché copre tutte le esigenze dei vittoriesi. Qualche ragazzino viene anche dai comuni vicini. I comuni vicini, se hanno problemi, ci penseranno loro. Noi diciamo così che per le nostre possibilità basta così come asilo nido. Può darsi, ma insomma, guardi, avete in mente qual è la cifra che ogni anno spendiamo là? È una cosa che bisogna cominciare a pensare se ce la possiamo permettere. Il fotovoltaico, consigliere Dus, noi stiamo cercando di resistere perché il PON ci dava 4 centesimi e 7, 5 centesimi e 2 fino all'inizio del 21, è cresciuto a 31,8 a dicembre del 21 e ha quasi toccato i 50 centesimi, adesso non è che lo Stato ci accorci la bolletta a noi, la bolletta ce la fa pagare intera, la corrente elettrica, e approfitta del fatto che noi abbiamo investito là per prenderci il maggior guadagno. Io ritengo che sia giusto difendersi nel momento che si ha un po' di fortuna. O facciamo come quei 1,2 milioni che abbiamo perso qualche anno fa perché non abbiamo ricorso, li abbiamo pagati in più, si trattava di dimostrarlo che li avevamo pagati in più, okay? Non l'abbiamo fatto, l'abbiamo perso. Adesso noi cerchiamo invece di resistere. Lei diceva del nostro impianto fotovoltaico che va comunque sempre molto bene, siamo contenti di come va, di provare a immetterlo come sistema di produzione per una comunità energetica. Ecco, non si può perché si fa con i nuovi impianti la comunità energetica, non con gli esistenti, non si può. L'unica roba che si può con il nostro già esistente è quella della vendita a un singolo soggetto nei paraggi, cioè vuol dire dei confinanti. Se qualcuno volesse acquistare quella corrente là con un unico cavo in proprietà, si eviterebbe di vendere corrente sovraccaricata degli oneri di trasmissione. Noi l'abbiamo offerto, qualcuno ce l'ha anche chiesta, poi a fronte di questa confusione di prezzi che c'è la cosa si è fermata, ma eventualmente se qualcuno dei vicinanti lo volesse, quei kilowattora, noi saremo disponibili a venderli. Con i confinati diretti abbiamo già parlato. C'è invece l'opportunità Forcal, è vero, diciamo così, le discariche chiuse sono dei punti nei quali si può realizzare del fotovoltaico e avere ancora un po' di premialità, che invece è sparita negli altri casi, no? Lì ci sarebbero quasi 2 ettari a disposizione, quindi un impianto anche ben più grosso di quello che abbiamo già realizzato, perché i pannelli oggi rendono anche mediamente di più, però non è nostro. Allora, noi abbiamo già parlato con i proprietari, abbiamo chiarito che ci sarebbe anche questa opportunità e che vorrebbe dire per quella dozzina, mi pare che siano i proprietari di quei terreni là, corrente gratis per 20 anni senza nessun impegno. Perché? Perché ci sono anche soggetti disponibili a fronte della premialità di realizzarli loro senza gravare sulle casse comunali, quindi sarebbe i proprietari al momento non sono dell'avviso di farlo, avranno i loro motivi. A me sembra che anche sfruttare una parte più nascosta magari in un po' di bosco che neanche si vede, potrebbe rendere denaro per loro e per il circondario, perché oggi, se non lo sai, il limite di 200 kW di potenza è stato portato a 2 mega
e non ci si lega più alla cabina di media vicina, ma alla cabina di alta nel raggio di 10 km, quindi soci consumatori ce ne trovi finché vuoi. Vabbè. Mutuo teatro. Col teatro stiamo vivacemente interloquendo con la proprietà per addivenire a una conclusione che deve avvenire entro l'anno, e quindi ci stiamo veramente dando da fare per una conclusione che credo condividiamo tutti qua dentro. Chiaramente il mutuo si accende nel momento che serve. Presidente, scusa, parola anch'io. Prego, Vice Sindaco. Ok, per completare, poi se ci sono rimaste, se rimangono domande, si risposte in evase, sono qui. Consigliere De Bastiani, ok, ha risposto il Sindaco riguardo a tutto il discorso che è anche corretto che ha fatto all'inizio, però ci sono tanti bandi che abbiamo partecipato di cui non abbiamo la risposta e quindi siamo in attesa. Il GAL, con il GAL c'è adesso un dialogo continuo, anche ieri, qui adesso avremo altre novità per quel che riguarda i percorsi. Con il discorso percorso Cammino UNESCO partecipiamo a un bando in cui ci sono dei fondi anche per il nostro comune, quindi è cambiato anche, secondo me, il rapporto con il GAL, che forse prima era più legato a comuni, era un discorso che riguardava altre zone, adesso finalmente diciamo, ci ascoltano. Allora, riguardo alienazioni, le aste sono andate deserte, non ci sono state ulteriori offerte, c'è stato dell'interessamento, però chi si interessa sostiene che i prezzi sono ancora troppo alti per certi tipi di bene, quindi il nostro regolamento prevede la prossima volta una riduzione di una certa percentuale, che è del 10%, adesso non vado, sì, ecco, quindi poi vedremo come c'è interesse ma non a questi prezzi. Però non può essere inferiore al calo che noi abbiamo messo al massimo. Ecco. Riguardo al discorso che faceva consigliere Bagliana, manutenzione palestra, sì, cioè qui con la dottoressa abbiamo affrontato il discorso dei soldi per quei benedetti fari, le garantisco che i soldi ci sono, ecco. Quindi adesso siamo in attesa di fare il lavoro, poi ci sarebbe tanto anche da fare. Sa che il mio sogno è sistemarla, la palestra la Ponta Vai, però ci vogliono anche risorse per farlo. Riguardo al discorso famiglie, perché vengono o non vengono a Vittorio Veneto, le giovani famiglie, non vengono, c'è una grossa richiesta di case in affitto, che la città non mette a disposizione. Abbiamo cercato con stimolare un attimo chi dà in affitto alle giovani coppie fino ai 40 anni o alle persone fino ai 40 anni di togliere l'IMU per i prossimi 3 anni. Sinceramente so che c'è stata, in molti hanno chiesto questo, non so in quanti sinceramente se siamo riusciti a portare qua queste coppie, certo manca l'offerta. Ci proviamo, tra l'altro presenteremo martedì presenteremo Impresa Vive, che è un nuovo progetto legato alle nuove imprese che si vogliono, attività commerciali che vogliono essere aperte a Vittorio, in cui proprio sulle attività femminili e di giovani fino a 40 anni sarà concesso un contributo a fondo perduto. Quindi proviamo a stimolare, vediamo se ce la facciamo. Consigliere Tonon, lei mi parla appunto della disponibilità ai 9 milioni e 2, sì, è quella, è riferita al consolidato che abbiamo approvato, quindi il dato è quello del consolidato, quello che abbiamo in cassa. Poi riguardo una cosa tecnica, riguardo al discorso che mi faceva da Vittorio Veneto Servizi a pagina 56, capitale sociale o meno.
È il capitale sociale, è l'utile esercizio quello indicato per quel che riguarda la Vittorio Veneto Servizi. Sì, capitale sociale più riserve. Era quello che hai fatto. Il capitale sociale mi pare sia 4,57 o 4,17. L'utile non può essere in 3 milioni di euro. Questa è la risposta che mi sarò più preciso, ma a me risulta sia l'utile dell'esercizio. Per me è l'utile. Va bene. Comunque controlliamo e no, per me è l'utile dell'esercizio quello. Ok. Grazie. Bene. Vice sindaco ha finito. A posto? No. Bene. Ci sono altri interventi? Altrimenti andiamo. Consigliere Bagliana, prego. Consigliere Bagliana, prego. Sì, allora io volevo un po' finire il discorso che avevo iniziato prima e tra le criticità insomma che vorrei evidenziare è il degrado nel quale si è trovata la nostra città per quanto riguarda la manutenzione del verde durante i mesi estivi e che è continuato fino a pochi giorni fa. Forse ve ne sarete accorti tutti che insomma dopo il periodo di siccità che è stato prolungato, però siccità c'era, però l'erba continuava anche a crescere in alcune zone, dopodiché è iniziato anche a piovere nel mese di agosto e da là insomma abbiamo avuto, cioè praticamente l'erba è cresciuta in modo pesante e purtroppo abbiamo constatato che la manutenzione del verde in città veramente gridava vendetta. Al di là della segnalazione che abbiamo fatto noi per i giardini di Vittorio Veneto, non solo i giardini ma anche le aiuole di Piazza del Popolo, dove immagino sindaco lei passasse insomma durante quel periodo là e sinceramente mi chiedevo a cosa pensasse mentre lei da sindaco percorreva la Piazza del Popolo o passava in qualche altro luogo vedendo quella situazione. Sinceramente io mi sarei posta sinceramente una domanda o quantomeno avrei agito immediatamente, ma questo forse farà parte poi della sensibilità di ognuno di noi che si approccia in modo diverso alle problematiche. Degrado che è continuato però perché poi nei parchi giochi in giro per la città abbiamo visto che l'erba è sempre stata alta e poco mantenuta. In agosto sì, le famiglie vanno in ferie, ma ci sono anche famiglie e bimbi che rimangono a casa e hanno diritto ad andare ai parchi giochi e alla sera insomma o all'imbrunire e poter accedere insomma alle strutture. Altra cosa, nei parcheggi delle scuole, sì, anche questi sono i problemi di Vittorio, sì, perché la città presentata in questi termini non è una bella città. Cioè vogliamo essere città turistica, aperta al turismo e se la presentiamo così mi sembra che non sia un bel biglietto da visita. Non per ultimo, le scuole sono iniziate il 12 settembre nella zona dei parcheggi della zona di Pontavai. L'erba non è stata tagliata, è stata tagliata dopo 2 settimane dall'inizio della scuola e vi dico che era veramente brutto vedere bimbi e automobili, cioè le famiglie che portavano i figli a scuola e vedere le condizioni all'esterno delle scuole come erano. E secondo me il discorso del degrado è una questione che dovete prendere in considerazione. E ripeto, manutenzione del verde e anche degrado, nel senso ci sono fontanelle chiuse, ci sono fontane, va bene, lascio stare le fontane monumentali questa sera, ma addirittura le fontanelle dove i bimbi devono andare a bere sono chiuse da mesi, insomma. E poi altra cosa, per non parlare delle strade con le buche, va bene che c'è la questione della fibra ottica e quindi
della messa a terra di queste fibre che creano queste buche, però ci sono veramente situazioni. In via Denadai c'era una voragine, è stata là per un mese abbondante, quasi 2 mesi, voglio dire, ma non capisco, cioè voglio dire, ci passate, e bisognerà trovare la soluzione in quelle situazioni che sono proprio d'emergenza, andare a intervenire, cioè non possiamo lasciare una buca, non so quanti centimetri era alta in via Denadai, che è la strada principale dove passano centinaia e centinaia di migliaia di macchine al giorno. Quindi ecco, questa è un'altra cosa. E oltre a questo vorrei anche chiedere, magari nel secondo giro di risposte, relativamente al discorso della scuola Zanette e al trasferimento dell'Agenzia delle Entrate, visto che sono stati stanziati questi 400.000 euro sono aumentati, scusate, 500.000 euro. Volevo capire che garanzie ci sono che questa Agenzia delle Entrate venga poi a Vittorio Veneto, perché leggendo i giornali io ho visto altre idee, insomma, che Conegliano sta facendo di tutto da parte sua per mantenersela. Quindi volevo dire, mi sembra che voi eravate partiti con la volontà e quasi la sicurezza, permettetemi, che l'agenzia venisse. Vorrei capire a che punto sono le trattative rispetto a questo. E ultimo, la questione del PEBA, che da anni, cioè da 3 anni, era stato uno dei primi provvedimenti adottati da voi e stanziati 200.000 euro sul PEBA, però anche su questo, forse c'è stato un incarico a breve, poco tempo fa, a un ingegnere, però anche su questo vorrei capire che idee ci sono rispetto a questi interventi di abbattimento barriere architettoniche. E non da ultimo, io ho piacere che quindi l'assessore mi dice appunto che i soldi ci sono, no? Ci sono per fare tutti questi interventi, assessore, però voglio dire, no, solo le luci, ecco, bene, ecco, solo le luci. Allora, quindi vabbè, allora, constatato che i soldi ci sono, per tutte le altre situazioni di emergenza dove io vedo veramente una priorità, cioè intervenire, io penso che sia spesa corrente quella a cui noi dovremmo ricorrere per intervenire in queste piccole grandi situazioni. Ecco, io invito poi la Giunta praticamente ho trovato fuori luogo, se permettete, la spesa di 6.000 euro da parte dell'amministrazione comunale per l'acquisto dei 300 volumi del libro. Sì, ancora sì, perché per me è una cosa che assolutamente non trovo giusta da un punto di vista etico e politico. Io sono dell'idea che quei 6.000 euro venissero investiti, magari venissero spesi per altre cose. Quindi io penso che non sia tanto corretto, e questo lo dico anche alla Giunta, all'amministrazione comunale, faccio un appunto politico alla maggioranza, che l'amministrazione abbia deciso di acquistare un volume dove l'assessore ha compartecipato alla stesura del volume. Io lo trovo fuori luogo da un punto di vista soprattutto etico. Non giudico l'aspetto giuridico, che mi sembra sia stato tutto regolare, e di qua ne prendo atto, però penso che questa sia, almeno io la interpreto così, una mancanza insomma poi di rispetto, e appunto esprimo il mio disappunto rispetto a questo acquisto. Grazie consigliere. Consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Magari non ho sentito io, però i colleghi hanno sollecitato nel giro precedente l'amministrazione a una risposta su perché a pagina 69 nulla si dice di nuovo rispetto ai derivati. Probabilmente mi sono persa io, non è che... e avete sicuramente risposto. Faccio notare che se anche non si voleva affrontare chiaramente
quello che è emerso sulla stampa nei giorni scorsi, sarebbe stato sufficiente per dare il segnale che qualcosa era successo nel frattempo rispetto alla stesura dell'anno precedente, che l'amministrazione ha deciso era un fatto pubblico, perché ricordo articoli in particolare sulla Tribuna, che appunto l'amministrazione aveva deciso di non pagare più le rate del derivato. Non averlo scritto mi fa venire una domanda in testa. Volevate dar l'idea semplicemente che non succedeva niente e che quindi non c'era nulla da scrivere, o vi siete proprio completamente dimenticati di scrivere qualcosa? Non lo so, magari a questa seconda sollecitazione finalmente ci risponderete. Solo un'altra, di solito è il consigliere Tonon che fa il correttore delle bozze, stavolta una volta tanto l'ho trovata io. A pagina 62 si parla di tariffe anti-Covid delle palestre. Ora, a parte pensare di mettere tariffe talmente alte che nessuno va in palestra e quindi si evita il contatto fisico, mi domando, spero sia un errore, sia tariffe ante-Covid, non tariffe anti-Covid. Ma insomma, questa è una quisquiglia. Si è parlato prima, ha fatto riferimento anche l'assessore alle vicende relative al commercio e alle attività produttive in generale. Se non ho visto male, sulla stampa nei giorni scorsi l'assessore annunciava quanti casi di utilizzo del contributo per la riduzione degli affitti c'erano stati, attività, cioè immobili non residenziali sto parlando, ovviamente, e che era un numero molto limitato, se non ricordo male 15. Ecco, purtroppo a me non piace dire ve l'avevo detto, ma ci tocca dirvelo, ve l'avevo detto. Comunque io mi ricordo che quando avevamo proposto noi, quasi un anno prima di quando l'avete fatto, il bando per contributi per la riduzione degli affitti, era novembre-dicembre del 2020, ci avete detto, sì, era la seconda ondata del Covid, presumo dicembre perché ho avuto il Covid a novembre, quindi non potevo essere in consiglio comunale, ve l'abbiamo proposto sotto Natale. La sua risposta, assessore, era ma se poi ce ne arrivano 100 come facciamo? Come se 100 fosse una cosa, adesso è qui che gongola per 30. Vi avevamo detto che come l'avevate alla fine strutturato voi, dopo averci detto di no per 2 o 3 volte alla proposta, era troppo rigido, perché imponeva di fatto una soglia minima di riduzione che molti probabilmente non avrebbero potuto raggiungere. Quella volta, lo ricorderanno i colleghi, sicuramente consiglieri, quella volta avete detto che andava bene così e nonostante avessimo proposto una modifica non è stata neanche votata poi alla fine. Probabilmente un provvedimento più flessibile che prevedesse anche la possibilità di ridurre di poco l'affitto, ma comunque dava un contributo, avrebbe aumentato la platea di chi poteva goderne. Così non è stato fatto, penso che ormai sia troppo tardi per intervenire, però insomma spiace rilevare che i numeri non siano stati, ma per ammissione stessa dell'assessore sulla stampa, particolarmente rilevanti. Grazie, consigliere. Altre prenotazioni? Non vedo nulla. Allora, consigliere Bastiani, prego. L'assessore Posocco prima parlava di auspicabili nuovi esercizi
che si potrebbero aprire in città nei prossimi mesi. Io temo che, e sono molto preoccupato, che invece assisteremo a una chiusura di numerosi esercizi. Penso che il consigliere Rasera possa essere testimone. La situazione è molto molto grave. Le bollette della luce che stanno arrivando stanno mettendo in crisi tanto le grandi aziende quanto i piccoli esercizi. Bollette della luce che sono triplicate. Bar che devono pagare 3-4 mila euro anche Gomiero probabilmente è molto informato sulla faccenda. E penso che condividerete se non era per antepormi, veramente credo che se non arriveranno provvedimenti seri la situazione sarà critica per molti. A parte le famiglie, che la famiglia al limite, purtroppo, quelli che meno possono stanno al freddo, in qualche maniera, ma gli esercizi pubblici o pagano l'affitto o pagano la luce. Io mi rendo conto che un'amministrazione non può fare nulla, cioè non è nei nostre disponibilità. Che ne so, forse non so, chiamare e esporre il problema per esempio ai neo eletti al Parlamento e al Senato della nostra circoscrizione, così magari anche vediamo chi sono, che la maggior parte non li conosciamo neanche, potrebbe essere. Non lo so, Sindaco, io credo che anche lei sia preoccupato di questa cosa qua. Anche loro, sì, tutti quanti. Però siamo preoccupati, però non succede niente. Finché la gente non inizierà a fare... Beh, qualcuno ha già iniziato a bruciare le bollette, no? Com'è? Ma, Vabbè, sì, non lo sapevo. Andiamo... vabbè, volevo fare una riflessione sul turismo. Mi rifaccio a quello che ha appena detto adesso la collega Bagliana. Voi dite ci proponiamo di agire con forza sul decoro cittadino. Mi dispiace dirlo, ma io credo che mai come in questi anni la città sia stata tanto trasandata. Partiamo voglio dire, quando un birillo rimane sulle scalinate del municipio per 6 mesi perché non si riesce a riparare un pezzetto di marmo, e non mi venga a dire l'assessore che è colpa della sovrintendenza, perché la sovrintendenza ha risposto nel giro di una settimana, quindi non era colpa È scritto nei documenti, Sindaco? È scritto nei vostri documenti che la sovrintendenza ha risposto dopo una settimana. Allora voglio dire, questo, se non è trascuratezza questa, a Serravalle si lamentano per come sono tenuti i portici, che effettivamente non sono per niente puliti. Via Roma sappiamo come è presa, e via Martiri, vabbè, quello è un problema di DUS che quando viene giù la mattina tocca sotto con la macchina, ma bisogna che te cambia la macchina, cambia macchina. E non so, per cortesia, lasciamo terminare. L'ho cercato all'interno del DUP e non ho trovato il riferimento alla app Turismo Vittorio Veneto, di cui abbiamo parlato un paio di sedute fa. Era stato detto che Posoco, rispondendo a DUS, aveva detto che erano costati circa 57.000 euro.
quest'anno appunto, quindi 57.000 euro che con l'IVA diventavano 64.000 quest'anno, e bisognava aggiungere però i 24.000 dello scorso anno, se non sbaglio, determina numero 1146 del 2021, 24.000 euro, arriviamo a 97.000 euro. Non sono riuscito a trovare un'altra determina, perché, e questo faccio un appunto al Presidente, la determina dirigenziale 235, sul sito del Comune e anche la voce trasparenza non si trovano le determine. Dopo è vero che quando le chiediamo con sollecitudine ci vengono fornite, non ci sono problemi, ma io oggi pomeriggio, che volevo concludere alcune cose, volevo vedere questa ulteriore determina 235 del 3 marzo 2022, dove si parla di splash screen. Non so se qui ci sono ulteriori spese, traduzioni in inglese e tedesco, comunque arriviamo ai 100.000 e forse 97.000 allora. Vabbè. Ecco, mi chiedo se io mi auguro che possa servire. Io personalmente, cioè, li avrei investiti in un'altra maniera, perché l'app è una cosa, è uno strumento che usa il turista quando viene o quando perlomeno ha intenzione di venire, ma c'è una fase precedente, cioè bisogna stimolarlo a venire e quindi, cioè, voglio dire, forse andava fatta in un secondo momento. Prima c'è un'azione di promozione e di pubblicità che non è mai stata fatta. Grazie a Dio abbiamo in questo momento il traino dell'UNESCO e si vedono effettivamente turisti girare per Vittorio Veneto, soprattutto per Serravalle. Li si vedono anche però rimanere col naso all'insù di fronte ai musei chiusi, perché non è sicuramente un sistema museale e degli orari che siano adatti a una città turistica. Un museo non puoi, nel momento di massimo flusso di turismo, che è il mese di luglio e il mese di agosto, non puoi tenere chiusi i musei durante la settimana. Piuttosto sacrifica a gennaio, a febbraio, ma concentrati su quel mese di massima affluenza e lasci il museo aperto dal martedì. Puoi chiudere il lunedì, perché in Italia c'è questa abitudine che forse il lunedì il museo può essere chiuso, ma il resto della settimana deve essere aperto e non può chiudere a mezzogiorno. Cioè a mezzogiorno il turista fino alle 2 è abituato a girare, ma queste cose qua le sappiamo tutti, perché tutti quanti noi pratichiamo, chi più che meno, insomma, no? Il turismo, siamo abituati ad andare nelle città, a visitare i musei. Quando viaggi è normale andare dentro in un museo all'una e uscire alle 2. E non ci possono essere la chiesa più bella di Vittorio Veneto chiusa, che devi leggere il cartello, tornare su, chiedere se te la aprono, il custode deve chiudere il museo, e quindi se deve chiudere il museo non deve avere gente dentro, no? Per aprire, voglio dire, non siamo all'altezza di quello che ci chiede, per esempio, un sistema tipo l'UNESCO. Non parliamo dei musei che devono essere a disposizione. Una delle prime azioni che ha fatto questo Consiglio Comunale su iniziativa del Presidente, siamo andati a visitare, vi ricordate tutti, il Museo Archeologico.
abbiamo fatto delle riflessioni, ne abbiamo parlato e tutto è rimasto tale e quale. Sono passati 3 anni, non si è messa foglia, ma peggio ancora, non si è vista neanche uno straccio di idea, di ipotesi per risolvere questo problema. Grazie consigliere. Altre prenotazioni? Se no lascio la parola alle risposte. Consigliere. Siccome ho mangiato tutto il tempo prima, solo un brevissimo intervento per dire, uno, che questa questione delle determine, dottoressa, cioè le determine quando vengono pubblicate le leggiamo per quei 15 giorni, poi non le troviamo più. Si chiedeva se fosse possibile nell'area riservata ai consiglieri che fossero riportate, mantenute in sostanza, perché c'è molta difficoltà se no a recuperarle, e poi ha ragione il consigliere che chiediamo agli uffici e devo dare atto che le risposte in questo periodo sono velocissime, però effettivamente è difficile lavorare, soprattutto in prossimità del Consiglio Comunale, a recuperare determine richiamate che diciamo, sì, non possiamo farci le copie di tutte, insomma, ecco. Su amministrazione trasparente no, non possono essere pubblicate. Sì, sull'area riservata, dicevo. Sull'area riservata si potrebbe fare, se può approfondire la cosa. No, l'altra cosa, mi è spiaciuto che il sindaco abbia detto sugli asili nido, no? Cioè costerà l'asilo nido, però è uno dei richiami possibili per le nuove coppie, per le giovani coppie, perché si può ridurre l'IMU a chi affitta alle giovani coppie, però quello che conta per una coppia appena sposata che ha dei figli è quello di avere dei servizi adeguati. Quello dell'asilo nido è una cosa importante, secondo me. Sento dire che anche parenti dei consiglieri qui mandano figli o figlie dei consiglieri li mandano in paesi fuori perché non ci sono i posti qua. Quindi cioè, su questo punto non sono spese enormi, sono 200-300 mila euro, insomma, ecco, finisco. Il costo dell'asilo nido per il comune credo sia 300 mila euro a memoria. Va bene. Sindaco, prego. 300.000 di asilo, si raddoppiano le spese dei musei per tenere più aperti, giusto, bisogna riasfaltare tutte le strade, giusto, bisogna farlo in modo equilibrato cercando di farcela con i soldi che ci sono. Comunque, cosa diceva il sindaco con l'erba alta? Il sindaco girava e imprecava, chiaramente. Lì gli sfalci vi sarete accorti che con questa amministrazione sono aumentati di numero, la città è mediamente più sfalciata, più ordinata. Abbiamo raddoppiato la spesa per gli sfalci, tanto per dire. È vero che a fine agosto e settembre siamo rimasti sbilanciati con l'erba ferma, dove il secco prima, poi è piovuto un po', è partita, non eravamo pronti con le squadre ad uscire ed è successo che in 15 giorni la città è andata nel disordine. Adesso siamo tornati nella normalità. Scusate, è successo una volta. È successo una volta che l'erba ci sia scappata di mano. No. Fai pure. Silenzio in aula. Raccontiamo le bugie. Silenzio in aula. Raddoppiato le spese. Consigliere De Bastiani, cortesemente. Prego sindaco, finisca pure. Le buche sulle strade, sì, l'azione di Open Fiber è abbastanza pesante. Consigliere. Open Fiber sta agendo in città nostra e in altre città in modo pesante. Allora, un attimo di pazienza. Signori, in aula, silenzio per cortesia. Sindaco, prego. Open Fiber sta agendo su Vittorio in modo pesante, come lo sta facendo in tutte le città dove opera.
Se non altro, finalmente sono partiti con la riasfaltatura, diciamo così, delle buche che generano, e sembra che il lavoro che stanno facendo, hanno cominciato i marciapiedi, adesso stanno cominciando a farlo sulle strade, sembra sia di buona qualità. Speriamo che vadano avanti così. Mi sembra siano 137 le strade dove stanno intervenendo per un primo lotto di 34 di un totale di 137 strade. Peba, interessava a lei? Sì. Peba, abbiamo avuto il progettista del Peba ha lavorato su altri progetti che avevamo di messa in sicurezza in città e sta elaborando una serie di interventi del Peba che si era pensato all'inizio di concentrare sulle direttrici più importanti della città, invece poi è prevalso anche la linea di seguire le segnalazioni che venivano sui posti peggiori, per cui adesso ci troviamo, mi sembra giovedì di questa settimana qua, con quel tipo di progettazione. Risponderei magari tu, UNESCO, turismo e cose da. Dico solo che un'altra novità con questa amministrazione è che abbiamo sempre voluto aiutare tutti coloro che producevano libri di storia nostra, e tra le forme di aiuto c'è l'acquisto libri. Il nostro libro fotografico, che ormai è datato e che ci serve continuamente per fare degli omaggi, chi si sposa, eccetera, è quasi esaurito. Abbiamo pensato che un altro tema importante del centro della città potesse essere dite che eticamente non va bene comprare se dentro ci scrive l'assessore, che lo fa gratuitamente come sempre. Gli aiuti, se dobbiamo fare i manichei, allora facciamolo bene, perché assessori e consiglieri non devono ricevere allora aiuti diretti e indiretti nella produzione di libri. Mi sembra che andiamo a farci male a fare i manichei. Abbiamo aiutato sempre tutti coloro che hanno prodotto libri, Zagonel, tutti, e spesso abbiamo aiutato nel farli anche. E poi abbiamo aiutato anche con l'acquisto libri, è un modo per aiutare chi li fa. Fermi tutti. Fare i libri normalmente, per chi non è un professionista che ha grosse diffusioni, costa a chi lo scrive, generalmente. Se tu ti scrivi il tuo libro di storie e provi a fartelo, te lo devi pagare, lo sai, no? La produzione dei nostri libri è così, chi lo scrive dopo ha anche il costo di farlo, e piuttosto che non venga fatto noi siamo disponibili ad aiutare sempre. Va bene, grazie Sindaco. Aveva chiesto la parola l'assessore Uliana, prego. Allora, riguardo alla questione dei musei, siccome ancora ritorna per l'ennesima volta... Silenzio in aula, lasciamo silenzio in aula, cortesemente. Silenzio in aula, se no devo interrompere il consiglio e stiamo... Silenzio in aula, consigliere. Silenzio in aula. Silenzio. Prego, consigliere. Cambio parola. Siccome per l'ennesima volta viene ritirata in ballo la questione dei musei chiusi durante il periodo estivo, vorrei ricordare
che i musei rispetto a qualche anno fa vengono aperti un giorno in più, cioè il venerdì, sabato e domenica. Silenzio in aula. Silenzio in aula. Silenzio in aula, se no devo prendere dei provvedimenti e non mi piace, consigliere. Allora, se io vengo interrotto un'altra volta. Prego, continui, se no interrompiamo. Allora, i musei sono stati aperti un giorno in più, cioè il venerdì. Non solo, oltre a questo sono state fatte moltissime aperture straordinarie. Consigliere, basta. Allora, consigliere, consigliere De Bastiani, basta, perché altrimenti devo espellerla dall'aula. Consigliere, per cortesia, espellerla dall'aula. Per cortesia, dai. No, non cadiamo. Dai, basta, prego. Assessore, continui pure. Quando ha finito di sfogarsi. Allora, i musei sono stati aperti un giorno in più alla settimana con moltissime aperture straordinarie, compreso il giorno di Ferragosto. Sono stati fatti moltissimi eventi che li hanno vivacizzati. C'è una cosa da dire, che la gente poi deve anche partecipare ed essere presente agli eventi. Per esempio, io non l'ho mai vista, consigliere De Bastiani, venire ad un evento nei musei. Allora si presenti, si faccia vedere e poi potrà anche dire la sua opinione. Silenzio. Andiamo avanti, forza. Ok, bene. Vice Sindaco, prego. Sì, riguardo ai derivati, ci sarà la sentenza definitiva di primo grado a fine mese, fine ottobre. Sì, Nel DUP cosa scrivevo? Ecco, e quindi questo perché la sentenza definitiva di quello di maggio sarà No, io non ho fatto nessuna dichiarazione della stampa. Non fate botta e risposta che non ecco, poi riguardo a tutte le osservazioni sul Covid, io credo che come amministrazione abbiamo provato a far tanto sia per le giovani coppie sia per le attività commerciali con una serie di interventi molto molto importanti. E abbiamo speso di più, 300.000 euro in più, dei soldi ricevuti dallo Stato. Coi fondi per il Covid noi abbiamo speso 300.000 in più di quello che abbiamo ricevuto. Così sottolineo. Riguardo all'app, consigliere De Bastiani, ok, io mi auguro che la scarichi, mi auguro che a dicembre, che verrà completata a dicembre, dia un giudizio positivo che possa essere utile. In questo costo qua c'è senz'altro la promozione per 3 anni all'estero, in tutto il mondo. Proviamo a fare in modo proviamo a fare squadra con gli altri comuni. Fa parte di un progetto molto più ampio, iniziato grazie alle associazioni del territorio con naturalmente Vittorio Veneto, che in modo rapidissimo, e dico rapidissimo perché poi faccio un altro paragone, hanno comunque messo in rete col sito naturalmente.it o con i 53 chilometri di sentieri tabellati, hanno fatto un gran lavoro e da lì è partito poi tutto il resto, quindi che poi si completa col discorso dell'app. Tant'è che l'associazione UNESCO, che ha un cammino da fare da Vidoro a Vittorio Veneto, prende spunto da quello che hanno fatto le nostre associazioni sul territorio. Ecco, quindi sulla tabellazione le assicuro che prende spunto da Vittorio Veneto. Quindi aspettiamo dicembre, vediamo se abbiamo avuto ragione a fare questo progetto che io difendo oppure se il progetto non funziona. Lo vedremo a medio e lungo termine. Sì, certo, però quelli sono i costi, non è che quelli sono i costi. Silenzio. Silenzio. Consigliere, basta.
Consigliere De Bastiani. Consigliere De Bastiani, non può parlare. Consigliere, basta. No. Vice sindaco ha finito? Buon, perfetto. Allora adesso andiamo avanti perché se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Dus, prego. Sì, anche io volevo dire due cose. Allora, la prima sull'app che ho votato, che ho sostenuto quando c'è stata quando l'ha portata alcuni mesi fa, forse era. Un'osservazione sull'app e in generale sui siti del comune. Allora, nel sito del comune non c'è l'app perché c'è il rimando al sito di turismo e uno deve scaricarsela lì. Abbiamo quanti siti collegati? 5 siti del comune. Allora, forse si sta un po' perdendo, cioè bisognerebbe un po' aggregare. Allora, se non sbaglio, erano stati messi c'erano stati messi dei soldi a bilancio per la rivisitazione del sito? Sul PNR, cos'è che era? Allora, i siti generalmente delle amministrazioni fanno tutti schifo, non si trova mai nulla. No, soprattutto quello della regione a cui molti comuni aderiscono, è deleterio. Allora, se avete l'intenzione di fare una rivisitazione di tutti questi siti, sarebbe una delle tante cose da fare, secondo me andrebbe fatta perché se no si fanno gli strumenti, spendiamo 98.000 euro, dopo uno va comune di Vittorio Veneto e non trova l'app. Cioè, l'app in questo momento non la trovi. Io sono dovuto andare, perché non c'è? Ma è il sito del comune? Ti manda, ma uno come fa? No, continui pure. No, e dopo io sono dovuto andare su notizie e da notizie ho trovato che, leggendo tutta la notizia, ti rimanda al sito di turismo Vittorio Veneto e là sono riuscito a scaricarmela. Vabbè, questa è la prima cosa. Quindi, No, devo cliccare. Scusate. Sì, ma dovrebbe scaricarla un turista. Io adesso Consigliere Dus, continui ti il suo sfido, discorso. sfido un turista a andare sul sito e trovarla. Va bene. Sì, va bene. No, siccome spendiamo una cifra di soldi, perché queste cose qua poi costano, costerà mantenerle. L'app non è venuta fantastica, ma va bene, questo è il mio giudizio personale. No, ho capito. Allora, scusate un attimo, fermi tutti. Se la state promuovendo... Fermi tutti, interrompiamo la seduta, 5 minuti, basta. E stiamo qua fino a stanotte.
po' di movimento giova alla tranquillità di tutti. Allora, riprendiamo la seduta, sperando in modo più tranquillo, e a questo punto facciamo le dichiarazioni di voto, perché non vedo Manca il sindaco. C'era prima, aspetti che rientrino prima, un momento. Ma lo chiamano. Un momento che... Consigliere Dus, la finisca di schiacciare il tasto. Okay. Finisco, sto per... Ah, giusto. Tony Miatto, chiamiamo su. Alla pagina 11, di togliere con il presente piano, pertanto viene anche adottata la variante PRG relativa all'area in oggetto, e poi ditemi voi per me è da togliere anche il prospettino sotto, tanto è richiamato sopra, l'813 necessita di una variante, è già precisato sopra, quindi si può eventualmente togliere anche la parte finisce col produttivo, punto. Sì. Perché nelle premesse della pagina 10 si dice che l'approvazione del piano costituisce anche l'adozione di varianti. Sì. Allora, Scusa, Tony Miatto, il sindaco dov'è? Comunque il consigliere può fare il suo intervento anche se manca il sindaco, a meno che non... Consigliere Dus, dico può fare lo stesso l'intervento, nel mentre rientrerà anche il sindaco se non... Sì, no, ma era delle cose che mi aveva... Ah, allora deve aspettare il sindaco, vabbè. Ma siamo con una seduta aperta che stiamo registrando? Adesso... E sta arrivando il sindaco, no? Madonna. Dai, Gianluca, va, faccia... Prego, consigliere Dus. Sì, un'osservazione a quanto dichiarato prima dal vice sindaco in tema derivati.
e sul fatto che non aveva dichiarato nulla ai giornali. Ci sono dei virgolettati che le faccio notare qui. Allora, so che il tema è un tema un po' Prego, consigliere prego, se me lo consente. Sì. So che il tema è un po' scomodo per la maggioranza, perché praticamente vede sconfitta una linea che ha portato avanti negli ultimi 15 anni, è appunto quello dei costi occulti legati ai derivati. E non tanto perché lo sostenevamo noi, ma perché adesso ha messo innanzitutto una parola nero su bianco un tribunale. Ed è un tema con il quale dovremo fare i conti più avanti, anzi l'amministrazione ci sta già facendo i conti, visto che ha deciso di bloccare alcuni pagamenti. Volevo fare un'osservazione legata a quello che mi diceva il sindaco prima in merito all'impianto fotovoltaico. Sì, è vero che le comunità energetiche possono essere realizzate solo a partire con impianti da marzo 2020 e il nostro è antecedente, quindi non è possibile creare lì una comunità energetica, però è anche vero che è tuttora in corso e tutti lo stiamo aspettando, lei lo saprà meglio di me, le nuove direttive sia ARERA che GSE che dovrebbero prevedere un ampliamento anche a... Allora, io in quell'ottica, visto che sta cambiando molto velocemente questo mondo a causa di esigenze predominanti che sono appunto quelle legate alla crisi energetica, spero che anche in questo caso qui cambino questo tipo di esigenze e quindi si possa fare una comunità energetica anche con un impianto esistente e quindi poter mettere in rete delle cose che si produce. Come mi auguro che si riveda anche la questione. Ripeto, è stata fatta una legge regionale, secondo me molto con dei grossi limiti, quella nuova sul fotovoltaico, e probabilmente mette più paletti che vantaggi per poi chi deve concretamente produrre energia. Però, ripeto, si sta evolvendo il tutto molto velocemente, perché vediamo adesso, secondo me ci sarà un'ulteriore accelerata legata al fatto che la crisi incombe e quindi speriamo che ci siano delle nuove opportunità. Alla luce di tutto questo chiedo, ma so che il sindaco è un tema sul quale gli sta a cuore, che si valuti anche queste tematiche qua delle comunità energetiche e che lo faccia magari con società tipo Savno, che su queste cose si sta muovendo abbastanza bene. C'erano altre cose che volevo dire, ma sono stato interrotto più volte, quindi ho perso il filo. In ogni caso però ringrazio sentitamente l'assessore Fasan per il contributo che ha portato a questa discussione in cui abbiamo discusso di opere pubbliche e lui era sempre molto prolisso durante i suoi, quando era in minoranza, aveva molte cose da dire. Ora che in maggioranza che di opere ne realizza evidentemente poche, ha perso la parola e anzi ha deciso proprio di non presentarsi andandosene via dal Consiglio Comunale, e mi dispiace perché qui eravamo in tanti a porre domande. No, sì, no, ma io di lati positivi ne vedo molti consiglieri da re, però francamente, ripeto, non tanto nei nostri confronti, che abbiamo capito che valiamo quello che valiamo, ma anche nei vostri di confronti che insomma gli assessori decidono di disertare più volte la sessione di Consiglio. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Denardi aveva... Ah. Bene. Allora, prenotazioni, dichiarazione di voto. Era il secondo intervento. Dichiarazione di voto. Deve fare l'intervento? Prego. Prego. Denardi ha fatto un intervento, prego, il secondo. Grazie Presidente. Assessore Posocco, allora, non cerchi di nascondere il fatto che sono uscite sulla stampa dichiarazioni sue. Gliele ho anche mostrate, cioè io posso capire che lei magari non si ricordi, ma nel momento in cui gliele mostrano magari dica non mi ricordavo,
Cioè, c'è una pagina intera del Gazzettino di luglio. No, io per non cortesia, basta, botta risposta. Non ho mai detto che la sua dichiarazione era che avevate vinto la sentenza, anche perché non si vince la sentenza, si vince la causa, semmai. Ma a parte quello, non uscirebbe mai dalla mia bocca una frase di sto genere, per cui ho semplicemente detto che aveva già dichiarato mesi fa, era il 2 di luglio, sulla stampa, che le rate erano state sospese. Io ho chiesto perché nel DUP, visto che la dichiarazione era di oltre 2 mesi fa, perché siamo a fine settembre, non sia stata riportata quantomeno quella cosa. Io non ho detto perché non avete scritto della sentenza, io ho detto perché non avete scritto quantomeno del fatto che nel frattempo il Comune aveva deciso di sospendere le rate. Così se non ha sentito il mio intervento, glielo ridico. Il mio intervento era questo. Perché? Lasciamo stare la questione della sentenza, mettiamola da parte. C'era una dichiarazione pubblica vostra di luglio, quindi in tempo utile per finire dentro qua, sulla sospensione delle rate. Perché non l'avete messa? Non avete voluto metterla? Ve ne siete dimenticati o cosa? Nessuno ha parlato della sentenza. Grazie, consigliere. Ultimo intervento. Sindaco. Allora, in quel caso abbiamo fatto una delibera di giunta in cui sospendevamo le rate. La determina, scusate. E sa che tutto può essere cambiato con la sentenza di fine ottobre, quindi abbiamo ritenuto di non inserirla in DUP per questo motivo. Con questo concludiamo gli interventi e passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuno ha dichiarazioni di voto da fare, passiamo in votazione. Per la delibera in oggetto, favorevoli? 10. Contrari? 6. Astenuti? 0. Quindi la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 6, astenuti 0. Immediata eseguibilità, favorevoli? Sempre 10, contrari? Sempre 6 e astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo all'ordine del giorno numero 7, approvazione nuova convenzione tra comuni aderenti al sistema bibliotecario del Vittoriese. Lascio la parola all'assessore Giuliana, prego. Sì, grazie. Allora, la nuova convenzione, di che cosa si tratta? Si tratta di una convenzione che rispetto alla vecchia, che era molto più sintetica e stringata, dettaglia maggiormente i suoi elementi. Nella vecchia c'erano 11 articoli, di cui soltanto 7 che disciplinavano il suo funzionamento. Nella nuova gli articoli sono diventati 25 con i relativi commi, di cui 20 disciplinano il funzionamento. Sostanzialmente, per non entrare eccessivamente nei dettagli, rispetto agli articoli sintetici che indicavano le finalità, gli obiettivi, i rapporti economici, eccetera, qui abbiamo diviso in 4 titoli ordinati, che sono l'istituzione, finalità, l'organizzazione, il funzionamento del sistema, con l'impegno del comune, dei comuni aderenti, finanziamento, programma, bilancio, e gli aspetti formali, adesione, recessi, eccetera. La cosa più interessante di questa nuova convenzione che andiamo ad approvare è che sono stati ampliati tutti gli aspetti aggiornati che riguardano le attività che vengono fatte in collaborazione con altri enti come la Regione e la Provincia con la rete delle biblioteche trevigiane. Inoltre è stato cambiato il sistema di votazione dell'assemblea, cioè quella composta dagli amministratori. Ogni comune vale un voto, mentre prima il voto era in base al numero degli abitanti. Ogni 3.000 abitanti era un voto.
Poi sono cambiati i nomi degli organi, l'assemblea al posto del comitato tecnico, è stata introdotta la figura del vicepresidente e aggiunto un comitato ristretto per rendere più veloci, più celeri le decisioni che devono essere prese, e c'è la commissione tecnica che è composta dai bibliotecari che si ritrova mensilmente per verificare come procedono i vari progetti. È stata introdotta l'adesione ai gruppi di lavoro e questo è un aspetto che sottolineo perché questa nuova formula funziona molto bene ed è volta soprattutto alla promozione ovviamente del libro e della lettura, ma c'è anche un gruppo molto interessante che è nato sulla comunicazione social. C'è poi la parte dettagliata che riguarda il finanziamento, il contributo dell'AMIC, bandi e sponsorizzazioni e altre partecipazioni a progetti. Vengono precisate poi le modalità con cui gli enti di diversa titolarità, come per esempio le scuole e gli istituti ecclesiastici, possono partecipare stipulando degli accordi appositi, però entrano all'interno del sistema bibliotecario senza avere diritto di voto. È poi stato definito chiaramente quello che è l'impegno del capofila, cioè del nostro comune, e quali sono stati esplicitati gli impegni anche degli altri comuni che partecipano e garantiscono i servizi di base della biblioteca e dei bibliotecari. Ecco, questo molto in sintesi, proprio per sommi capi, quelle che sono le novità di questa nuova convenzione, che erano peraltro già state analizzate all'interno della prima commissione, mi pare a febbraio di quest'anno. Grazie Assessore. Aperta la discussione, prego. Consigliere Tonon. Posso fare una domanda perché confesso sì. che finito il DUP ho letto velocissimamente questo, per cui lei Assessore ha detto che se entrano altre istituzioni che non siano comuni non partecipano, cioè i loro legali rappresentanti non votano in assemblea. Le due istituzioni che sono già dentro votano o non votano? Lei sta parlando del liceo e del seminario. seminario. Del seminario non votano. Ma c'è scritto... Non hanno diritto di voto. No, era per capire, anche se sono già dentro, quindi. Sì, sì, sì. Di pari come quelli che entreranno eventualmente. Non hanno, perché non versano una quota. Ah, per la Quindi fanno parte pur non partecipando economicamente grazie. al sistema. Prenotazioni? Tutto chiaro? Andiamo avanti? Non vedo prenotazioni. Dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto. Per la delibera in oggetto trattata, favorevoli? Unanimità. Contrari? Astenuti? La delibera è approvata all'unanimità. Questa non è immediatamente... Sì, immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità, quindi la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 8, regolamento intercomunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza dei comuni di Vittorio Veneto, Tarso e Revine Lago. Approvazione. Chiedo l'intervento del comandante dei vigili della polizia locale, dottor Camerin. Prego. Prego, sì. Grazie. Buonasera.
Il regolamento per intercomunale per la disciplina della videosorveglianza è un adeguamento che è stato richiesto dopo l'introduzione del GDPR. Noi abbiamo già un regolamento che è stato approvato nel 2015, è sempre un regolamento intercomunale tra Vittorio Veneto e Tarzo, perché all'epoca la videosorveglianza operava solo su questi due comuni. Nel 2018 è stato approvato il GDPR e il decreto legislativo 101 che è andato a modificare il codice della privacy adeguandolo alle disposizioni del GDPR, per cui è stato richiesto anche un adeguamento del nostro regolamento per rendere fruibile l'impianto di videosorveglianza e conforme alla normativa. Lo scopo di questo regolamento è quello di garantire la privacy delle persone, quindi la riservatezza dei loro dati e il trattamento corretto delle immagini che vengono raccolte dall'impianto di videosorveglianza. Il regolamento è stato strutturato in maniera tale che consentirà in futuro, nell'eventualità in cui venga richiesta questa funzionalità, di collegarlo direttamente anche alle centrali operative delle forze di polizia, per cui è conforme al decreto legislativo 51, sempre del 2018, che è andato a recepire nel nostro ordinamento una direttiva comunitaria, la 680/2016. Sostanzialmente nella stesura di questo testo abbiamo cercato di considerare tutte le variabili possibili sul tema per renderlo più tutelante nei confronti delle persone e nello stesso tempo per consentire l'utilizzo corretto dei dati che vengono raccolti. Sì, sostanzialmente è un recepire tutte le novità normative che sono state introdotte e conformarlo in modo tale da rendere possibile l'utilizzo dei dati nel rispetto della riservatezza delle persone. Bene, grazie dottor Cammarini. Ha terminato? Sì, un attimo che... Prego. Sì. Il comandante è stato anche in commissione e ci ha illustrato, diciamo, anche qualche contenuto, diciamo, della convenzione. Tra le altre ci diceva, non so se è contenuto qui o su un'altra parte, che quando sarà avviata la videosorveglianza con il sistema automatizzato che è previsto, insomma, ci sarà la possibilità anche per i privati di collegarsi al centro che riceve tutte le ho capito male, volevo capire meglio. No. Sempre che la telecamera installata da un privato copra un terreno pubblico, un'area pubblica, no? Questo è il passaggio. No, mi sono preoccupato perché poi lei l'altro giorno ha detto che se un privato, che ha una telecamera, si collega con il sistema centralizzato vostro, se quel privato deve poter visionare una ripresa perché magari ha avuto un furto o qualche cosa nel suo negozio, deve passare attraverso voi, che dovete anche pulire certe parti della ripresa in maniera tale che non sia colpita la privacy di altre persone. Ho capito male? Mi spieghi questa cosa della possibilità per il privato di collegarsi al centro operativo in cui arrivano tutte le riprese? Questo regolamento riguarda le riprese che vengono effettuate nell'area pubblica o nell'area aperta al pubblico. Pertanto il privato non potrebbe riprendere sull'area pubblica. Quindi un privato non può legittimamente riprendere il passaggio delle persone sull'area pubblica e registrarle. Anche se è davanti al suo negozio. Lo può fare esclusivamente nelle immediatezze della sua proprietà per tutelarla nei confronti di reati, sì. Nel solo caso in cui non sia possibile farlo utilizzando altri sistemi. Queste sono le parole del garante. Sì. Sostanzialmente uno può riprendere una porzione di terreno aperto al pubblico esclusivamente se non ci sono altri modi per tutelare la propria proprietà.
E questa è una cosa che riguarda la videosorveglianza privata. Per quanto riguarda invece la videosorveglianza pubblica, sull'area pubblica, siccome ci sono state anche delle richieste da parte di privati nei confronti del Comune, abbiamo aperto questa possibilità, che se qualcuno per suo interesse, per contribuire alla tutela, alla vigilanza sul territorio, volesse contribuire alla vigilanza su area pubblica, lo può fare solo rispettando i paletti che sono stati determinati dal garante stesso. È il garante che dice che nel caso in cui un privato riprenda sul luogo pubblico non può avere accesso a quelle riprese. Quindi se lo fa dobbiamo adottare un sistema che o trasmette direttamente i dati ai server che sono all'interno del comando, oppure un'altra possibilità è quella di criptare i dati registrati e possono essere decriptati esclusivamente dalla persona incaricata della visione delle immagini. Perché il regolamento è un primo step di vari passaggi che devono essere attuati. E per primo luogo dobbiamo riapprovare questo regolamento che si adegua alla normativa, poi dovremo approvare un disciplinare per l'utilizzo dell'impianto, quindi saranno rinnovate tutte le nomine del responsabile del trattamento dati e dei vari incaricati al trattamento, e ognuno in base alla nomina avrà definiti anche i limiti della sua attività. Quindi il privato per poter riprendere in area pubblica può pagare sostanzialmente l'impianto di videosorveglianza, però non ha accesso alle immagini. Okay, grazie. Tornando anche, visto che approfondiamo l'aspetto di estensione dell'impianto di videosorveglianza anche dal punto di vista della fruibilità, anche l'accesso ai dati dell'impianto di videosorveglianza che non sono strettamente correlati a un'indagine in campo penale può essere fatto dalle forze di polizia solo dopo che è stato approvato un patto per la sicurezza e è stata sottoscritta una convenzione che deve essere approvata sia dal Ministero dell'Interno che dal Garante della Privacy come modello base. Cioè il regolamento è proprio volto a tutelare la riservatezza delle persone e a prevenire abusi eventualmente. Bene. Consigliere Dus, voleva una domanda? No, un'osservazione più che una domanda. Allora, innanzitutto grazie Comandante. Nulla da eccepire su questa proposta che ci sottopone di regolamento, naturalmente la sosteniamo. Invece volevo fare aprire una piccola parentesi su tutto il sistema di videosorveglianza. Scusi, è un intervento? No, sì, è un intervento. Allora faccio dopo. Vediamo un attimo se il consigliere Baleana vuole una domanda dopo. Una curiosità più che altro, se poteva aiutarmi. Anch'io non ho nulla da dire rispetto a questo regolamento, volevo solo chiedere una cosa. Come funziona attualmente il sistema di videosorveglianza? Le faccio solo questo esempio, perché un cittadino mi ha riferito, faccio l'esempio, poi non so se è vero, calzante o quant'altro, cioè ad esempio per un furto di bicicletta, no? Ad esempio dove c'è una telecamera pubblica puntata nella zona dove è avvenuto il furto di bicicletta, eventualmente se c'è la denuncia voi aprite l'indagine, cioè riuscite ad accedere ai dati registrati o no? Perché mi è giunta purtroppo chiedo come funziona. Grazie. Allora, attualmente noi siamo già allineati a quella che poi sarà la disposizione regolamentare. Perché? Perché applichiamo il GDPR anche se non abbiamo il regolamento di attuazione per il nostro impianto di videosorveglianza. Per cui quando una persona ha subito un furto, nel caso della bicicletta, e ci comunica che è avvenuto il furto, noi blocchiamo le immagini, le salviamo e le blocchiamo. Le immagini non possiamo darle direttamente alla persona interessata, che deve rivolgersi ai carabinieri per presentare formale denuncia, e i carabinieri sono loro che devono chiedere l'accesso alle immagini. Se l'accesso alle immagini, il nostro regolamento adesso precisa, non vengono richieste entro 3 mesi, devono essere cancellate. Oggi non abbiamo questo vincolo temporale, ma chiaramente non le teniamo a tempo illimitato, lo teniamo un tempo ragionevole. Se non ci arriva la richiesta non conserviamo dati che non possiamo. Sì. Bene, apriamo la discussione.
Prego, consigliere Dus. Sì, stavo dicendo che nulla da eccepire su questo regolamento. In generale, credo, però su questo magari sarebbe bello avere un confronto col comandante, cioè la videosorveglianza è un deterrente, dovrebbe essere un deterrente più che uno strumento, perché poi nella pratica, come ci ha appena illustrato lei, cioè noi dobbiamo prendere un operatore, metterlo lì a guardarsi 24 ore di... No? Non funziona così? No. No, non allora mi spieghi, perché non lo so, a me è stato detto così, allora volevo capire, ecco, e dopo lo lascio parlare così finisco. Volevo sapere a che punto è l'appalto per questo, ce lo dice il sindaco magari, perché l'assessore non c'è, quindi si sa lei a che punto è con la stazione appaltante, quella di Campo San Pietro. Ok, basta. Vabbè. Grazie, prego. Comandante. Allora, rispondo all'ultima domanda. È stato approvato ieri sera il progetto di fattibilità tecnica del progetto proprio di implementazione dell'impianto. La domanda prima, mi scusi? Ah sì, allora, l'impianto è un impianto di videosorveglianza per cui, avendo disponibilità di personale oppure in situazioni particolari, noi possiamo controllare in tempo reale ciò che viene ripreso dalle telecamere, ma questa non è la prassi di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, perché non abbiamo personale a sufficienza per fare un controllo 024, per cui le immagini vengono registrate e conservate nei server all'interno del comando. Al bisogno si vanno a verificare. L'impianto nasce concettualmente per tutelare la sicurezza urbana, quindi la vivibilità e il decoro della città. Questa è la sua funzione principale, per cui spesso lo utilizziamo anche nel caso in cui succedono degli incidenti stradali, oppure nel caso in cui ci siano dei fatti che meritano di andare a verificare se siamo riusciti a riprendere gli autori degli stessi. Ciò non toglie che nel caso in cui vengano commessi dei reati ci sia la facoltà per le forze dell'ordine di chiedere l'accesso ai dati e naturalmente questo accesso viene registrato e viene conservata la domanda che viene presentata in maniera formale al comando e abbiamo un registro proprio per l'accesso dati ai fini di polizia giudiziaria che dobbiamo ottenere. L'impianto stesso, sempre in tutela di dati, è accessibile solo alle persone che sono autorizzate. Ogni persona ha la propria copia utente password per poter accedere alle proprie credenziali e c'è un file di log che registra tutti gli accessi e i motivi per cui sono stati fatti gli accessi. Grazie comandante. Apriamo la discussione. Prenotazioni? Nessuna prenotazione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Passiamo in votazione. Per la delibera, in oggetto, favorevoli? Unanimità. Astenuti? 0. Contrari? 0. La delibera è approvata. Questa non ha l'immediata eseguibilità, quindi Buonasera. passiamo, grazie comandante, arrivederci. Passiamo all'ultimo punto, variante urbanistica 65-2022 di adeguamento alla legge regionale 14 2017 sul contenimento di consumo di suolo, adozione. Lascio la parola al sindaco, o no? No? Sì, al sindaco. Prego. Il microfono. Sì, solo per aprire la discussione, la presentazione per la discussione di questa variante urbanistica che di per sé sarebbe stata a volontà nostra ricompresa nella stesura del PAT.
Abbiamo dovuto fare un po' le corse e farla prima perché era una delle prescrizione che ci sono venute specificamente dalla Regione in merito all'approvazione da parte della Regione dell'area urbana Coneglianese e Vittoriese, che non speravamo potesse nascere in questo frangente ma in un futuro, e invece la Regione se l'ha riconosciuta e per poterla attuare abbiamo avuto bisogno di fare 2 passaggi anche in campo urbanistico. Uno era questo, un altro riguarda l'aggiornamento del PUT. Questo è uno delle 2, per cui abbiamo dovuto farlo come provvedimento a sé stante. E adesso l'ingegner Curti vi deluciderà il passaggio. Prego, ingegnere. Grazie. Permettetemi una battuta. Cioè noi stiamo parlando di fare una variante urbanistica. Noi prima ero fuori, chiacchieravo col comandante, ho detto mi sembra di essere nel Gattopardo. Tutto cambia perché nulla cambi. Noi stiamo facendo una variante urbanistica che non cambia assolutamente nulla del PRG vigente. Quasi assolutamente nulla, ma nella sostanza non è che domani mattina avremo un PRG diverso. Come anticipava il sindaco, abbiamo dovuto anticipare questa variante che avrebbe dovuto essere compresa nel PAT per rispondere a una precisa prescrizione della Regione Veneto. Partiamo dal 2017, quando è entrata in vigore la legge 14 sul contenimento di consumo di suolo, magari amplio un po' sta immagine, fu chiesto ai comuni di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata. Arriverà l'immagine, di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata e di fornire tutta una serie di dati alla Regione, sulla base dei quali poi la Regione ha stabilito per ogni comune del Veneto la quantità massima di suolo consumabile. Vabbè, questa voleva essere la proiezione della planimetria che è stata approvata dalla Giunta nel 2017, semplicemente per fare vedere come allora quello che fu fatto non fu altro che fotografare lo stato della pianificazione del comune. Quindi PRG vigente, tutte le aree edificate o edificabili all'interno di quello che già era stato costruito, quindi varie lottizzazioni o comunque aree assoggettate a strumento attuativo all'interno della città, ce ne sono più di 20. Tutte queste rientrano nel consolidato, così come rientrano nel consolidato tutti i nostri borghi. La legge parla dei nuclei rurali. Il nostro piano regolatore invece non ha riconosciuto i nuclei rurali, ma ha riconosciuto tutti i nostri borghi e di fatto equivalgono. Quindi tutto quello che già è costruito, mi dispiace che si sia bloccata sta immagine, tutto quello che già è costruito rientra all'interno del consolidato. Non rientravano all'interno del consolidato solo 3 aree che sono poste rispettivamente una a nord, grosso modo all'uscita dell'autostrada di Vittorio Nord, un'altra area è posta a sud dell'ospedale e l'ultima è un'area produttiva a ovest della ferrovia, aree per le quali il PRG prevedeva che la realizzazione fosse preceduta dall'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e per le quali non era mai stata depositata alcuna domanda di strumento. Queste aree, essendo periferiche rispetto alla parte di città costruita, sono state escluse correttamente dal consolidato. Questa è la fotografia del 2017, fotografia che è stata trasmessa in Regione Veneto assieme a tutta una serie di dati sulle varie superfici, tali per cui la Regione Veneto poi con propria DGR nel 2018 ha stabilito per il comune di Vittorio Veneto che oltre a quello che era già all'interno del consolidato, costruito o meno che fosse, si potevano edificare ulteriori 13,95 ettari. Questi
fuori da questo perimetro. Si sarebbe potuto fare all'epoca la variante al PRG assorbendo questa nuova superficie, non essendo stato fatto, la cosa più logica era fare il tutto all'interno del PAT. Abbiamo anticipato, ma non utilizziamo i 13 ettari e 95, quindi la variante di fatto non fa altro che confermare quello che è il consolidato, confermare e quindi stralciare dal PRG vigente le 3 aree che erano esterne, perché se voi aprite oggi le tavole del PRG, quelle sono ancora indicate, perché non avendo fatto alcuna variante dal 2017 non si possono cancellare. Oggi con la variante vengono cancellate, ma di fatto queste aree sono già inedificabili, perché avevano un'edificabilità ridotta fino al 25 giugno di quest'anno. Dal 25 giugno di quest'anno tutte le aree assoggettate a strumento urbanistico per le quali non fosse in corso già una procedura di approvazione perdevano comunque l'edificabilità. Quindi queste aree di fatto non sono più edificabili non sono più totalmente edificabili dal 25 giugno di quest'anno. Questa è un riepilogo delle aree, queste macchie che vedete in scuro. Io provo ad ampliare sperando che stavolta non mi sparisca l'immagine. Sono tutte aree interne al consolidato che non erano ancora state realizzate o lo erano parzialmente. Queste rimangono all'interno del consolidato, anche se anche queste dal 25 giugno non sono edificabili fino al primo PI, perché tutte le aree assoggettate a PUA, cioè PUA vuol dire piano urbanistico attuativo, scusatemi se uso magari spesso questi, tutte le aree assoggettate a PUA per cui non era in corso alcun percorso di approvazione, quindi non era mai stata richiesta l'approvazione di un piano di lottizzazione, hanno perso l'edificabilità con il 25 giugno. Avrebbero potuto richiedere una proroga di 5 anni, ma l'hanno chiesta solamente per, vado a memoria, mi pare 2 aree di questa trentina che abbiamo cartografato. Alcune in realtà, da quando è stato fatto il piano regolatore nel 92, approvato nel 95 ad oggi, hanno avuto altre forme di realizzazione per cui sono ancora cartografate come PUA, ma magari qualcosa è stato fatto, oppure sono piani di recupero, quindi di fatto un edificato c'era già che doveva essere recuperato. Quindi questo era per farvi vedere queste aree interne per le quali non è cambiato niente nel 2017, cioè l'attività, il lavoro fatto nel 2017 di individuazione del consolidato, avendole giustamente inserite all'interno del perimetro, non ha cambiato il loro status. Non cambia nulla oggi rispetto a ieri, perché dal 25 giugno sono comunque inedificabili, se non per interventi fino alla ristrutturazione. Queste sono le 3 aree esterne di cui vi parlavo all'inizio, quindi scusatemi, a nord siamo all'uscita dell'autostrada Vittorio Nord, area produttiva, viene stralciata e diventa quindi un'area agricola come la zona circostante. Siamo qua a sud nella zona industriale. Beh, questa è la ferrovia, questa è la zona industriale, qua siamo al di là della ferrovia dove dovremo fare il famoso sottopasso. Questa era fuori dal consolidato e quindi oggi viene stralciata dal piano regolatore. E quindi diventa agricola. Aspetta, ingrandisco un po' perché non vedo niente neanche io. Comunque sì, no, diventa agricola, sì, sì. Sì, circa 10 ettari, eccolo qua. 98.474 metri quadri. L'ultima area è quella nella zona dell'ospedale, anche questa era un'area produttiva, un'area D, e diventa anche questa agricola. E quindi queste sono le 3 aree stralciate. Dopodiché invece
dicevo, non cambia nulla, cambiano due piccole cose. Sono stati inseriti sono stati individuati due perimetri di area degradata. Se ricordate, avevamo fatto alla fine del 2021 un bando chiedendo a tutti i proprietari di aree che avevano proprietà con determinate caratteristiche che erano specificate dalla legge 14, di fare domanda per l'individuazione del perimetro. Ne abbiamo ricevute 7. Di queste 7, una l'abbiamo già vista in Consiglio, 2 sono queste, le altre 4 in realtà non avevano assolutamente le caratteristiche in quanto erano relative magari a un singolo fabbricato, laddove le possibilità di intervento di recupero c'erano tutte senza ulteriore perimetrazione. Le 2 aree sono la cosiddetta porcilaia, dove a fronte di un esistente di 9.300 metri cubi di fabbricati dismessi e decisamente degradati, è prevista la loro demolizione e la possibilità di una costruzione di 1.200 metri cubi massimo con destinazione residenziale ricettiva che significa no che facciamo un albergo, anche perché con 1.200 metri cubi non viene fuori un albergo, può essere un bed and breakfast o comunque un'attività ricettiva in zona agricola, visto la posizione. L'altra area invece è la Villa Torres, siamo dietro al Lidl. Qua si confermano le previsioni del piano, ossia il recupero del fabbricato principale, quindi della villa, e la sostituzione di... È chiamata villa. Sì, sono d'accordo. Anch'io per villa però è chiamata così e probabilmente si sente più importante. È la sostituzione edilizia dei volumi posti nella parte retrostante, quindi demolizione e ricostruzione. All'interno degli ambiti di degrado si può intervenire comunque con strumenti convenzionati. Ciò significa che anche se dovessi intervenire con un permesso di costruire, sarà un permesso di costruire convenzionato e quindi nell'ambito della convenzione con il Comune si possono individuare ulteriori possibilità e o, come dire, cioè si può chiedere a coloro che intervengono di dare qualche cosa alla città. Su Villa Torres al momento non abbiamo avuto, a parte la richiesta di individuazione, alcuna indicazione di un percorso progettuale. Sull'area della Porcilaia abbiamo ricevuto i proprietari, anche qua non c'è ancora alcun percorso progettuale, quindi non sarà una cosa di immediata realizzazione. Quindi questo di fatto è il contenuto della variante. Poi chiaramente a questo contenuto grafico si aggiungono 3 modifiche alle norme di attuazione, che sono all'articolo 1, laddove natura e oggetto del PRG aggiungiamo un terzo comma dicendo che il presente strumento urbanistico è adeguato alla legge regionale 14/2017. Scusate, l'articolo 2, laddove elenchiamo tutti gli elaborati che costituiscono il piano regolatore, abbiamo aggiunto gli elaborati che costituiscono questa variante, che sono la scheda delle 2 aree di degrado che abbiamo appena visto. Poi sono le tavole A1, A2 e A3. Vediamo, scusate se riesco a... No, non ce l'ho qua. Che individuano puntualmente le cose che vi ho appena illustrato, ossia le 3 aree che vengono stralciate e i 2 perimetri di degrado. E basta, perché poi vengono invece modificate le tavole che già ci sono del PRG, la 16, la 25, la 26, la 30 e la 35, recependo queste cose che vi ho appena illustrato.
Abbiamo aggiunto un articolo 11 bis per parlare degli interventi negli ambiti di riqualificazione urbana che di fatto ripropone quello che dice la legge e lascia abbastanza libertà di intervenire o col permesso attuativo o col permesso, scusatemi, di costruire convenzionato o coi comparti o con un PUA. Questo è il contenuto. C'è un errore laddove richiamiamo il bando perché al posto della barra doveva essere 17.5 2021 abbiamo scritto 17.705 e poi abbiamo sbagliato l'anno, quindi questo andrà corretto poi chiaramente in fase di recepimento delle norme con la data corretta. Questo è il contenuto. Se volete velocemente vi mostro, scusatemi che sono di qua, le 3 tavole. Io dicevo velocemente, ok. È che purtroppo sono tavole molto grandi perché il territorio è esteso e si va male. Allora, questa è la prima area, quella all'uscita di Vittorio Veneto Nord che viene stralciata, quindi le tavole A1, A2, A3 sono tavole riepilogative. Poi abbiamo la tavola A2, avremmo la tavola A2, ok? Questa è l'altra area che viene stralciata e poi sì, se ingrandisco li troviamo, perché purtroppo allora, questo è il primo, questo qua in azzurro, vede? Non so se si vede dove ho il cursore, sì. Questo è Villa Torres, che poi non sia una villa, vabbè. E l'altro... Sì, no, c'è, eccolo qua. La Porcilaia, e sotto abbiamo l'area in zona industriale. Sulla tavola 3 in realtà, che comprende proprio l'estremo sud, non c'è nulla perché gli interventi sono questi 5 che vi ho mostrato. E io con questo avrei anche illustrato questa impegnativa variante, quindi se ci sono domande sono qua. Aperta la discussione e le domande. Questa è una zona, sì, c'è la cava ed è stata messa come zona F perché è un bacino di espansione. Sì, allora, sempre con un attimo di pazienza perché... Oh, che bello! Mi manca... Dov'è che si gira qua? No, è tutto storto, però vabbè, non ce l'ha. Qua siamo a nord. È che purtroppo queste sono tavole pesantissime e ci mettono molto a rigenerarsi. La zona è questa. Se vi ricordate, una delle prime immagini che vi ho mostrato, nel PRG vigente questa è una zona D con una parte a parcheggio, adesso è tutta zona agricola. E questa è la tavola 16. Poi abbiamo la 26, che arriva, con calma. Vado lenta. Adesso qua mi sono persa io al rovescio.
Scusate perché io non riesco a leggerle al rovescio e non riesco a trovare. Qua forse. Elimina, ruota, dai, ce la facciamo. No. No, vabbè, non importa. Questa è la zona che è diventata, eccola qua, una zona E2, prima era una zona D anche questa. Agricola, sì. Qua bisogna ingrandirla perché altrimenti non si vede assolutamente. Questa è la zona della porcilaia, è stato inserito questa perimetrazione di perimetro di degrado e nella 35 ecco qua la zona prima D che diventa un'altra volta E2. C'è il perimetro di degrado anche per l'area Torres, che è nella 26, ma bisogna fare una caccia al tesoro perché è difficile da leggere. No, c'è, sul fatto che ci sia sì, perché me la sono ingrandita per guardarla, è che si perde in tutta questa grafia, bisogna ingrandire molto l'immagine per riuscire a vederla. Ecco, questa è in sintesi tutta la variante che andiamo a proporre. Alcuni chiarimenti. Quindi allora prendo atto che è stata corretta quella riferimento al bando sì, che avevamo. Assolutamente. Volevo chiedere se avete anche eliminato quelle pagine successive alle norme dove veniva riportato quell'errore. Sono 3 pagine, ricordatevi di togliere anche quelle se non le avete già tolte, che sono quelli refusi che nascono, però insomma, ci mettono un po' in difficoltà nella lettura quando ci arrivano, ma comunque. C'è un'altra cosa, sulle norme. All'articolo 11 bis io leggo: il PRG individua nelle tavole A1, A2, A3 e nelle relative tavole 13-3 del territorio gli ambiti urbani degradati. Sì. Ma non solo questi, anche tutto il resto individua su queste tavole, o sbaglio? Cioè, allora. Perché la prima lettura, ma come ha sbagliato? Perché gli ambiti urbani degradati fanno parte delle tavole 1 e 2, che sono quelle riportate nel punto 16, schede, eccetera. Quindi credo che si debba leggere questo, che il PRG individua in queste tavole tutte le modifiche introdotte con questa variante. Qui non si legge così. Se lei legge non si capisce. Allora, le tavole 13.3 sì. Per legge sono le tavole di progetto del piano. Sì. Cioè è una grafia unificata che risale alla legge 61, quindi... Cosa significa? Che questa che io vi sto mostrando, questa è una tavola 13.3, questa è la 13.3.26, sì. Quindi rappresenta tutto il piano. Nella serie delle tavole 13, per quanto riguarda i 2 ambiti di degrado nella 26 e nella 30, sì. Sono individuati oltre a tutto il resto del piano anche queste aree, mentre nelle tavole A1, A2, A3 c'è il riepilogo per individuare queste 5... aree di cui abbiamo parlato e posizionarle correttamente, perché le tavole 13 noi le abbiamo tutte al 2000 e sono 36 mi pare in tutto, per cui cioè non è che si deve aprire tutte, mentre nelle tavole A1, A2, A3 abbiamo un riepilogo a una scala minore. Allora sì, lei si metta nei nostri panni quando abbiamo, diciamo, il file di queste cartografie che non riusciamo a scaricare, che non riusciamo ad ampliare, non si riesce a capire niente. Quindi la lettura che facevo io sembrava che in queste tavole venissero riportati solo i 2 ambiti di degrado, invece è riportato tutto. Tutto il PRG. Chiarita questa cosa che è importante, posso fare altre domande? Bene. Volevo capire questo inserimento degli ambiti urbani degradati nella variante è
obbligatorio per legge oppure è un'opportunità che ci prendiamo in questa occasione? E mi sembra di ricordare che gli ambiti degradati per i quali era stata fatta la domanda erano 7, uno era quello dell'area Borca, Certo. che non abbiamo in questa variante non ne parliamo, perché c'era già. Perché c'era già? Era come ambito degradato oppure come mai non ne parliamo dell'area Borca in questo? Perché il Consiglio l'ha già respinta. Cassata e quindi abbiamo... Perfetto, sì. Bene. E dunque, quindi richiedo, c'erano 7 interventi, area Borca via, 2 erano le domande che erano formulate meglio, ce n'erano altre su cui avevate detto, forse una è da escludere assolutamente, mi sembra più o meno 1 o 2, sì. 1 o 2 o 3 erano quelle che potevano essere approfondite, valutate e poi inserite. Si è deciso di non inserirle perché i privati hanno rinunciato oppure perché non c'è stato... Ah no, non ho capito. Si è detto così? Oh, Sì. Va bene. Allora, delle 4 aree che non abbiamo inserito, Sì. hanno comunque la possibilità di fare gli interventi che hanno richiesto, Sì. anche indipendentemente dall'individuazione Ok, perfetto. dell'area di Non degrado. avevo capito. Ok. Vengo alle 3 aree per le quali è previsto lo stralcio. Questo stralcio è obbligatorio da parte dell'amministrazione nell'affrontare questa variante? È obbligatorio? Allora, l'amministrazione poteva fare 2 cose con questa variante, non poteva farne molte altre, poteva farne solo 2, o prendere, così come è stato fatto, il lavoro di individuazione degli ambiti del consolidato e delle aree esterne e stralciare le aree esterne, Sì. oppure prendere i 13 ettari e 95 e decidere di utilizzarli per confermare in tutto o in parte le aree che sono state stralciate. Allora, usare quei 13 ettari e 95 oggi a ridosso di un'adozione del PAT diventava ingessare completamente il PAT, non poter dare alcuna possibilità di sviluppo. Diverso è se questa variante fosse stata fatta 6 anni fa, ad esempio. Allora si poteva, oggi non aveva proprio senso, cioè avrebbe impedito di avere comunque aree di espansione nel PAT. Non si potevano fare altre scelte. Perché ci troviamo nel paradosso che quell'area D, che è al di là del sottopasso, che quando io protestavo per la realizzazione di questo sottopasso, per le spese che il Comune si assumeva a proprio carico per fare un'opera che io considero una cattedrale nel deserto, mi è stato detto no, perché di là c'è tutta un'ampia zona industriale che potrà essere utilizzata per rispondere alle numerose richieste che abbiamo nel PIP attuale, che è completamente utilizzato. Che senso ha in questo momento trasformare questa zona da produttiva a agricola quando c'è questa volontà dell'amministrazione di fare lì un ampliamento della zona industriale? Cioè, quali riscontri possono esserci anche per il privato? Perché il privato aveva un'area industriale? Prego? No, ha qualcosa da dire? Va bene, grazie. Quindi non riesco a capire quali possono essere anche le conseguenze anche da parte del privato, perché il privato aveva una zona produttiva che adesso si trasforma in zona agricola dal punto di vista di un eventuale esproprio che dovesse essere fatto per un PIP in cui si volesse realizzare la zona industriale dall'altra parte della ferrovia, che conseguenze può avere? Quindi mi chiedo, è d'obbligo quindi stralciare queste 3 aree? Bene. Per adesso mi basta questo. Sì, volevo solo fare una precisazione sulla segnalazione che lei mi aveva già fatto su tutti gli errori sul segnalibro. Quelle le ultime 3 pagine che sono allegate alle norme. Purtroppo potevamo anche non metterle perché sono l'indice delle norme di attuazione. Chiaramente nel momento in cui io copio solo l'indice senza copiare tutto il resto delle norme saltano tutti i riferimenti. Quando noi ad approvazione avvenuta fra poco più di un mese riportiamo questo all'interno del documento complessivo, chiaramente poi qua ci saranno tutti i numeri di pagina, ma non possono esserci perché manca il collegamento testuale. Bene, consigliere Baliana. No, riprendo
Riprendo da dove ha lasciato il discorso il consigliere De Antoni. Non ho capito se è obbligatorio stralciare quelle aree. Obbligatorio. Mi conferma questo. Benissimo. E detto questo, chiedo, ci sono solo queste 3 aree nel territorio del Comune di Vittorio Veneto che alla data del 25 giugno 2022 non hanno fatto la richiesta di proroga dell'edificabilità? Ci sono altre aree, scusi, se vado. Una trentina. L'ho detto prima. Ma tutte come mai quelle allora interne, stralciamo ma queste? quelle non erano esterne al consolidato. Allora stralciamo solo quelle esterne al consolidato e sono solo, solo queste 3. Tutte le altre sono interne. In questo momento non hanno cioè laddove era previsto un piano di lottizzazione Facciamo un esempio. non si può fare. Se invece, perché in molte era previsto il piano di recupero, peraltro strumento che stiamo usando pochissimo, possono intervenire sull'esistente con tutti gli altri strumenti. Non fanno nuova edificazione fino al primo PI, laddove vengano inserite nel primo PI. Quelle però sono interne al consolidato e quindi non vengono stralciate. Ok, grazie. Altra domanda che volevo fare. La data del 25 giugno di quella famosa è per normativa di legge o la scelta normativa di legge? È sempre la legge 14/2017 okay. che l'ha imposta. Sì, va bene, sì, chiedo. È un'altra cosa che volevo chiedere, quindi sulle norme tecniche di attuazione, forse l'aveva chiesto di nuovo, la richiedo perché non mi è chiara. Quando diciamo ogni singolo intervento viene disciplinato da schede di analisi progettuali, schede norma, ambiti di qualificazione urbana, in conformità a quanto disposto, riferiamo a quei 2 ambiti, 2 schede, quelle 2. Allora, noi con questa variante abbiamo inserito solo queste 2. Sì, e quindi qui certo, adottiamo e le 2 quindi schede. sono queste. Chiaro che questa norma varrebbe se fra 6 mesi dovessimo inserire altri ambiti di degrado. Sì. Ma speriamo di avere il patto fra 6 mesi. Grazie, sì. E, basta, io poi per la valutazione a carattere generale, se la posso fare adesso o io vediamo se ci sono ultime domande, magari qualcuno ha qualche domanda e dopo partiamo con gli interventi. Consigliere non domande? Sì, grazie, sì, ingegnere. Oltre alla fotografia di fatto, quindi alla copia in senso buono di quello che era già stato fatto, a parte le 3 aree da escludere, lei ha detto non cambia quasi nulla, giustamente, perché inseriamo 2 aree, quelle la Porcilaia e Villa Torres. Nella relazione tecnica della Directa dice che per quanto riguarda quelle 2 aree, quindi scheda tecnica 1, ex allevamento di via Col di Lana, e scheda numero 2 Villa Torres opificio Filvea, e se non ho letto male, dice che non serve la procedura VAS e non è necessaria la valutazione idraulica e la valutazione sismica. E da quel che capisco io, per queste aree degradate, anche per queste aree degradate, perché fanno parte della variante. Sì. Mi chiedo come mai invece nella delibera, che poi peraltro non è stata approvata in questo Consiglio Comunale, quella relativa all'area Borca, era previsto ecco qua, allora, questa era la proposta del 21 aprile di quest'anno, allora, di adottare la variante a PRG, ovviamente fra le varie cose, di dare atto che il parere US è stato acquisito, quello genio civile dovrà essere inoltrato, ok, di dare atto che per quanto riguarda le valutazioni di carattere ambientale, VINCA e VAS, sarà trasmessa la documentazione relativa a seguito dell'adozione per il recepimento di competenti pareri regionali. E quindi volevo capire perché per questo ambito degradato, diciamo così, si faceva riferimento alla necessità sia della VAS che della VINCA, mentre in questo caso si ritiene che non sia necessario. Grazie.
Esiste una DGR, di cui non ricordo il nome, il numero del 2018, che esclude le varianti al piano regolatore di adeguamento alla legge regionale 14 dalla procedura VAS. Purtroppo l'area Borca andava via con una variante semplificata ma non all'interno dell'adeguamento alla legge regionale 14, quindi doveva pagare lo scotto di dover fare la procedura VAS o quantomeno lo screening della VAS. Per quanto riguarda invece il discorso del genio civile, quindi idraulica e sismica, il professionista ha fatto un'asseverazione sulla non necessità specificatamente per questa variante, che è stata trasmessa al genio civile. Adesso ci dovranno rispondere se va bene o meno, quindi noi l'abbiamo comunque richiesto, cioè abbiamo trasmesso l'asseverazione, il genio civile farà le valutazioni. Vero è che gli interventi previsti in questa variante sui 2 ambiti di degrado sono, da un lato, Villa Torres, il recupero della villa e la sostituzione edilizia comunque di un volume già esistente, intervento che tutto sommato si potrebbe fare, forse in misura leggermente minore, ma si potrebbe tranquillamente fare anche in via ordinaria. Per quanto riguarda la Porcilaia, passiamo da un volume esistente, ancorché in grande stato di degrado e abbandono, di 9.300 cubi a uno possibile di 1.200, poco più che una casetta, per cui la valutazione fatta è che sotto il profilo sismico come variante urbanistica, dopo è chiaro che il progetto della casetta avrà il suo progetto strutturale e andrà al genio civile, ma come variante urbanistica sismicamente è irrilevante. Invece l'area Borca doveva pagare un po' lo scotto di essere stata valutata da sola, quindi non all'interno di una variante di questa portata, e quindi sulla scala dell'area Borca diventavano diverse le considerazioni fatte e soprattutto non era esclusa dalla VAS, mentre qua abbiamo una DGR che ci esclude esplicitamente. Un'ulteriore precisazione. Il punto 8 di della relazione sempre dice: dichiarazione relativa alla procedura VAS, con DGR penso sia quella a cui si riferiva lei, 1366 del 18 settembre 2018, avente per oggetto precisazioni ed integrazioni in materia di valutazione ambientale strategica VAS, la deliberazione della Giunta regionale 668 del 15 maggio 2018 recante eccetera, vabbè, è la legge in pratica, è stato precisato che trattandosi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo, le amministrazioni possono avvalersi dei criteri di esclusione. Trattandosi di mero recepimento, questo non è un mero recepimento, l'ha detto lei, non cambia quasi nulla, quasi. Ma certo. No. Appunto. Ma è il recepimento di quello che dice la legge? No, le due aree degradate non è un recepimento di quello che dice la legge. L'articolo 6 della no. legge prevede la possibilità di inserirle nel PRG. Sì, ma se si tratta di mero, sì, però se si tratta di mero recepimento si può fare meno della VAS. Se noi avessimo fatto la fotografia senza queste due aree, sarei stato pienamente d'accordo con lei, pienamente. Era una fotografia fatta nel 17, escludiamo le 3 perché erano fuori della AUC e sono d'accordo, ma qui non si tratta di mero recepimento. Fra l'altro se lei conosce, non è una colpa non essere vittoriesi, ma se lei conosce l'area della Porcilaia, altro che fragile, altro che problemi, li ha citati prima il sindaco quelli di quella zona là, col cavolo che non è una zona delicata da intervenire. La VAS è non necessaria, di più secondo me, perché di tutto si tratta fuorché di mero recepimento, anche perché quell'attività è da, credo, 15 anni che non esiste più, forse di più. E quindi non è che possiamo dire, siccome lì c'era una cubatura di 9.000, fermi e 200 va ben tutto. No, perché se da 20 anni là non c'è più nessuna attività, e noi adesso ci sono dei ruderi, interveniamo, non si può dire che è un mero recepimento. Cioè ci sono capannoni abbandonati da 20 anni, adesso facciamo un bed and breakfast, probabilmente 4-6 unità, quel che se può,
e si tratta di mero recepimento. No, guardi, su questo non sono assolutamente d'accordo. Secondo me qua rischiamo. Sì, sì. Io ritengo di no, però... Vabbè, lei è ingegnere, io sono un dilettante di sì. musica, per cui probabilmente ha ragione lei. Però quando leggo è stato precisato che trattasi di mero recepimento delle disposizioni, il mero recepimento non è quello che stiamo facendo noi. Noi stiamo facendo una variante, anzi due, di aree degradate, dandogli fra l'altro dell'edificabilità diversa o della destinazione diversa da quella che c'è. Se questo è mero recepimento, abbiamo opinioni molto diverse su cosa significa mero recepimento. Grazie. Allora abbiamo capito che stiamo già andando con gli interventi. Consigliere Darè. Ma possiamo chiamarlo mero recepimento, possiamo chiamarlo quello che vogliamo. Credo che quelle siano le aree degradate, chiaramente certificata basta guardarla. Allora, tutta quell'area, diciamo che erano i capannoni che sono stati chiaramente per non pagare l'IMU tolta la copertura, rimane comunque un qualcosa, cioè un punto in cui qualsiasi amministrazione dovrebbe fare un intervento o dare la possibilità di dare un intervento. Perché così è, cioè veramente è un qualcosa, cioè per me qualsiasi cosa viene fatta su quell'area è comunque migliorativa. Anche perché mi pare che la cubatura sia una cubatura sicuramente ridotta rispetto all'attuale. Quindi rimettere a posto quell'area in cui stiamo parlando di area del Prosecco, magari finché si vuole, ma è comunque sempre nell'area dell'UNESCO, penso che un intervento, una qualsiasi amministrazione lo debba fare su quell'area. Dopo, tecnicamente non è come dice il consigliere Tonon, doveva essere scritta in un'altra maniera. A me interessa l'intervento, perché qualsiasi cosa viene fuori su quell'area è comunque qualcosa di migliorativo. È orrenda. Grazie, consigliere Darè. Consigliere Dus, prego. Sì, guardi, consigliere Darè, che noi la pensiamo esattamente come lei, cioè non stiamo dicendo che non si debba intervenire sulle aree degradate, l'abbiamo detto anche per l'area Borca, stiamo dicendo che se le regole valgono per l'area Borca, valgono alla stessa misura anche per queste due aree qua. Cioè, questo si sta cercando di dire. Poi, se l'interpretazione che viene data agli uffici è quella di dire che è tutto regolare, benissimo, è tutto regolare, ne prendiamo atto. A nostro giudizio ci sono dei vulnus dal punto di vista amministrativo su come è stata istruita su questa pratica qua. Non è che si può fare spallucce, perché sennò qualcuno potrebbe fare ricorso e dire ma come le regole valgono per me e non per te? È questo che stiamo dicendo. Sì. Quindi, ripeto, non è un problema di dire quella è un'area degradata, lasciamola lì così com'è. Anzi, mettiamoci nelle condizioni di dare opportunità a tutti di poter trasformare le proprie aree, purché degradate in contesti di un certo tipo. Però diamo a tutti le stesse condizioni e siccome sono anche onerose questi tipi di interventi, sia sulla VAS che sulla Vinca, rallentano il procedimento, costano per i privati, decidere di non farla fare oppure no è abbastanza determinante. E torno un attimo sul punto che sollevava il consigliere De Antoni, cioè, non capisco perché abbiamo realizzato il sottopasso per ampliare l'area industriale di là della ferrovia e adesso quell'area, un'area importante, sono 10 ettari, diventa agricola. Cioè, allora l'espansione poi industriale dove la facciamo? No, perché adesso spendiamo 2 milioni di euro. No, adesso non so, ma magari sa lei la risposta. Ok, consigliere, ha finito. Consigliere Darè, secondo e Faccio ultimo il secondo intervento e chiudo. C'era un'attività, io parlo sempre dell'area degradata, c'era un'attività che è dismessa e da 20 anni non c'è più, non so, 25 penso, anche di più, non mai abbiamo perso il conto. Lo so, la metterei a posto sta roba o no?
No, mi pare che mettete che non ti sia sicuro, non corre che se ti sia sicuro, la votano altri. Però non puoi pensare e continuare a dire su una cosa del genere di non avere la responsabilità di risolvere un problema che è veramente è un pugno in un occhio ogni volta che si passa. Grazie, consigliere Re. Altri interventi? Non vedo interventi. Consigliere Bagliana? Intervento? Sì. Ok. Mi rifaccio un po' il discorso. Beh, innanzitutto la questione è che portiamo una variante, anche se cosiddetta minima, mi trova un po' perplessa, appunto perché ancora non abbiamo questo PAT, il famoso PAT, cioè nel senso che dal mio punto di vista era più logico aspettare il PAT anche per la questione delle zone industriali, per vedere eventualmente le scelte da fare in un contesto un po' più ampio e di programmazione urbanistica un po' più ampio. Quindi al di là che poi per esempio sul recupero delle zone degradate, quelle citate, sono perfettamente d'accordo e assolutamente d'accordo. Sono d'accordo anche sulle aree da stralciare, quelle che non hanno trovato possibilità poi per vari motivi di diventare produttive. In particolar modo sono favorevole al ritorno di aree verdi e aree agricole. E però mi pongo il dubbio invece sull'area industriale, sulla zona industriale. Quello sì, me lo pongo, però me lo vorrei porre all'interno di una programmazione generale, cioè è difficile, voglio dire, come abbiamo detto, come è stato detto finora, stralciare quell'area, anche se a questo punto lei mi dice che è un obbligo di legge, quindi è un obbligo, però appunto viene da dire, quindi se lo stralcio, adesso ci faccio il sottopasso, eventualmente una volta costruito, realizzato il sottopasso, io come progettualità per l'area industriale devo cercare di identificare, di intravedere altre aree di espansione industriale, punto di domanda, no? Perché il sindaco più volte ha detto qui dentro che ci sono tantissime ditte che stanno chiedendo di costruire, di fabbricare, cioè di costruire industrie, di insediarsi in zone industriali e non trovano aree deputate a questi insediamenti. E fa specie insomma che questa avvenga in questo modo, se non sia stata, voglio dire, presa in considerazione da privati, voglio dire, non ci sono state le condizioni perché venga fabbricata. Ecco, no, trovo, ecco, l'espressione che volevo usare è questa, cioè trovo un po', soprattutto sull'area industriale, vorrei fare una riflessione un po' più ampia, ecco, questo volevo dire. Mi fermo. Consigliere De Bastiani. Sì, una domanda sempre su questo tema qua, perché effettivamente incuriosisce il fatto che stiamo costruendo il sottopasso e stralciamo l'area produttiva, anche perché più volte è stato detto, anche il consigliere D'Arè ha sempre sostenuto, no, che dobbiamo avere aree a disposizione per eventuali, dovessero esserci necessità, eventuali domande che creano posti di lavoro. Per me quando si risparmia suolo io sono sempre favorevole, ma volevo dire, può essere che adesso viene stralciata, quindi ritorna area agricola e con il PAT ritorni a essere area produttiva? Può succedere questo? Allora, sindaco, prego, che così. Allora, consigliere Bagliana, lei insiste nel dire era meglio farlo col PAT. Le abbiamo appena detto che abbiamo avuto l'obbligo di anticiparla e allora l'abbiamo anticipata. Circa la cosa che sembra illogica, quella di togliere potenzialità e riportare ad agricolo quelle aree che invece abbiamo pensato essere le uniche possibili per dare opportunità alla nostra industria di ampliarsi. Questo è un passaggio d'obbligo, dopo restano i 13
ettari e 95 da giostrarsi, poi questo è d'obbligo, lo facciamo e dopo le andiamo a recuperare con quella dotazione che sembra tanta, ma tanta non è, anche perché la andiamo a spendere proprio da chi vuole portare lavoro. Bene, grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Tonon. Grazie Presidente. Allora, un paio di osservazioni. Allora, per quanto riguarda, mi rivolgo direttamente al collega Darè per il suo intervento, per quanto riguarda l'attenzione ambientale, non credo che ci sia la volontà di darci reciprocamente lezione, non credo proprio. Penso solo all'area Carnielli, al problema che come gli altri prima che arrivasse l'amministrazione che ho presieduto io hanno cercato di risolvere, e con delle varianti, quella che abbiamo fatto noi che ha dato la possibilità a un operatore economico di comprarla e intanto cominciare la bonifica. Quindi non è che noi siamo alieni dall'attenzione nei confronti dell'ambito ambientale, quindi non è che noi diciamo no, lì all'Expo Cilaia resta così, no. Io non ho detto questo, non l'ho detto perché non l'ho neanche mai pensato, anzi, ho solo precisato che a mio modo di vedere inserirlo in questo ambito è, fra virgolette, un po' rischioso. Ci sono altri strumenti sono stati utilizzati per l'area Borca, non era un altro strumento. Lo stesso non si può usare anche per queste due aree? Sì, punto. Solo questo ho detto. Io non ho mai detto che lì deve restare così, che mancheria altro. Ci sono altri strumenti, secondo me, molto più lineari e che non darebbero alcun problema. Proseguono come è stata presentata l'altra, non ci sarebbe alcun problema. A quel punto sì, darei ragione all'ingegnera e direi non serve nessuna valutazione. Perché? Perché è un mero recepimento, ma questo tutto è fuorché un mero recepimento. Prima cosa. Seconda cosa, il sindaco ha esordito, l'avremmo inserita nel PAT, ma la regione ci ha, fra virgolette, adesso non mi ricordo le parole testuali, obbligato a metterla dentro. Ci ha obbligato perché se no non saremmo rientrati, questo è chiaro, cioè è esplicitato giustamente nelle premesse della delibera. Quello che mi lascia un attimo perplesso, Sindaco, è la coerenza degli atti amministrativi. Mi spiego. Allora, è vero che questa è una variante semplificata, in regione arriva, ma va bene, arriva già a posto. Quando ci sarà il PAT invece ci sarà un'altra procedura. Ma se noi il PAT, come ha detto lei giustamente, pensiamo che si possa presentare fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, quel che l'è, cioè non moltissimo, cioè, trovarsi con una, e mi riferisco ovviamente alla zona industriale che viene cassata stasera obbligatoriamente e poi da quel che si è capito verrà reinserita. La domanda è, ma scusate, c'era un'area che è stata cassata, è vero che non è neanche edificabile oggi perché per la norma, ma adesso mi fate vedere proprio che la cancellate e poi fra qualche mese la rimettete dentro. Io, ripeto, non sono un urbanista, l'ho già detto prima, però per la coerenza degli atti amministrativi mi lascia un po' perplesso, tutto qua, tutto qui, anche perché sarebbe, se no, del tutto, cioè quello che stiamo facendo sembra quasi incoerente con quello che è il programma di mandato e con quelle che sappiamo benissimo, fra l'altro, che col PAT bisogna adeguare opere pubbliche. Stiamo facendo un'opera per passare nella nuova, fra virgolette, potenziale zona industriale e la cancelliamo. Che poi siamo obbligati in questa fase sì, ma ho capito, ma se noi aspettiamo 2 mesi a questo punto non siamo più obbligati. I 13.950 li ha a disposizione, no, i 130 quel che lei li ha a disposizione, a posto. Prego? Ho capito io, ma se noi, ma allora se anziché fare questo si porta il PAT a posto, non c'è più il problema di cancellare l'area, non ci sarebbe più, giusto? No. E saremo a posto. Nel PAT non c'è quest'area. Come non c'è quest'area? Non c'è la freccia di quest'area? No, allora, le frecce sono il progetto. Sì. Nel consolidato del PAT non c'è perché non può esserci. No, nel consolidato, ma io parlo delle la frecce. base è la stessa, la partenza è la stessa, poi le frecce è Ma è la cosa. freccia che è un'indicazione urbanistica, certo. me lo insegna lei? Sì.
Appunto, Però e non è c'è coerente con questo. No, invece sì, perché il PAT parte dal consolidato. Sì, E il consolidato quell'area non ce l'ha. sì, è vero. Per cui il PAT è come se quell'area fosse sempre stata agricola. Facciamo finta Sì. che sia sempre stata. Facciamo finta. Facciamo Il finta. PAT può mettere dove vuole le Certo. frecce. In realtà sulle zone produttive non può metterle dove vuole le frecce, perché esiste uno strumento sovraordinato che è il PTCP, che dice dove io posso e dove io non Sì, posso sì, il piano ampliare le zone provinciale, sì, produttive. sì. Per cui in realtà poi sono anche abbastanza blindata sulle scelte, no, non io, l'amministrazione è abbastanza, non blindata, abbastanza indirizzata sulle scelte che può fare. E noi abbiamo la fortuna di avere una delle pochissime aree ampliabili in provincia di Treviso, perché il PTCP ha ingessato tutte le zone produttive. Ma noi col PAT, comunque sul consolidato, partiamo come se questa fosse sempre stata agricola. Non c'è traccia che sia stata produttiva, perché nel consolidato non c'è. Sì, ok. Cioè, non c'è traccia dal 17, non è che Sì, prima beh, non certo, esiste però, nulla. È dal chiaro che ogni 17, volta sì. parto dal disegno che ho, e il disegno che ho oggi effettivamente è così, ma non è che non ci fosse Certo, nulla. fino al 2017 era, Va bene. vigeva un'altra normativa. Direi che a questo punto, consigliere Bagliana, secondo intervento. Sul ragionamento che faceva il consigliere Tonon, l'unica cosa che non ho capito, ma questi due inserimenti che noi abbiamo fatto, oltre all'obbligo di legge per partecipare al famoso bando d'area, nel senso che se non rispettavamo questo obbligo di legge, questa variante non sarebbe arrivata in consiglio questa sera. Si sarebbe aspettato il PAT per inserire quello che abbiamo inserito questa sera, praticamente. No? E quando è che l'avrebbe fatto Allora, eventualmente? Noi la variante la facciamo non per un obbligo di legge, ma per Per poter partecipare, accedere. certo, ma se E metti dobbiamo averla approvata. Il problema è che se bastava l'adozione, adottavamo il PAT, ma il percorso dall'adozione all'approvazione del PAT Non ho non capito. ci permetteva di rispettare i tempi, e quindi questa è una variante semplificata e facciamo la variante. Le aree Sì. sarebbero state inserite nel primo P. Il PAT non individua questo. Sì. Ho capito, quindi abbiamo approfittato di una variante. Siccome nella cioè, variante di adeguamento alla legge 14 era possibile fare l'individuazione delle aree di degrado, dopodiché discuteremo col consigliere Tonon se è un recepimento oppure no, ma l'italiano è bello proprio per questo, perché si può interpretare. E quindi abbiamo approfittato di questa variante. Avremmo anche potuto portarli una alla volta in consiglio, come abbiamo fatto per l'area Borca, ma diventava una procedura molto più onerosa. Va bene, grazie ingegnere. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo in votazione per la variante urbanistica in oggetto. Favorevoli? Sono 8, 9. Contrari? 1, 2, 3, 4. Contrari 4. Astenuti? 1. Quindi 14. E Dus è uscito. Quindi 9 più 4. 9 favorevoli? 4 contrari. Allora, la delibera è approvata con 9 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. Bene, nonostante le più disparate previsioni, ma siamo riusciti a chiudere entro mezzanotte. No. Buonanotte a tutti.